Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24 e benvenuti all'ampio prepartita di Napoli-Como, fischio d'inizio alle ore 18:30, stadio Diego Armando Maradona, si gioca la settima giornata del campionato di Serie A, il Napoli in testa alla classifica per continuare a portare a casa punti da mettere insieme in quella che è la classifica del momento, che come dicevo vede il Napoli appunto in testa con un margine non tanto ampio ma comunque importante, anche se siamo soltanto, come dicevo, alla settima giornata che sta per cominciare. Un buon pomeriggio da Ciro Novellino, c'è Emanuele Bernardo in cabina di regia. Tra pochissimo andremo allo stadio Diego Maradona con Pasquale Cacciola e Vittorio Bernardo, ma in questo pre-partita siamo in compagnia di Bruno Galvan. Ciao Bruno. Ciao Ciro, buonasera a tutti. Bruno, allora si fa sul serio. Napoli-Como, Antonio Conte ha detto, tutti in ritiro, andiamo in ritiro. Tutti però chiusi, non si incontra nessuno, non si vede nessuno nella hall. Antonio Conte blinda il suo Napoli. Antonio Conte ha paura di questo Como. Ma secondo me fa bene, nel senso che il Napoli deve riconquistare la mentalità vincente se vuole ambire a traguardi importanti, fermo restando che l'obiettivo stagionale resta comunque arrivare nei primi quattro posti. Devo dire che la scelta di Conte non mi sorprende, c'è un allenatore che già in conferenza ha fatto capire che il Como non è sicuramente un avversario semplice, un Como che è una delle squadre più in forma del campionato, ha battuto l'Atalanta, e reduce anche poi da un altro successo importante, e quindi voglio dire una squadra che gioca anche bene a calcio, quindi non mi aspetto per esempio stasera chi dice che un Como possa fare le barricate. Io credo che il Como verrà a Napoli sicuramente con un atteggiamento diverso, meno spavaldo, però mi aspetto una squadra che sappia quello che fa. Chiaramente sulla carta il Napoli è nettamente favorito, però ogni partita nasconde delle insidie e Conte fa benissimo ad alzare quella sana tensione che serve per non fallire a porti aperti come quello di stasera. Probabili formazioni, fischio d'inizio come dicevo alle ore 18:30, Como di Fabregas che dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, Audero, Van der Bremt, Dossena, Kempf, Moreno, Serghi Roberto, Perrone, Strefezza, Nico Paz, Fadere e Cutrone. Non dovrebbe esserci Pepe Reina dal primo minuto. Per quanto riguarda il Napoli, assente ancora Alex Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Anghissà, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku e Kvicia Kvaratskhelia. Napoli che cambia, ha cambiato con la Juventus, ha dato continuità, si gioca con la difesa a 4, Bruno. Sicuramente sì, non mi aspetto chissà quali cambi, devo essere onesto. Se l'unico dubbio potrebbe essere a sinistra tra Olivera e Spinazzola, poi il resto non credo che Conte possa riconfermare la stessa formazione che ha vinto contro il Monza, e vediamo, insomma, chissà, potrebbe essere la prima volta del primo gol in campionato di McTominay, un giocatore che potrebbe, speriamocelo nel fantacalcio, potrebbe risolvere la partita. Se segna McTominay, se siete tutti quanti testimoni, Ciro mi pagherà una pizza. E poi per il resto, insomma, ti ripeto, ho un grande fiducia in questa squadra, fermo restando però che ti ripeto, il Como non è una squadra semplice. Questo non vuol dire che dobbiamo preoccuparci eccessivamente, però credo che partite come quelle di stasera, i primi 20-25 minuti ci diranno che tipo di atteggiamento e che tipo di partita dobbiamo aspettarci. Se è Napoli che terrà molto possesso palla, oppure vedremo un Como che cercherà subito un'aggressione alta per poter ripartire. Io credo che quel lasso di tempo ci dirà effettivamente cosa aspettarci. Tra una decina di minuti circa andremo allo stadio Diego Armando Maradona da Pasquale Cacciola, da Vittorio Bernardo, poi ritorneremo qui negli studi di Calcio Napoli 24 alle ore 18, quando comincerà la live reaction con appunto Gennaro Scarlato. E caro Bruno, stiamo provando a portare un ospite in extremis accanto a Gennaro Scarlato, vediamo se ci riusciremo oppure no. Di sicuro quello che possiamo però dirvi è che lo faremo sempre in vostra compagnia. Continuate a seguirci, canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso il nostro canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi, like alle nostre dirette, attivate la campanellina e lasciate i vostri messaggi. Andiamo a salutare qualche amico. Andrea Borrelli: stasera canteremo tutti La capolista se ne va.
meglio 3-0, dice Francesco Marino, purché si vinca il risultato non conta. Edoardo Grande, buonasera Calcio Napoli 24, Federico Celano, Nadia Marotta, Forza Azzurri, Grande Napoli, sempre Forza Napoli. E poi di Black Cemagnam, Forza Napoli sempre. Romelu Lukaku, Bruno, tocco questo tasto, calciatore che Conte ha voluto a tutti i costi, 2 gol nelle prime 2 partite, un po' in difficoltà nelle ultime 2 giocate dal Napoli, però ha preso un'altra volta la stessa decisione, non va in nazionale, non giocherà contro l'Italia, non ci sarà contro l'Italia, la decisione è quella appunto di restare a Napoli, anche se poi sappiamo che andrà qualche giorno dai propri figli in Belgio, però non risponderà alla convocazione della propria nazionale. Invece ci sarà Ngong con la nazionale del Belgio. Quello che però possiamo dire è che Romelu Lukaku, Bruno, dimostra volontà di appunto legarsi ancora di più al contesto Napoli, di mettersi a disposizione ancora di più dei compagni, di voler entrare in forma. Il CT del Belgio ha dichiarato infatti non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Effettivamente è così, anche nell'ultima gara abbiamo visto è uscito sì all'85esimo, ma non ha i 90 minuti nelle gambe. Ma guarda, allora su Lukaku bisogna fare un ragionamento ad ampio raggio, nel senso che lui ha avuto un impatto straordinario, insomma, segnando subito con il Parma e poi essendo poi decisivo con il Cagliari. Diciamo che nessuno si aspettava quell'impatto da Lukaku, ma non perché Lukaku non fosse in grado di farlo, perché comunque avendo una struttura fisica importante non è che in poche settimane riesci comunque a dare il massimo. Io credo che Lukaku debba essere giudicato bene anche quando non fa gol, cioè nel senso che se Lukaku ti fa qualche movimento per aprire e attaccare spazio a Kvara piuttosto che Politano, Neres o McTominay, in quel caso devo dire che Lukaku è sempre un giocatore forte, cioè non è che se fa gol prende 7, se non fa gol però apre gli spazi via 5, cioè dire, anche questo bisogna avere un attimino di equilibrio. Poi per quanto riguarda la situazione della nazionale, insomma, sono degli accordi che sono già presi in precedenza, insomma, da Lukaku, anche se devo dirti la mia, io non amo molto i calciatori che preferiscono il club alla nazionale, andare un controcorrente, perché insomma, andare in nazionale deve essere il sogno e l'obiettivo di tutti, specialmente poi per i giovani, per i bambini che si vogliono avvicinare a questo sport, lanciare un messaggio che preferisci il club alla nazionale. Io onestamente non mi trovo d'accordo su questa scelta, però se devo ragionare egoisticamente in chiave Napoli, ben venga che Lukaku sia qui e sia lì. Beh Bruno, io sono anche dell'idea che giocare con la nazionale durante il campionato non è che sia poi una cosa così corretta, però questo è un altro discorso, un altro paio di maniche. Scelta la maglia appunto per il Napoli, giocherà con la maglia azzurra con lo sponsor, il nuovo sponsor Sorgesana, che appunto è nella parte inferiore sotto al numero. Maglia quindi azzurra per il Napoli, preludio alla maglia bianca per il Ma Como. tu che sei un collezionista, ti piace Sì. quest'anno la maglia del Napoli? Guarda, io non te la faccio vedere adesso qui live perché mi dovrei alzare ed Emanuele Bernardo mi ammazza. Ce l'hai qui? Ce l'ho qui. Manco a farla apposta, non lo sapevo. ce l'ho qui, la maglia nuova, non te la posso far vedere altrimenti Emanuele mi ammazza. Però ti dirò, è molto semplice la maglia di quest'anno. Altre volte è stata più bella, più diciamo come dire, più particolare, diciamola così. Quest'anno la ritengo un pochino troppo semplice. Tra l'altro poi fra circa 40 minuti, Bruno, scopriremo anche il nuovo kit pre-gara del Napoli alle 17:45. Siamo curiosi ovviamente di conoscere il nuovo kit pre-gara del Napoli. A te piace questa maglia, visto che tu ne collezioni poche? No, ne colleziono anche io poche, devo essere onesto, sì, io sono per le cose semplici in generale, mi piacciono più le maglie semplici che possono avere anche qualcosa di vintage. Devo dire che rispetto a quelle degli scorsi anni, il Napoli comunque ogni anno da quando si sta iniziando a autoprodursi le maglie, anche lì c'è stato un upgrade importante. Non me ne vogliono poi i produttori precedenti, però devo dire che quest'anno a me la maglia piace molto. Diciamo che a te piace più il rosso vicino al bianco. Il rosso corallo, soprattutto mi piace molto quel colore lì. Ti piace più quel colore lì rispetto all'azzurro. Allora Bruno, esperto di mercato, che non sei altro, Cutrone nel 2021 vicino al Napoli, raccontaci qualcosa in più.
No, vabbè, ma Cotrone era un nome già da molto tempo, quando esplose col Milan con Gattuso, che il Napoli lo cercava, lo conosceva molto bene, poi alla fine non se ne è fatto più nulla, perché poi Cotrone, parliamoci molto chiaramente, non è che ha avuto tutta questa evoluzione negli ultimi 2 o 3 anni, insomma non ha fatto quello che prometteva, perché al Milan era un giocatore che entrava, faceva la differenza e doveva essere una delle rivelazioni anche della nazionale, se ricordate bene. Però alla fine ha avuto un'involuzione, a Como invece ha trovato probabilmente il suo habitat naturale e sta riprendendo, insomma, quello che prometteva all'inizio carriera. Speriamo che questa sera però continui in quella fase di evoluzione degli anni precedenti, così magari il Napoli può portare un risultato positivo a casa. Nicola Esposito, Forza Napoli, club e città, saluti alla redazione di Calcio Napoli 24 dal club Napoli Bat Trani, che tra l'altro è uno dei club che avremo dopo in collegamento qui appunto negli studi di Calcio Napoli 24 TV. Club Napoli Bat Trani insieme al club Napoli Casalnuovo saranno i 2 club di oggi. Bruno, David Neres, Politano, i 2 calciatori che in un certo qual modo partita dopo partita si contendono il posto, ma Politano al momento è ancora il titolare. Ma sai, allora io questa staffetta mi ricorda molto, se ricordi bene, il primo anno di Mertens con Insigne. Se ricordi dove giocava Insigne e poi subentrava Mertens. Ok, quindi mi stai dicendo che Neres prende il posto di Politano? Nell'immediato non credo, perché secondo me non me ne voglia Neres, è bravo sicuramente tecnicamente, è bravo alto, però il calcio non è solo fase offensiva. Il Napoli in questo momento il lavoro che fa Politano Neres non lo fa. Quando riuscirà un attimino a capire che esiste anche una fase di non possesso, probabilmente forse Politano Neres potrebbe avere qualche chance in più, però in questo momento io non rinuncerei mai a Politano dall'inizio, perché è troppo importante per gli equilibri della squadra. Come giudichi Elia Caprile? Elia Caprile è stato lanciato nella mischia che forse nemmeno se lo aspettava, cioè purtroppo l'infortunio di Meret con la Juventus l'ha un attimino scombussolato, perché poi fare l'esordio in campionato a Torino contro la Juventus non è mai semplice. Però devo dire che con il passare delle giornate sta acquisendo anche quella certa sicurezza, anche se devo dire per esempio contro il Palermo ha fatto magari qualche uscita avuto, magari ci poteva essere quel fallo nel recupero per il Palermo, però per il resto voglio dire diciamo che non è stato nemmeno granché impegnato, però devo dire fino adesso insomma l'impatto è stato più che positivo. Napoli che affronta il Como allo stadio Diego Armando Maradona, l'abbiamo detto alle ore 18:30, tra pochissimo da Pasquale Cacciola all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, attendendo ovviamente che tutto sia pronto insieme a Vittorio Bernardo. Noi siamo in compagnia negli studi di Calcio Napoli 24 con Bruno Galvan, più tardi alle ore 18 la live reaction insieme a Gennaro Scarlato e chissà se non riusciamo a portare qualche altra sorpresa in diretta. Tra pochissimo da Pasquale, ancora qualche domanda con Bruno. Bruno, è un Napoli che abbiamo detto è passato alla difesa a 4, ma perché? Per un calciatore in particolar modo, quello Scott McTominay, che non può stare fuori dal terreno di gioco, deve giocare a tutti i costi. No, assolutamente sì, perché è un calciatore che si differenzia dagli altri centrocampisti del Napoli, è un giocatore che garantisce non solo fisicità ma anche dinamismo e anche riesce a riempire bene l'area sfruttando anche i movimenti poi di Lukaku. Napoli ha fatto un grandissimo acquisto, dispiace che il resto del campionato italiano se ne stia accorgendo solamente adesso, alla 7ª giornata, perché c'è effettivamente chi sapeva già che Scott McTominay era un affare già quando è stato preso dal Napoli, però ripeto è un centrocampista sul quale Conte punta fortemente, quindi è giusto che giochi e ripeto, mi auguro che stasera possa fare il primo gol con la maglia del Napoli in campionato. Un po' di saluti, allora Vincenzo Montella, Forza Napoli, tanti saluti da Livorno. Parente di Vincenzo Montella. Non da Livorno però, sì. Non da Castello di Cisterna, da Livorno, da Vincenzo e mio figlio Francesco, Forza Napoli sempre. Un saluto invece lo faccio anche al centro direzionale.
ci stanno seguendo dal centro direzionale durante appunto il lavoro, quindi C'è salutiamo. scritto che isola del centro, isola 2, 3, 5. No, e dopo siamo troppo, andiamo troppo a essere precisi. Salutiamo ovviamente, chi ci sta salutando, ci sta guardando dal centro direzionale. Detto questo, mi dà l'ok, Emanuele Bernardo mi ha fatto il pollicione su, e allora se abbiamo il pollicione su vuol dire che abbiamo anche quello lì. Quello lì, Quello lì, Pasquale Cacciola. Ciao Pachi. Buonasera a tutti. Quel tipo strano lì, eccomi. Emanuele, se puoi alzarmi un pochettino l'audio che lo sento basso, Pasquale. Pasquale, vedo alle tue spalle poca gente. Siamo ad 1 ora e mezza dal fischio d'inizio. È vero che ti sei fatto i capelli nuovi, però sei tagliato i capelli, ti sei fatto il nuovo look, il new look, da Neres a Pasquale Cacciola. Esatto, un po' alla David Neres, no? Un pochino sulla falsariga, provo. Il problema sarà quando poi dovremo passare agli addominali di David Neres, e lì sarà un vero problema. Lì penso che sia abbastanza complicato, Pasquale, passare agli addominali. Com'è un po' la situazione lì? Poca gente al momento. Guarda Ciro, da un certo punto di vista sì, un'affluenza non proprio ricca, nutrita. È chiaro che manca ancora comunque 1 ora e mezza al fischio d'inizio. La sensazione è che probabilmente arriveranno un po' più a ridosso. È pur sempre venerdì, è pur sempre un giorno lavorativo, quindi probabilmente bisognerà aspettare ancora un po', però comunque posso assicurarti anche dall'altra parte della telecamera che non c'è il pienone, ma c'è un bel clima. Perché lo sappiamo fin troppo bene, il Napoli torna a giocare da capolista a distanza di parecchi mesi, ma veramente tanti, e soprattutto oggi può rafforzare ancora di più questo primo posto. Ciro, se con il tuo permesso io andrei subito a strappare un commento. Pasquale, io ti lascio la linea, saluto Bruno che ringrazio ovviamente per questa prima mezz'ora di diretta, e ci ritroviamo intorno alle 18. Ok, a dopo. Allora venga lei, non ci spostiamo un attimo, anche per questioni di luci. Prego, venga in diretta, venga. Allora, Calcio Napoli 24 TV, siamo in diretta sul digitale terrestre, Napoli e Caserta, e sul canale YouTube. Buonasera, Napoli-Como. Cosa rappresenta questa partita? Mister Conte ha blindato tutti. Perché ha blindato tutti? Perché c'è una strana energia positiva sicuramente in città. Dobbiamo stare tranquilli. Esatto. Cosa può rappresentare questa partita in caso di successo? Sicuramente un punto in più, 3 punti in più sicuramente per la classifica, però dobbiamo essere tranquilli, anche molta modestia ci vuole, e andare avanti. Il campionato è lunghissimo, i competitor ci sono, però noi non abbiamo le coppe, questo è il nostro... È un innegabile vantaggio questo, sebbene Mister Conte, come dire, ci tenga a sottolineare che Cannes Efes è un vantaggio obiettivo, il fatto di non avere le coppe, e soprattutto comunque l'organico è quello che è e i risultati stanno arrivando. L'entusiasmo è tornato, il che sicuramente è un vantaggio importante, un vantaggio netto rispetto alla passata stagione. Il problema è che il troppo storpia, quindi dovesse esserci veramente troppo entusiasmo, soprattutto questo mese, con delle gare sulla carta comunque facili, alla portata ampiamente del Napoli, c'è anche il rischio di sconcentrarsi, quindi è questo che Conte vuole evitare. Vediamo quello che succede, piano piano. Grazie mille. Nel frattempo vediamo in diretta l'arrivo del pullman del Napoli, lo vediamo che come arriva, sta arrivando lì, chiaramente scortato, blindato dalle forze dell'ordine, semplicemente per una questione di organizzazione e sicurezza, e vediamo il pullman del Napoli che quindi arriva qui allo stadio Maradona fuori grotta per il match. Tanti tifosi che corrono per provare a incrociare qualche sguardo di qualche beniamino, di qualche calciatore, ed ecco il pullman del Napoli che sfila via tra gli applausi dei tifosi e la carica
classifica dei sostenitori azzurri, che si augurano una vittoria importante, perché significherebbe rilanciare in campionato, allungare il vantaggio e quindi mettere pressione sulle avversarie, che loro che sono realmente chiamate per vincere lo scudetto. Il Napoli era chiamato a ritornare in Europa, era chiamato a dare di nuovo dignità, a dare di nuovo luce e splendore alla squadra, in generale a tutto il contesto calcistico partenopeo, e insomma per il momento ci sta riuscendo. Questo Napoli, un commento su questo Napoli, che sensazione le dà questo entusiasmo dilagante? È positivo nonostante tutto, o può essere un po' controproducente, che sposta un po' i binari della concentrazione? Io sicuramente da tifoso penso solo cose positive. Per quello che sto vedendo, per me il Napoli resta la squadra più forte, almeno in Italia. Juve, Inter e Milan, anche se poi per interessi economici secondo me alla fine le faranno arrivare davanti, ormai poche parole, buoni intenditori. Sì. Per quanto riguarda la partita di stasera, il Como sicuramente ha qualcosa in più rispetto al Monza, però io sono convinto che se il Napoli fa il Napoli non ce n'è per nessuno, quindi anche per stasera sono ottimista, fiducioso, tranquillo proprio. Quindi da questo punto di vista sottolineavi che la vera avversaria per sognare eventualmente, fermo restando che non è la priorità del Napoli, lo ripetiamo, quella di vincere lo scudetto, poi è chiaro che non è la priorità in termini di obiettivi, è chiaro che il primo step è quello di tornare in Europa dopo la passata stagione disastrosa. Sicuramente magari deve essere lì per lottare, perché comunque è stato preso Conte non per caso, però il Napoli non è obbligato, questo lo dobbiamo dire, sono altre le squadre obbligate. L'Inter, quindi è l'Inter la designata che il Napoli deve guardare con particolare attenzione? Da un certo punto di vista possiamo dire l'Inter, io però ti ripeto, vado anche controcorrente, ma ti parlo di Mu, ma anche in questi 2 anni. La Serie A è un campionato molto scarso, scadente, quindi lo si vince. Sono ancora, per quello che per ora, quelle giornate che stiamo vedendo, per me il Napoli è la squadra più forte, ma ti dirò anche di più. Iniziare un campionato di calcio il 17 agosto con 40 gradi è follia allo stato puro. Il Napoli ha perso il Verona 3-0, sì. Se la giochiamo Mu, io penso che secondo me quel 3-0 è da... Quindi purtroppo se parliamo del campo il Napoli va avanti, ma proprio se parliamo del discorso di prima, di il contorno, sì, cambiano tante cose. Io mi auguro che il Napoli va avanti sempre così. Abbiamo, per me, parlo da tifoso, ma non so, penso che anche il Giorgiano, che poi tutti questi nomi, sì, per me resta il giocatore più forte della Serie A. Sì. L'allenatore è quello più accreditato e penso che abbiamo Buongiorno, che secondo me almeno in Italia, ma forse anche tra qualche annetto anche a livello europeo può diventare il difensore più forte, non so se dico qualche blasfemia, sì, del mondo, forse potrebbe anche essere il sostituto di Lorenzo, ma ti ripeto, abbiamo Lobotto che anche lo scozzese, che veramente Dominey, aggiungo, stavo dicendo quello, partito tutti quanti, diciamo, affari spenti, mi ci metto anche io dentro, ho detto ma chi è, chi lo conosce, e invece si sta dimostrando un ottimo giocatore. Abbiamo un grande centrocampo, anche sta ritornando. Speriamo che Lukaku, non dico il Lukaku tempi, però insomma, no, e poi sono sincero, mi auguro di vedere Neres al primo minuto, anche perché Neres è venuto in Italia a Napoli a fare il titolare e secondo me, poi non so l'opinione, in 10 minuti Neres a partire che Politano in da 2 anni, 3 anni. Quindi io penso solo cose positive, mi auguro che comunque stasera vinciamo, confermiamo il primo posto, poi una cosa che siamo a ottobre, diciamo su 5-6 giornate, poi sempre in nazionale che non se ne può proprio più, c'è la Nazionale League che equivale a una coppia di gelati, una cosa è parlare mo e una cosa è parlare marzo, che poi i campionati, sì, cioè, lo sai anche tu, si vincono marzo-aprile là, però per ora ti dico, io penso solo cose positive, mi auguro di rivedere a marzo-aprile il Napoli, se non è il primo, ma insomma che ce la stiamo giocando. Quello che si è verificato l'anno scorso spero proprio di non si ripeta più. Assolutamente, non dovrebbe essere così. Grazie mille, ciao, grazie per questo contributo. Passiamo da un altro tifoso e ci agganciamo proprio allo spunto che offriva l'altro sostenitore azzurro. Politano e Neres, diceva il tifoso, ciò che ha fatto Neres in pochi minuti Politano non lo ha fatto in 2 anni. Sono delle dichiarazioni che fanno sorridere alle volte anche per come ci esprimiamo, però è chiaro che dobbiamo anche essere intellettualmente onesti. È chiaro che David Neres è un giocatore importante, è chiaro che è molto appariscente e anche molto concreto,
però Politano comunque è stato protagonista della cavalcata scudetto e comunque fa un lavoro nascosto, diciamo così, che Neres non fa, che probabilmente non ha nelle corde e che in generale va rispettato, quindi quantomeno da questo punto di vista ritenevo doveroso aggiungere questa postilla. Per lei mi trovi d'accordo, perché io sponsorizzo al massimo Matteo Politano. Io ho un debole per Matteo Politano, anche se Neres logicamente ha fatto vedere belle cose, però la continuità di Politano me la tengo da questo punto di vista. Ma poi è una bella alternanza, come ai tempi di Lozano, vi ricordate? Quindi è una bella alternanza da questo punto. Io direi, allora, prima di tutto di stare con i piedi ben saldi a terra, come ha detto anche Conte. E poi stasera non è facile, è una partita molto difficile. Dobbiamo vincerla, ma non sarà facile, proprio perché dobbiamo stare lì. Però dobbiamo stare con i piedi ben saldi a terra, perché noi dobbiamo entrare in Europa dalla porta principale, perché l'anno scorso è stato quello che è stato, ma quest'anno comunque ci deve dare delle soddisfazioni in Napoli. Ecco, da questo punto di vista l'ingresso in Europa è l'obiettivo dichiarato stagionale, può essere anche quello minimo da un certo punto di vista, vedendo quello che sta venendo fuori con questo Napoli, ovvero che si va in Europa a mani bassissime e magari si può guardare a qualche altra cosa. Allora, le statistiche parlano molto chiaro anche per l'allenatore Antonio Conte, cioè dove è andato lui ha fatto sempre benissimo, no? Non voglio usare il termine che ha vinto subito, però vabbè, diciamo che ha quasi vinto sempre. E vabbè, l'obiettivo minimo, sì, facciamo così, l'obiettivo minimo, quarto posto, ci mettiamo nel quarto posto, però ripeto, con questo Napoli che allora non è un Napoli di Spalletti, non ci fa divertire proprio tantissimo, si è visto anche col Monza, però è un Napoli molto concreto e poi c'ha la fisicità. Io l'anno scorso che stavamo qua tutte le volte che giocavo in Napoli vedevamo proprio passeggiare Anguissà, tanto per dire, e tanti altri giocatori. Adesso invece vedo una fisicità bellissima, quindi bella tosta, vuol dire che hanno lavorato veramente tantissimo quest'anno a Di Maro e a Castel di Sangro. Io sono fiducioso, ripeto, per un bel campionato. Poi se viene quella cosa lì, anche perché l'abbiamo vinto un anno e mezzo fa, tutto sommato, non è che veniamo da lontano, però se viene non ce lo prendiamo. Assolutamente. Però è giusto ciò che lei sottolineava, ovvero restare con i piedi saldi, perché qualcuno, giustamente anche per l'euforia, per l'affetto, anche per i risultati, inizia un pochino a lievitare, ad andare un pochino su, però è chiaro che mister Conte da questo punto di vista blinderà da un punto di vista mentale i suoi, proprio affinché ci sia massima concentrazione. Grazie mille, grazie per Forza Napoli sempre. Forza Napoli. C'è questo giovane tifoso, ma c'è anche venite ragazzi. Allora, voi mi dite chi è che segna oggi e soprattutto come finisce Napoli-Como? Secondo me 4-0 Napoli. E dimmi 4 marcatori. 4 marcatori. Doppietta Lukaku, Kvara e Politano. Ok, invece per te come finisce? Finisce 3-1 Napoli e segna doppietta di McTominay e gol di Kvara. Bello, entrambi i risultati e soprattutto le combinazioni di marcatori. Questo Napoli lo scudetto lo può vincere di nuovo a distanza, insomma, dall'ultima volta, o bisogna prima accontentarsi di terzo, forse anche secondo posto? Si può sognare, come la vedi? Allora, secondo me il Napoli arriverà prima in classifica a vincere lo scudetto. Poi però preferisco pure, preferisco pure di un secondo posto. Andrebbe bene pure il secondo posto. Anche un secondo posto. Tu firmeresti per un secondo posto o non ti accontenti? Per me, se vinciamo questa partita possiamo anche assicurarci il primo posto. Dici che è una partita chiave, quindi da questo punto di vista, non tanto in termini stagionali perché siamo all'inizio, forse a livello mentale, a livello proprio di messaggio alla Serie A. Il giocatore che più ti ha colpito di questa squadra di Conte qual è? McTominay. Il tuo invece? Davide Neves.
Entrambi avete ragione, non posso dare torto a nessuno perché entrambi stanno facendo molto molto bene. Lo scozzese inizia a raccogliere molti più minuti, il brasiliano va a rilento ma va molto molto veloce in termini di assist e anche un gol considerando la rete in Coppa Italia. Grazie mille per questo tuo contributo, grazie anche a te. Allora noi continuiamo perché ci sono altri tifosi, noi ci siamo già visti credo in passato tra le varie partite, pure perché come dire voi siete sempre qui nel bene e nel male, però devo dire la verità, quest'anno sempre di esserci, quest'anno sono sicuro che ci divertiremo. Comunque è un Napoli che fa divertire rispetto allo scorso anno, perché lo scorso anno appunto lo dicevo con gli amici del club Napoli Castellabate, appunto li saluto, poi saluto anche Francesco Di Luccia, gli porgo i miei auguri, alla sua attività il Gemin e il Fuego. Poi appunto stavo dicendo, a parte questa parentesi, che comunque ci divertiremo, perché innanzitutto abbiamo preso il difensore centrale formidabile, un difensore centrale come Buongiorno. L'anno scorso abbiamo fatto prima l'esperimento Nathan e non ha funzionato perché si è infortunato, poi Jesus che è un buon panchinaro ma non è un grande sì. No, io quest'anno sono fiducioso, però terrei un po' i piedi per terra rispetto agli altri amici tifosi, perché siamo appena alla 7ª giornata, quindi comunque abbiamo squadre attrezzate per vincere il campionato, tra le quali l'Inter e la Juve, e noi dobbiamo stare lì il mese di marzo per poi puntare al primo posto, perché l'euforia potrebbe far bene da una parte e male da un'altra. Certo, perché è un boomerang. Qui ci sono due tifosi che rappresentano abbastanza il momento dal punto di vista proprio della temperatura, perché c'è il signore a mezze maniche con la t-shirt del Napoli e c'è la signora con la felpa, ed hanno entrambi ragione, cioè non è che qualcuno sta esagerando in un verso o nell'altro, perché c'è appunto quel clima dove ha ragione il signore qui ma ha ragione anche lei. Ha ragione il signore a dire non esagerare con l'entusiasmo, bisogna essere cauti, o lei magari tende più a lasciarsi andare vedendo un Napoli che finalmente vince e che finalmente convince, seppur giocando diversamente? No, vanno abbastanza bene, speriamo. Possiamo essere fiduciosi per provare a vedere un Napoli che lotta per qualcosa, o meglio che siamo ancora un pochino zitti pure per scaramanzia? Scaramanzia. Allora da questo punto di vista grazie mille, grazie per questo commento. Antonio, tu sei qui aspettando, anche tu vuoi pronunciarti su questa partita, dimmi un attimo Napoli-Como come finirà e dimmi le tue sensazioni in generale su questo Napoli. Due cose, un bacio a Cirone Berlino, poi fare le condoglianze al premiere Cecconi che ci ha lasciato, che penso da lassù ci guiderà a vincere il campionato. Napoli-Como, il signore che ha detto prima ha sbagliato tutto proprio. Ossia? Il Napoli non è da quarta posto, se va male massimo il secondo, ma pensi che quest'anno è il quarto scudetto. Dici che insomma il Napoli sicuramente lotterà per lo scudetto. scudetto. Ci sta la squadra, e con il quarto scudetto stasera 3-0 sicuro. La verità è che tutti lo pensano, ma c'è qualcuno che ha paura di dirlo semplicemente per equilibrio, per essere cauti. Però è chiaro che dopo quello che si è visto in questo avvio, quanto scudetto quest'anno, sono convinto. la sensazione è che il Napoli starà lì e dirà la sua. Poi se arriverà questo scudetto, perché non c'è Coppa, non c'è niente, abbiamo un allenatore come Conte. Poi stasera i marcatori li posso dire. Vai. Stasera becco stavolta Lukaku, Politano e Kvaratskhelia. Ok, va benissimo. Ciao, ci a dopo. Passiamo a questo tifoso qui, prego. Buonasera, senta, la prima cosa volevo fare i complimenti al presidente del Napoli, che ha dimostrato di essere un vero presidente, senza vendere ha fatto degli acquisti eccezionali e ha preso come allenatore un top play che è Conte, che è un allenatore fortissimo oltretutto a livello internazionale, e attualmente il Napoli ha il miglior centrocampo italiano, addirittura internazionale pure, perché il centrocampo del Napoli è fortissimo, ha fatto degli acquisti molto mirati ed è stato veramente eccezionale.
gli faccio i complimenti, tutti quanti ne parlano male del presidente, ma questa volta il presidente è stato veramente un vero presidente. Una cosa sono rammaricato del presidente, che mi piacerebbe che mettesse in squadra Mario Rui, perché Mario Rui ha dato l'anima a Napoli, non è come Osimhen che è un mercenario, ma Mario Rui è stato uno dei grandi protagonisti poi dello scudetto del Napoli e mi piacerebbe inserirlo in rosa, pure se non gioca, ma inserirlo in rosa, perché lo merita Mario Rui, è un professionista serio rispetto al mercenario che è Osimhen, un grande mercenario. Io sono proprio deluso, ma non me l'aspettavo che Osimhen era un calciatore così. Deluso, poi oltretutto è meglio pure perché Osimhen si infortuna facilmente, ma già si è infortunato, si è fermato di nuovo. Nel frattempo vediamo anche l'arrivo del Como, un attimo rimanga qui con noi il pullman del Como, eccolo qui. Arriva qualche timido fischio per intimidire gli avversari del Napoli, quindi abbiamo visto l'arrivo del pullman del Napoli circa un 20 minuti fa, quasi mezz'ora fa, adesso anche il Como. Allora io voglio parlare pure del Como. Il Como è una squadra pure ben formata e la cosa importante del Como è che è una squadra che gioca, quindi è una bella partita da vedere, perché il Como non si tirerà indietro e quindi ci sarà una bella partita. Spero che il Napoli stasera riesca a vincerla, perché la partita la vedo difficile, pure se il Napoli è superiore, però penso che vinciamo. Forza Napoli, e mi auguro che quest'anno riusciamo a vincere il quarto scudetto, che secondo me con Conte allenatore e col presidente che ha fatto acquisti senza vendere è stata una cosa importante. Forza Napoli! E in bocca al lupo a tutti i giocatori del Napoli. Possiamo sentire un Forza Napoli anche dalla nuova generazione? Forza Napoli e vince la Tettera. Bravo, grazie mille, grazie per questo contributo. C'è un altro giovane tifoso, non giovanissimo come in quel caso, però comunque giovane, e col quale magari adesso andiamo a commentare un po' questa gara. Ecco, il tifoso precedente, più esperto, più saggio di noi, diceva: vanno fatti i complimenti al presidente De Laurentiis. Io aggiungo giustamente, perché siamo bravi nel criticarlo anche in maniera feroce quando sbaglia, quando commette degli errori o quando fa dei disastri, come è stato lo scorso anno, perché ha commesso dei disastri, lo ha anche dichiaratamente, pubblicamente e colpevolmente ammesso e dichiarato. Adesso vanno fatti i complimenti perché ha preso uno dei migliori allenatori, io penso il migliore in assoluto rispetto ai parametri del Napoli, quello che insomma il Napoli poteva, tra i vari che il Napoli poteva prendere, e dall'altra parte ha fatto una campagna acquisti importante, quindi una parola positiva per De Laurentiis quest'anno la spendiamo, o che parere hai? Allora, come l'anno dello scudetto, anche qui c'è da fare i complimenti al presidente, secondo me ha fatto una bella squadra, secondo me anche più forte quest'anno di quella dello scudetto, però le altre squadre sono forti, non dire scudetto è ancora presto, però ci speriamo sempre. Per me quest'anno però siamo forti e se tutto va come deve andare per me è possibile sognare. Secondo te le altre squadre in fondo, ma anche senza in fondo, hanno abbastanza paura di questo Napoli che parte a fari spenti, che è reduce da un disastro, però che intanto sta andando forte e soprattutto ha Conte in panchina? Secondo te lì al nord Milan, Inter, Juventus sono abbastanza intimorite da questa presenza? Sicuramente sappiamo che Conte quando si mette al primo posto è difficile schiodarlo da lì, quindi penso che tutti abbiano un po' il timore di questo Napoli, almeno al momento. Poi solo il tempo saprà parlare, ci saprà dire quanto in realtà questo Napoli sia forte. Noi speriamo, gli acquisti sembrano giusti. Napoli-Como questa partita un po' ti preoccupa? O è abbastanza tranquillo dopo quanto visto? No, Como è una bella squadra, ha begli elementi, Nico Paz, un bel colpo a Real Madrid, Cutrone, sono begli elementi. Non mi sento dire che sarà dura, però dobbiamo stare attenti sicuramente. Grazie mille. C'è un altro piccolo tifoso, facciamo la carrellata di grandi, medi e piccoli. Da questo punto di vista, guarda lì in diretta e ci rispondi. Napoli-Como come finisce? Ti faccio prima questa domanda, magari mi rispondi. Secondo me 2-0 Napoli. Chi segna? Lukaku con assist di Neres e poi segna Kvara. E lo scudetto
Secondo te può essere l'anno giusto per vedere un altro scudetto? Non lo so, quest'anno potrebbe essere un po' una riforma, diciamo. L'anno prossimo possiamo già puntare allo scudetto se quest'anno facciamo bene. Dici che andiamo a preparare il terreno quest'anno per bene, lo rendiamo abbastanza fertile e poi il prossimo anno andiamo a raccogliere i vari frutti. Beh, sicuramente, come dire, tutti firmerebbero, perché dopo quanto visto lo scorso anno aspettare, pazientare solo un anno in più non sarebbe un problema. Il giocatore della squadra di Conte che più ti sta piacendo in questo inizio di campionato? Neres. Però c'è da dire che anche Lukaku non sta facendo bene. Kvara invece lo sto vedendo un po' troppo sottotono. Forse più un po' agitatino per certi aspetti, però comunque il tocco c'è sempre. Diciamo che c'è Conte come allenatore, quindi Aggiusterà e sistemerà tutto, anche quelle piccolissime sbavature. Grazie mille, grazie per questo tuo commento. Ci sono due tifosi del Napoli, vi vedo abbastanza carichi. Siamo carichi oggi, come i ragazzi quest'oggi in campo. Da dove arrivate? Dalla Calabria. Noi ci siamo già visti forse in passato. Sì, ci siamo già visti in passato, veniamo spesso per il Napoli qui, perché è la nostra squadra del cuore. Esatto. Però quest'anno sto ricostruendo. Voi praticamente siete calabresi e venite ogni volta qui perché avete insomma l'azzurro nel cuore. Esatto, abbiamo il cuore azzurro. Nonostante, non vorrei dire sciocchezze, non ci siano legami particolari, parentele, famiglie, proprio un amore così nato che ci accomuna, proprio appassionato, diciamo, dai. E quindi voi quanti chilometri fate ogni volta? 400, 450, solo per vedere la partita. E appositamente per la partita il giorno dopo si riparte. Andiamo via. Si torna a studiare. Diciamo che almeno quest'anno solo senza coppe vi è andata un pochino meglio da un certo punto di vista, come dire, conta chilometri, come non impenna troppo. Speriamo che il prossimo anno voi possiate fare veramente tantissimi chilometri in modo da vedere anche le gare interne in Europa e in particolare Champions. Cosa si dice in Calabria di questo Napoli? Che sensazioni ci sono? No? Poiché lì ci sono anche tanti interisti, tanti juventini, tanti milanisti, quindi che sensazioni ci sono? Diciamo che la squadra di Conte fa paura, inizia a fare paura quando all'inizio nessuno ci credeva, specialmente dopo la sconfitta la prima giornata. Invece adesso la squadra è più quadrata e si spera, non si pronuncia la parola, però si spera in un finale ottimo. Abbiamo comunque sensazioni positive giù in Calabria, tutti incominciano a parlare del Napoli come 2 anni fa. Quindi abbiamo detto no, quest'anno secondo noi è l'anno positivo, l'anno buono, l'anno di Conte, l'anno della riforma, l'anno della rivincita, del riscatto, la ricostruzione, e la ricostruzione del calcio bello del Napoli. E da questo punto di vista è una curiosità, voi vi siete incrociati, conosciuti grazie al Napoli o eravate già amici? Ci conosciamo da una vita, abbiamo passato l'infanzia insieme, calcio. Quindi è maturata insieme questo amore per il Napoli. Veniamo da quando abbiamo 14 anni, sempre soli. Veniamo, facciamo chilometri, ma siamo contenti. Veniamo con il gusto di vedere la partita, rimaniamo contenti. Al di là del risultato. Se vinciamo, perdiamo, per noi è sempre una vittoria, soprattutto quando il Napoli gioca bene. Poi, diciamoci la verità, è anche bello se il Napoli dovesse vincere farlo con un uomo del sud come Conte, quindi da questo punto di vista si andrebbe a creare anche un qualcosa di abbastanza simbolico, no? Voi in Calabria, uomo del sud in panchina, Napoli. Bellissimo. Ora stiamo aspettando le formazioni ufficiali che ancora non sono uscite, abbiamo il dubbio tra Politano e Neres, ancora abbiamo questo dubbio che comunque chi gioca, non ci sono panchinari quest'anno, perché si sono fatti trovare tutti pronti, abbiamo Simeone, una panchina Gilmour, veramente spettacolare. Ambiamo comunque al primo posto, per me, anche per me. Abbattiamo la scaramanzia, almeno voi, arrivo subito anche da lei. Per noi sì. Comunque aspettiamo le formazioni ufficiali e speriamo di giocare una grande partita e di vincere, ovviamente. Grazie ragazzi, grazie mille. Come sempre c'è un signore qui che vuole aggiungere, mostriamolo, ecco qui, un abbonamento di 40 anni fa. E lei è ancora qui a sostenere l'azzurro? Ma io tengo pure che lì sa volta stipate, che lo 71. Questo guarda la tecnologia tra i due abbonamenti.
83, 84 e adesso. C'è una bella differenza. Una bella differenza, però vedo nei suoi occhi sempre lo stesso entusiasmo, cioè non gli occhi di un tifoso, come dire, tra virgolette, stufo, scocciato. Ci siamo visti anche ad Amsterdam, a Cremona, a Barcellona, sempre intervistato con... E voglio mandare un saluto a Ciro. Sì, lo salutiamo. E mi deve dire sempre Ciro, perché la Juve Stabia non si chiama Castellammare di Stabia, noi Juve Stabia. Ho capito, glielo chiediamo. Sempre, lo voglio sentire da Ciro, chiamatela Castellammare di Stabia, noi Juve Stabia. È quella parolina che non è troppo gradita. No, proprio è odio. Va bene. Grazie mille. Prima di andare, vuoi venire un attimo? No? Vai dentro, ok, saluto. Allora, chi è che vuole intervenire in diretta? Scotland? Scotland, dai, come on boys. Per McTominay. Say hi to all the Napoli fans. We coming for support Billy Gilmour and Scott McTominay. You have something to say? How many goals McTominay scored this year? For the Manchester United. Napoli, only one. No. Dov'è Manuel? Ho visto Manuel prima. Ah, anche italiano, ecco qui. Quanti gol farà McTominay quest'anno? How many goals you think gonna score McTominay this season? 15. Ecco, avevo provato a chiedere questo. Gilmour diventerà titolare, riuscirà a giocare. Conte ha detto il giocatore che in questo momento più mi sta mettendo in difficoltà. Non penso che Conte cambia idea molto facilmente. Già ha fatto un grande sforzo nel muoversi nel centrocampo a 3, non penso che andrà molto oltre. Avrà occasioni Billy Gilmour. Noi dobbiamo cambiare l'idea del play basso. In Premier League il play può giocare anche alto. Questo dà la possibilità a Lobotka e Gilmour to play together, possono giocare insieme. Ma non sempre si potrà fare questo, non lo vedremo molto spesso. In Scozia i giornali non sono molto contenti del minutaggio che adesso ha Billy Gilmour. Loro pensano che c'è una potenzialità molto superiore per quello che potrebbe fare. Siamo fiduciosi per il futuro. Hi guys, all good? Forza Napoli! Forza Napoli anche dalla Scozia. Allora ritorniamo qui in Italia, in particolare con questi giovani tifosi. Questo Napoli vi fa sognare? Dobbiamo essere cauti? Che impressioni avete? Vabbè, comunque bisogna essere cauti perché non è detto che si vinca lo scudetto, però c'è sempre un po' di buona volontà, un po' di speranza. Ma non penso che il Napoli vincerà lo scudetto, ma c'è comunque, spero che lo vinca. Allora, siamo ancora all'inizio, appena iniziato il campionato, quindi ci dobbiamo ancora abituare. Certo, abbiamo vinto queste partite, però adesso dobbiamo metterci testa e grinta, e siamo nella fase di campionato più importante, cioè più iniziale tipo, quindi se il Napoli vince queste partite io dico dobbiamo stare calmi. Quindi lui dice che ancora all'inizio dobbiamo stare tranquilli, sereni, però è chiaro che se andiamo a gettare i semini in questo avvio possiamo raccogliere qualcosa di importante nelle giornate a seguire. Tu sei fiduciosa per questo Napoli in particolare, per provare quantomeno a vincere, o firmeresti per un terzo posto? Allora no, potremmo vincere quest'anno perché abbiamo una bella squadra formata molto bene, soprattutto con molti titolari molto bravi, e secondo me possiamo provare a vincere uno scudetto, però non è molto sicuro, però possiamo provarci. Ci possiamo provare, grazie mille. Vediamo napoletani e basta. Inquadriamo pure questa maglietta perché è abbastanza indicativa, abbastanza un messaggio forte e chiaro, soprattutto con quel pugno lì. Questo pugno il Napoli lo ha dato alla Serie A, facendo capire che insomma è tornato il Napoli. Sì, sicuramente. Lo sta facendo capire a cifre forti proprio come Bud Spencer, come Carlo. Dobbiamo soltanto tenere duro secondo il dettame, il ritiro dalla Solfatara. Mi piace molto questi atteggiamenti. Allora, mi immagino che aveva tirato pure fuori qualcosa per tirare sull'atmosfera e la grande dei ragazzi. Tornando alla maglietta, questa la tengo a Napoli Modena, ovviamente la lavo, l'asciugo,
Fa un po', sentirò freddo, fa niente. Magari il risultato acquisito può mettere a giacca, però capisci a me. Da Napoli-Modena è tutto iniziato, come dire, c'era una certa depressione, considerando poi come è andata quella gara, fortunatamente bene come risultato conclusivo, però eravamo ancora agli albori, agli inizi. Adesso è cambiato un bel po' e soprattutto possiamo dire che quel Ammafaticà che Conte ha pronunciato più volte lo ha attuato ed è arrivato anche a un primissimo step desiderato. Sicuramente verranno pure ben recepiti i ragazzi, non discutono proprio, poi ha creato quella competitività nei ruoli, no? Si sa che fa molto bene, adesso ci vorrebbe solo una punta molto più forte di... Sì, mi piace Simone, per amore di Dio, però ecco, che possa mettere un po' il pungolare ulteriormente non c'è bisogno, ma fa bene la concorrenza pure per l'ottimo Romero, questo è tutto. Il Como non bisogna sottovalutarlo, è inutile, ci siamo detti tante volte, però si guardavo prima un attimo Simone Verdi, se lo sono scordato, sta in panchina, un attimino, Belotti in panchina, insomma, l'ho visto passare con un pullman stratosferico, effettivamente sono i più ricchi di tutta Italia, della Serie A super indebitata. Speriamo bene. Speriamo, grazie mille. Vuoi aggiungere qualcosina? Come finisce Napoli-Como? Dici cosa pensi di questo Napoli. Allora, a distanza di 40 anni, ok, allora vorrei dire che a distanza tra i 20 e i 40 anni che sono passati l'ultima volta con il Como, quando ha giocato Maradona, è stata una grande impresa quando giocava Maradona a Como, anche prima che giocava Maradona. Quindi diciamo che per me finisce un 3-1, 2-0 per il Napoli, almeno spero bene. Lo scudetto si può sognare? Sì, per me, che penso positivo, si potrà sognare. Comunque, l'inizio di questa stagione mi ricorda un po', permetti se lo dico, la stagione 22-23 mi ricorderà un po', anche con i nuovi acquisti del Napoli. Però diciamo che possiamo cavarcela alla grande. Speriamo, grazie mille. Passiamo da questi tifosi che stavano aspettando da un po' e dopo arriviamo anche da voi. Quest'annata, questo Napoli, finalmente si torna a sorridere, si arriva allo stadio con questa faccia qui, una faccia sorridente, una faccia entusiasta, no? Consapevole che quantomeno sarà una serata di divertimento, di piacere calcistico. Poi può andare come può andare, però almeno si arriva con questo entusiasmo qui allo stadio. Si può andare via a fine stagione con un qualcosa, uno scudetto in più, qualcosa del genere? Come la vedi da questo punto di vista? Allora, secondo me il Napoli rispetto all'anno scorso ha fatto un picco in altezza, quindi va bene, però secondo me non è ancora pronto. Probabilmente questa stagione sarà, diciamo, per prepararsi alla prossima per dare ancora meglio per vincere lo scudetto, perciò per me quest'anno no. La state crescendo bene, nel senso che lei è molto preparata, nel senso che anche in trasferta, quindi veramente le fa tutte, però è un'osservazione corretta quello che lei dice, perché è chiaro che presi dall'entusiasmo, presi anche dalla condizione, il Napoli che gioca solo in campionato, alcuni avversari che non decollano, il Milan, la Juventus, è chiaro che viene da ragionare in ottica scudetto, però ciò che dice lei è corretto. Quest'anno in realtà sarebbe per gettare le basi, il prossimo anno per provare a vincere. Poi è chiaro, dovesse arrivare già quest'anno, penso che tutti quanti lo prenderebbero volentieri. Questa settimana tutti i totocalchi napoletani di sport, di calcio, dicevano il Napoli dove può arrivare. Secondo me per dove può arrivare, il nostro obiettivo del presidente dei tifosi è arrivare in Champions, però per arrivare in Champions bisogna vincere, e se si vince si può arrivare anche allo scudetto, quindi è una cosa che una tira l'altra. In effetti stai lì per lì, a meno che non stai in corsa per il quarto posto, se stai tra il terzo e il secondo significa che quantomeno in termini matematici sei in corsa anche per lo scudetto da questo punto di vista. E allora Napoli-Como, un pronostico, ve la sentite un po' scaramantici? 3-1 lei subito proprio? No, per me oggi tutti entusiasmano questo Como come in Dream Team, ma resta sempre Como, quindi a me 3-0 e gol McTominay. 3-0
3-0 netto, grazie mille, grazie per questo contributo. Buonasera, arrivo subito da lei. Ci sono questi tifosi, ragazzi, questo Como, qualcuno giustamente dice è una squadra comunque interessante, certo non a livello tecnico del Napoli, però Como gioca bene, Fabregas ha fatto un grande lavoro, c'è qualità. Vi preoccupa o la qualità di questo Napoli è tale che se dovesse giocare da Napoli come tutti noi ci auguriamo, alla fine non dovrebbero esserci troppi problemi? Il Como è una bella squadra, dobbiamo comunque sempre stare attenti, però questo Napoli, cioè non sappiamo ancora il destino, però ovviamente vediamo che il Napoli è in forma, si punta per la Champions League, vedo tanti margini di miglioramento per questo Napoli. Per lo scudetto dobbiamo ancora aspettare, però ce la potremmo fare. Questo scudetto dobbiamo aspettare, sei di questo parere, o per una combinazione anche di eventi potrebbe già capitare quest'anno secondo te? Allora, io ti devo dire la verità, l'atmosfera che sento è la stessa dello scudetto, perché poi sono andato anche a vedere Napoli-Salernitana che si posticipò la festa, quindi proprio l'atmosfera ci sta. Senti la stessa cosa nell'aria. Esatto. Ovviamente dall'annata da cui siamo venuti, 10° posto, comunque il posto in Champions è l'obiettivo principale. Però comunque secondo me lo scudetto se la giocano il Napoli e comunque la Juve che è una bella squadra e poi l'Inter che è il campione in carica, comunque queste tre se la giocano. Spero che ci arriviamo allo scudetto, però per ora Champions secondo me è l'obiettivo principale. Grazie mille, io mi sono distratto un attimo perché ringrazio Dino Viola che ci ha girato le formazioni ufficiali, quindi andiamo a leggere le formazioni ufficiali delle due squadre. Il Napoli gioca con Caprile, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Anghissà, Lobotka e McTominay, Politano, quindi non Neres, Lukaku e Kvaratskhelia, mentre il Como 4-2-3-1, Audero, Van der Breef, Dossena, Kempf, Moreno, Sergi Roberto, Perrone, Strefezza, Paz, Fadera e Cutrone. Quindi da questo punto di vista gioca Politano, non gioca David Neres. Va bene così o avresti fatto al contrario? Secondo me l'unica cosa che dovrebbe essere buona di stare attenti è di seguire sempre la formazione giusta. Ok, e Conte più di qualunque altro, più di noi, sa quale deve essere la formazione giusta. Questa formazione, premesso che appunto ci fidiamo ciecamente e totalmente di mister Conte, è la formazione che avrebbe fatto anche lei o avrebbe modificato qualcosina? Assolutamente sì, Politano è una garanzia sulla fascia. Poi aspettiamo anche Neres, però per adesso non va cambiato Politano, assolutamente. Può essere alternato più che altro. Anche perché Politano fa un lavoro nascosto, scuro, diciamo così, che chiaramente fa anche gol, perché comunque l'ha fatto anche di recente Politano ed è questo che al momento lo sta premiando, il fatto che è concreto in fase offensiva e poi fa un lavoro di ripiegamento preziosissimo. Però non dimentichiamo la roccia che teniamo dietro Buongiorno, diciamo che è il miglior difensore che il Napoli potesse aspirare. Io le faccio una domanda difficile, ne approfitto della sua esperienza. Buongiorno Kim, chi è il miglior difensore? E non si deve lasciar coinvolgere dal cuore poiché adesso Buongiorno, più forte di Kim. Un altro livello, è un livello gentile, mi ricorda. Bello questo paragone, bello. Grazie mille, arriviamo anche lì tra un po'. Allora io faccio questa domanda anche a voi. Buongiorno o Kim? Senza farci prendere dal cuore dal fatto che Buongiorno adesso è qui con noi. Buongiorno lo vedo più completo rispetto a Kim, sia nell'area di rigore sia quando esce dall'area di rigore. Kim in area di rigore prendeva, andava bene, ma quando usciva ha fatto anche degli errori in uscita. Invece Buongiorno no, Buongiorno in questo momento lo vedo più attento, più completo rispetto a Kim. È un grande calciatore, può solo migliorare e Napoli con Buongiorno ha fatto veramente un acquisto eccezionale. Con Buongiorno la difesa è stata proprio aggiustata rispetto all'anno scorso, quindi veramente fino a questo momento stiamo vedendo una difesa granitica, una difesa che non prende gol, non subisce quasi nulla, a volte con Buongiorno, Rachmani e Di Lorenzo, quindi è una difesa veramente eccezionale. Ecco.
È vero, Sì. sta tenendo botta e anche grazie al centrocampo rinforzato da Antonio Conte col cambio modulo. Questo nuovo assetto tattico è probabilmente quello definitivo che dà l'equilibrio in tutto e per tutto. Con l'ingresso di McTominay, ma diciamo con l'ingresso di McTominay, diciamo che con Anghissà recuperato e anche Lobotka già stava bene, però recuperando Anghissà che sappiamo che è un grande calciatore, però con McTominay il centrocampo è andato più equilibrato secondo me dal punto di vista, non sono tecnico ma come vedo io più coperto, ecco qua, diciamo così. Io dico se c'è un centrocampo forte, più attento, la difesa soffre di meno, quindi ci deve fare questo filtro al centrocampo, con il centrocampo più attento e più equilibrato la difesa soffre di meno. Comunque veramente con l'acquisto di McTominay, Gilmour, lo stesso Neres, quindi quest'anno veramente ci possiamo togliere qualcosa di soddisfazione. Fino a questo momento stiamo andando bene, dobbiamo seguire questa strada qua. Stasera la partita è una partita importante, la partita di Como, come ho visto, gioca un buon calcio, quindi il Napoli deve scendere sempre in campo con quella cattiveria agonistica giusta, che il mister Conte sappiamo sa trasformare i calciatori in questa cattiveria agonistica, ecco. È vero. Quell'entusiasmo, quell'euforia che diceva la vediamo laggiù dove si canta, si balla, proprio per magari inquadriamo velocemente, giusto per far capire anche il clima di festa che c'è qui all'esterno dello stadio Maradona. È tornato finalmente l'entusiasmo, con anche piccoli tifosi che ballano, anche grandi e piccoli che ballano da questo punto di vista. Finalmente possiamo aggiungere. Finalmente, ma il Napoli è questo, ma quelli ci sono stati sempre, forse l'anno scorso un po' in numero minore, però comunque il Napoli l'ha sempre seguito, nel bene e nel male, Napoli è Napoli, quindi come si dice, nella buona e nella cattiva sorta, no? Assolutamente, e voi più di chiunque lo testimoniate, perché voi siete stati qui e siete qui sempre. Quando piove, quando non piove, quando vince, quando non vince. Le voglio raccontare una aneddoto, poi finisco perché mi sono dilungato troppo e chiedo scusa a qualcun altro. Dalla Serie C, che mi sono fatto l'abbonamento, poi andammo a vedere una trasferta a Gela, la famosa trasferta a Gela, che il campo stava quasi al mare. Gli spalti erano le gradinate fatte di cemento, nemmeno di sabbia un altro po', un campo di patate, madonna, perciò dico no, sempre seguite, eppure là stavamo in 800-900 spettatori anche là, e anche come Cittadella, il primo anno di Serie C qua lo stadio B, quindi il Napoli, secondo me il Napoli va sempre seguito. È decisamente più facile seguire il Napoli, all'epoca era un attimo meno, però è per i tifosi quelli veri. Concludo con qualche saluto agli amici di Casalnuovo, di Forio, di Ischia, al bar Raffè Caffè, al bar Cora Claudio. Sempre Forza Napoli e grazie a voi tutti, buonasera. Grazie a voi. Allora, qui c'è il nostro amico Paolo, però poiché c'è questo piccolo tifoso, vieni, rimani qui, che vuoi dire Napoli-Como come finisce? Ci dici il risultato di stasera? Sì, praticamente 2-1, un gol di Lukaku e uno di Politano. Ok, mi dici una cosa, lo scudetto quest'anno lo possiamo sognare o dobbiamo pensare all'anno prossimo per lo scudetto? Dobbiamo sognare. Si può sognare, se lo dicono anche i piccoli tifosi, c'è da credere. Vuoi salutare qualcuno? Sì, voglio salutare sia mia madre, ciao mamma, e sia il mio amico del cuore che si chiama Lodi Salvatore. Ok, li salutiamo con grande affetto e speriamo di regalare loro una grande vittoria del Napoli stasera. Grazie mille anche a questo piccolo tifoso, e passiamo a un grande tifoso, un esperto. Ci proviamo. Napoli-Como. Come, esatto. Napoli-Como, che partita è e soprattutto cosa può rappresentare? Ecco,
Ecco, l'incursione, tu devi capire che succede sempre questo. 24. Succede sempre questo, benissimo. Bene, Tu non aspettavi altro, vedevi il calendario delle partite col binocolo e dicevi Pasquale non c'è, aspettavi. Pasquale l'abbiamo già intervistato, questo sta facendo in televisione. Te lo voglio dire veramente. E dirà cose diverse. Ma Qua scusami, dice una cosa. devo chiederti una cosa, Vai. anche a te ha messo la sciarpa al collo? Non ancora, e qui potrei offendermi. Attenzione, sono il privilegiato. Esatto. Ecco, vedi, è un po' ruffianeria, vedi, un po' ruffianeria, vedi. Però è bella calda. Voglio chiederti il tuo parere sulla formazione del Napoli e ovviamente il Como non è, come dicono alcuni tifosi, cosa facile. No, non è una cosa facile. Innanzitutto io immagino gli spettatori che stanno vedendo questo incrocio e che dicono che cosa sta succedendo. È una doppia diretta, siamo su Telecapri e su Calcio Napoli 24. No, dico velocemente che la formazione è quella giusta perché Conte più di qualunque altro sa, se non ha ancora inserito Neres, ha i suoi buoni motivi e quant'altro ancora. Il Como non va sottovalutato perché è una squadra di qualità, però il fatto che sia una squadra di qualità, una squadra che gioca, può essere un vantaggio per il Napoli che poi nel ripartire troverà gli spazi di cui ha bisogno. Vedete come parlano bene gli amici di Calcio Napoli 24. Ho superato l'esame? Buon lavoro. Dice Lucio quanto sei forte. Grazie mille. Buon lavoro. Ho fatto anche il capello alla Neres oggi, hai visto? Ma guarda, allora Lucio sta dicendo se tu vuoi andare al posto mio a Telecapri io vado a Calcio Napoli 24. Non so se l'editore Fabio Passante sei d'accordo. Dopo mi fai sapere i dettagli. Saluto i ragazzi di Calcio Napoli 24. Grazie mille, buon lavoro a voi ragazzi, sempre simpaticissimi questo incrocio, questa sciarpa è bella calda al collo. A fare le interviste. Allora, stavamo dicendo, io ti ridò la sciarpa pure perché fa caldo. No, in realtà è piacevole al collo, poi quando arriverai alla mia età capirai. Allora, Napoli-Como, stavo dicendo, che partita è e cosa può rappresentare in caso di vittoria? Allora, sicuramente in caso di vittoria molti appunto, come diceva anche Gianluca, pensano che sia cosa facile, ma non è cosa facile, assolutamente non è. Che è una partita molto difficile, il Como è pieno di giocatori forti, Paz, Perrone, un ragazzino di 20 anni che ha già vinto la Champions 2 anni fa con il City, e poi tanti altri conosciuti, Cutrone, già conosciuti nel campionato italiano. Non è assolutamente Fez, non è assolutamente qualcosa, Sergio Roberto, sono giocatori comunque, il signor Fabregas ha fatto un bel mercato, un ottimo mercato se consideriamo che non è promossa. Che dirti, auspico un 3-1 per il Napoli, anche se sarà molto difficile, io ne sono certo. Io ho paura non te lo nascondo, io ho paura di Perrone, giocatore forte a centrocampo, non è un giocatore che gioca a 20 anni, ma non è uno dai campetti di periferia, è uno che comunque già nel Manchester City ha fatto tanto, ha vinto tanto, Supercoppa, UEFA, Champions e poi è bravo, è forte, basta vedere le partite precedenti del Como per capire come riesce a far passare palla in un ottimo intermediario fra centrocampo e attacco, quindi il fatto che tu mi dica io ho paura di Perrone mi lascia tranquillo, sai perché? No. Perché io ho un ricordo di te. Lo dico. No, ti spiego. Ho un ricordo di te abbastanza inquietante. No. Era una partita scontatissima, facilissima, ultra semplice sulla carta. Era il famoso Empoli-Napoli che ha fatto saltare Rudy Garcia. C'ero io. Era attenzione alla telecamera. Era una partita al netto di tutto quello che stava succedendo e che poi è comportato comunque sulla carta semplice. Io però cosa ti ho detto? Tu mi dicesti quella sera, io stasera ho una terribile sensazione, una bruttissima sensazione. Perché? Ti ricordi perché? Vediamo se si può dire in TV. No, devo essere sincero, non ricordo il motivo. Non ricordo il motivo. Io sono sempre stato molto, scettico sulle partite del mezzogiorno. Okay. Se noi andiamo a fare una statistica, io non voglio dire nulla, per carità, io non ci metterei la faccia. No, dico, se noi andiamo comunque, così, in maniera blanda, se noi dovessimo andare a vedere un po' le statistiche di tutte le partite del mezzogiorno, la maggior parte, quindi oltre il 50, anche il 60-70% delle partite, in tutti i campionati, finisce con un risultato diverso da quello che cui dovrebbe finire. E sta cosa non aggiungiamo altro. Non aggiungiamo altro, però dicevo sono fiducioso perché il fatto che tu dica ho paura di Perrone significa che al massimo il Napoli potrebbe subire un gol e che non hai quella sensazione proprio catastrofica come quando invece mi dicesti ho paura dell'Empoli, dicessi ho paura di questa sera e da lì poi si scatenò veramente l'ira di Dio. Pasquale, sì, esattamente. Pasquale, se il Napoli gioca da Napoli, e io mi auguro perché Conte ormai abbiamo capito che tipo di allenatore è,
dovrebbe vincere, non voglio dire facilmente, ma dovrebbe vincere. Io dico un 3-1, doppietta di McTominay, Lukaku e Perrone. Va, facciamo segnare. Facciamo segnare. Perrone. Ormai gli hai dato la benedizione, benedizione. Sì. E allora da questo punto di vista ti ringrazio Paolo, grazie mille. Va bene, ne vestiti e ci rivediamo dopo. Ok, nel posto, va benissimo. Forza Napoli sempre, un saluto a Ciro che sicuramente è in studio. Salutiamo. E tanta solidarietà a Ciro per quella schifezza di cose che hanno detto a lui, che non capiva niente, vabbè, ma è una cosa che non vergognosa, sono vicino a Ciro, non è vero che Ciro non capisce, è un grande. Grazie mille, è bello questo fan club per Ciro Novellino perché non è il primo tifoso che quest'oggi e che in generale. Napoli-Como. Cosa ci vuole dire? Non voglio fare pronostici io, non sono qua per però volevo solo dire un forte forza Napoli e poi voglio salutare mio nipote Simone che è nelle Marche, grande tifoso del Napoli. Ok, mi può dire solo una cosa? C'è un'area speciale? Sì, assolutamente sì, però non ne dobbiamo parlare. Come l'anno dello scudetto stiamo parlando un po' troppo. Bisogna fare come l'anno dello scudetto, rimanere con i piedi per terra. Comunque un grosso abbraccio anche al gruppo L'Azzurro Dentro. Simone, sei il più grande, forza! Grazie mille. Allora c'è il nostro Vincenzo Credendino che porta un po' di stranieri qui in diretta, Allora lei arriva direttamente, where are you from? A Scozia, sta scritto pure scozzese, in gallego scozzese sta scritto. Allora, lei è italo-scozzese da come ho capito, ci può leggere, tradurre ciò che è scritto? Non mi ricordo pure, però c'è scritto più o meno Scozia perché domani porta questo Napoli alla vittoria, viva la Scozia, Questo è scozzese, è proprio anglosassone stritto. È scozzese proprio, scozzese. Viva Napoli, viva McTominay, viva la Scozia, stasera fa un gol McTominay. Ecco qui, e quindi direttamente dalla Scozia arriva. Gilmour dovrebbe essere precisamente. E fanno quello pure per Gilmour. Ma lo facciamo giocare innanzitamente. Al momento rispetto a McTominay piano piano recupererà terreno, inizierà a giocare pure lui. Speriamo. La vedo molto, a parte che è un giocatore che lo vedo molto un cavallo vincente, McTominay. Non lo so perché a me mi dà sempre impressione. Comunque si è presentato benissimo. Guarda che mi faccio influenzare dalla presentazione, può essere. Si è presentato benissimo e grazie mille a questo scozzese un po' strano, un po' particolare, diciamo così. Allora, se Manuel Guardasole ha smesso un po' di come dire, perdere un po' di tempo, allora, innanzitutto c'è questo piccolo tifoso a cui diamo spazio. Ciao ragazzi. Allora, Napoli-Como, questa partita vi preoccupa un po'? Questo Napoli è troppo forte, come la vedete? Bella partita. In questo punto di vista secondo me il Napoli vincerà, voglio dire 2-0. Ci sai dire anche marcatori? Senti qualche giocatore particolarmente propositivo? Kvaratskhelia e McTominay. McTominay è forte. Ok, tu invece? Lukaku e Kvaratskhelia. Ragazzi, questo Napoli può vincere lo scudetto quest'anno o ci diamo appuntamento al prossimo anno sperando? Dobbiamo credere sempre. Già quest'anno? Sì, secondo me sì. Quest'anno è pure la Coppa Italia. Anche la Coppa Italia, bravo, perché anche è una manifestazione e un obiettivo alla portata. Ci urlate un Forza Napoli? Forza Napoli! Grazie mille. E allora Manuel Guardasole, vieni, c'è anche Vincenzo Credendino. Vabbè, tu sei il boss, quindi da questo punto di vista devi... Allora, delle cerimonie, questo è bello. Allora, prima passavano degli scozzesi, io ti ho invocato, ho detto ora mi faccio aiutare Manuel con il suo inglese, e tu eri laggiù dietro delle donzelle perché ti eri distratto. No, tra l'altro non so se hai visto già... No, le donzelle non le ho viste. No, non le donzelle, ma questo nuovo kit pre-match del Napoli, molto carino con questo videoclip con Tommaso Starace, è sempre azzurro, vabbè, chi chiaramente fra poco vedrà anche le immagini pre-partita potrà vederlo, ma insomma molto belle queste immagini con Buongiorno, Gilmour che entrano allo stadio Maradona con questo nuovo kit pre-gara. Tra l'altro non è stata ancora annunciata la terza maglia, non mancano tantissime settimane, dovrebbe essere grigia ed è quella che manca al momento.
Manuel Guardasole, mai banale in diretta con insomma questa soffiatina, possiamo dire, e soprattutto questa segnalazione per quanto riguarda questa sorpresa. Il Napoli dal punto di vista comunicativo sta facendo passi da gigante, si sta evolvendo non solo in termini strutturali e in termini proprio tecnici, ma anche da questo fronte. E quindi, visto che Manuel non è mai banale, mi prendo io il compito, sarò io quello banale quest'oggi. Domanda più. Assolutamente sì. Allora possiamo dire che da quando è arrivato Bianchini le cose sono cambiate, l'abbiamo detto? Non ancora. L'abbiamo detto. No, l'avevamo detto. No, in passato abbiamo detto tutto. L'abbiamo detto. Che occorreva che una società del calibro del Napoli puntasse anche su quelli che sono aspetti magari un po' secondari, o almeno percepiti inizialmente come secondari, pure l'abbiamo detto, e a questo punto non ci resta che aggiungere che il famoso, com'era, From Napoli to the World, possa materializzarsi ancora di più attraverso queste iniziative che inevitabilmente, a me sembra, vogliano rispondere soprattutto ad un pubblico straniero, anzi chiamiamoli proprio come a volte sono stati chiamati dalla società stessa, a dei clienti stranieri. Sì. E da questo punto di vista il mercato indirettamente anche fa la sua parte, perché immagino anche l'esploit napoletano in Scozia, abbiamo assaporato prima qualcosina con alcuni tifosi direttamente da lì, ma in generale immagino che il marchio Napoli anche lì in Scozia con Gilmour e McTominay da questo punto di vista ha fatto un bel esploit. Il mercato può essere quindi un assist indiretto parallelamente a una strategia vincente del genere. Pasquale, forse noi a volte abbiamo una percezione incompleta di come ci vedono all'estero. Qui per il Como ci sono una miriade di professionisti che attraverso, risalgono come proprietà al Como, ma che si occupano di altri settori. E questo business, come lo sta facendo il proprietario del Como, lo stanno facendo anche tanti altri in Italia, investendo in più settori. La Fiorentina, la Roma, lo stesso Milan. Il prodotto italiano, inspiegabilmente a volte, se vediamo quello che sta accadendo con gli Ultras o altre cose che magari ci hanno visto protagoniste, è ancora molto appetibile. E addirittura, parlando con giornalisti magari inglesi che seguono la Premier, dicono: noi non ci spieghiamo come facciamo noi a vendere il nostro prodotto a 10 e voi invece in confronto a 5. Evidentemente qualcosa manca nel processo di costruzione del prodotto, magari nel processo comunicativo poi tra squadre della Lega e i vari equilibri, però non sottovalutiamo quello che invece è un prodotto che, ancora una volta a ragione De Laurentiis, dovrebbe essere venduto molto molto meglio. E chissà che De Laurentiis non possa guidare prossimamente una nuova rivoluzione da questo punto di vista, fare da apripista. Passo, ti lascio i tifosi, giusto due cose, poi scappo via, vi lascio. In primis sono arrivati i convocati di Luciano Spalletti per gli impegni della nazionale, tra l'altro ricordiamo l'Italia giocherà anche contro il Belgio, non ci sarà Lukaku ma ci sarà Ngonghe, e contro Israele. Le sorprese, le novità sono Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini, un po' annunciate da Spalletti. Non ci sarà Politano, Meret è infortunato, e quindi gli unici tre azzurri sono Raspadori, Di Lorenzo e Buongiorno. L'altra notizia è che avete sentito l'applauso mentre parlava Vincenzo all'interno dello stadio, premiato poco fa Antonio Conte, allenatore del mese di settembre. Doveroso immagino, considerando i risultati. Grazie mille a questi splendidi colleghi, poi in privato dirò veramente ciò che penso di loro. Da questo punto di vista parliamo di cose serie con questo Napoli. Allora, volevo dire, a prescindere dei 3 punti che oggi sono d'obbligo, perché non dobbiamo assolutamente lasciare il primo posto, se potevo dire una cosa, visto che la televisione è anche un mezzo di comunicazione. Rosa, mi raccomando, non buttare 11 mesi insieme, siamo stati bene, pensaci bene a quello che fai. Ti amo, un bacio e forza Napoli. Speriamo di poter contribuire da questo punto di vista. Anche dichiarazioni d'amore arrivano qui in diretta. Lei vuole fare una dichiarazione d'amore per qualcuno o per il Napoli? Faccio anche una dichiarazione d'amore per mia moglie che mi sopporta da 43 anni, Lucia, quindi penso che Rosa già l'ha lasciato. Vabbè, comunque purtroppo sì. L'altro amore, il primo amore è il Napoli, quindi c'è poco da fare. Stasera spero che il Napoli possa raggiungere un altro obiettivo importante, un altro tassello, e vincere anche contro il Como, distanziando gli altri anche per il momento, e poi dopo vediamo strada facendo.
Da questo punto di vista questa partita la preoccupa, considerando la qualità dell'avversario, sebbene comunque decisamente inferiore, almeno negli obiettivi, nell'organico rispetto al Napoli, però è una formazione comunque interessante. Può essere un problema considerando anche l'entusiasmo circostante, o è così convinto di questo Napoli, in particolare di Conte, che non vede troppe insidie? Io credo che lei ha fatto un'analisi perfetta, perché il Como, l'ha dimostrato contro l'Atalanta, è una squadra tosta, ben messa in campo. Fabregas ha fatto non solo un grande calciatore ma anche un bravo tecnico, lo sta dimostrando. Però credo che Conte abbia tutte le carte in regola per studiare le mosse degli avversari, e quindi credo che questa partita, anche un po' sudata come quella del Monza, la vinciamo lo stesso. Da questo punto di vista, prima il collega Manuel Guardasole citava i convocati di Luciano Spalletti per l'Italia. Ancora una volta manca Politano che da questo punto di vista non ha sempre avuto troppe corsie preferenziali con Luciano Spalletti. Invece per quanto riguarda Antonio Conte è parecchio favorito nel ballottaggio con David Neres. Crede che sia giusto così, o alla lunga teme che l'italiano possa perdere il posto con il brasiliano fisso in campo? Guardi, oggi è difficile parlare di Politano in alternativa a Neres. Anche qua Conte dovrà fare un super lavoro, perché innanzitutto Spalletti, che conosce bene Politano, dovrebbe già convocarlo a prescindere, anche come riserva, ma dovrebbe convocarlo perché se lo merita sul campo, quindi non è in discussione. Per quanto riguarda Neres, io francamente preferirei Neres al posto di Politano, nonostante ciò che ha fatto fino ad oggi. Perché un calciatore che gioca troppo poco e dimostra in quei pochi minuti che gioca di avere, come dire, gli occhi della tigre. Sì. Probabilmente Antonio Conte in questo momento lo ha individuato come 12esimo, il giocatore che spacca la partita, però probabilmente 5, 6, 10 minuti a partita sono pochi per un giocatore di questo livello. Quindi ci auguriamo che il minutaggio possa aumentare al di là poi di quel che sarà il ballottaggio con Politano. Io credo che, innanzitutto grazie per lo spazio che mi hai dedicato, ma credo che questo campionato, siccome è solo il campionato il nostro, ce lo giochiamo qua, Champion, UEFA eccetera eccetera, noi puntiamo ad un posto di Champions League per il campionato, quindi siccome avranno spazio tutti, bisogna solamente non spaccare lo spogliatoio e allo stesso tempo andare avanti uniti per gli obiettivi che ci siamo prefissati. Buon lavoro. Grazie mille. Vedevo dei giovani tifosi correre. Ciao. Prego. Ciao Prato. Forza Napoli. 3-1. Juve merda. Piano. Commentiamo il Napoli e prendiamo le distanze da certe offese. Vieni. Allora, diciamo che da questo punto di vista McTominay, da questo punto di vista la Juventus non ci è simpatica assolutamente, però pensiamo a noi, pensiamo al Napoli. Dove può arrivare questo Napoli? Io spero che questo Napoli arrivi almeno in Champions. Vabbè, si spera sempre nello scudetto, però mai dirlo subito, perché ad esempio quando abbiamo vinto all'inizio io non pensavo neanche nella Champions, poi dopo le prime giornate che sono state fantastiche ci ho ripensato, però adesso nemmeno punto sulla Champions. Allora facciamo un giochino. Quando Calcionapoli 24 scriveva le notizie, tratta Conte, il Napoli tratta Conte, tu cosa pensavi? Oddio, sarebbe meraviglioso? Oppure Calcionapoli sta scrivendo delle sciocchezze? Allora, la seconda forse? Sì, un po' più la seconda, perché Conte è era sempre... troppo. Cioè, non me l'aspettavo da Napoli un allenatore così bravo, però alla fine sono stato fiero della scelta di De Laurentiis. Non poteva fare di meglio. E abbiamo preso un top attualmente in Italia, penso. Lo scorso anno gli abbiamo tirato le orecchie in maniera anche abbastanza vigorosa. Quest'anno possiamo fargli un applauso al Presidente? Quest'anno il Presidente ha speso più di 200 milioni senza vendere Osimhen, ha fatto delle bellissime trattative, e però l'anno scorso con i cambiamenti di allenatori i giocatori non si trovavano. Saremmo rimasti con Rudy Garcia, saremmo arrivati in Europa League almeno. Beh, almeno come dire, lo scatafascio della passata stagione ha portato all'arrivo di Antonio Conte, quindi non tutti i mali vengono per nuocere, se proprio vogliamo interpretarla così. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli. Tu sei di nuovo qui perché vuoi aggiungere... ecco, Credendino, tu che sei innamorato di Vincenzo Credendino, eccolo qui finalmente. L'ho visto. È innamorato di te, ogni volta mi chiede di te. Quindi, ma perché lui anche di Ciro, ma lui è geloso, quindi adesso devi andare lì e devi
far capire che lui ha un ruolo prioritario nel tuo cuore rispetto. No, per voi, ma sono due professionisti come giornalisti, guarda. Posso fare un saluto a Ciro? Vai! Non ti scandalizzare, Ciro! Sobrio. No, lo facciate anche un altro emittente. Vai. Ciro, a parte la palla. Piano. Poi questo è tutto interpretabile, ma quella è un'altra storia. Vieni, andiamo, ormai incrociamo di tutto con altre emittenti o no? Giuseppe Ferrante che sta curando il canale di TikTok di Calcio Napoli 24, nel frattempo vedo anche un po' di sagome lì da questo punto di vista. Peppe, allora mentre noi ci sistemiamo, ecco qui, doppia diretta, questo Como ti preoccupa? Credi che possa essere un fastidio per questo Napoli e di che natura, fino a che punto? Ne parlavo con Manuel poco fa. Secondo me tra le gare che il Napoli dovrà affrontare, compreso il Monza che già ha giocato e poi arriva l'Empoli e poi Lecce, è la più ostica. Il Como gioca a calcio, non ha paura, si vede che Fabregas è un allenatore che ha voglia di mostrare il suo calcio. Sicuramente poi dovrà anche imparare a accontentarsi, perché per salvarsi bisognerà anche sapersi accontentare. Sì. Ad oggi però non ha paura, e Atalanta Como nell'esempio più lampante, perché fare 3 gol a Bergamo e vincere non è da tutti. Non sono del parere che il Napoli farà questo 3, 4, 5-0 che molti si sono sbilanciati con questi pronostici, cioè questi risultati. Secondo me il Napoli invece faticherà un po', però alla fine credo che la vittoria arriverà. Sulla squadra posso dirti che sono fiducioso, il Napoli non cambia la formazione, l'unico cambio, come diceva anche Manuel prima, è questo McTominay ormai straconfermato per Mazzocchi. Alla fine questo è il cambio che c'è stato, e credo che sia una gara importante soprattutto perché giochi per primo questa volta, ed è un segnale molto forte alle avversarie. Esatto, ma infatti io sono abbastanza convinto che da questo punto di vista Conte giustamente parlava di pressione verso Napoli sull'ambiente, perché è chiaro che comunque i media, anche noi stessi ne parliamo perché è inevitabile, però la sensazione è che la pressione stia iniziando a salire soprattutto al nord, soprattutto fronte Inter in particolare, perché comunque vedi un Napoli così incalzante, un Napoli con Conte in panchina, con una rosa così qualitativa, quindi da questo punto di vista non so questo Napoli dove possa arrivare a fine campionato, ma sono abbastanza convinto che innanzitutto tornerà in alto al vertice, ma poi dall'altra parte credo che stia mettendo parecchia pressione lì, soprattutto poi se dovesse stare avanti e dovesse poi allungare ogni volta, come in questa circostanza dove appunto il Napoli gioca per primo, quindi andrebbe a mettere altri più 3 eventualmente, e lì poi dopo per chi rincorre, per chi sta dietro, iniziano un pochino di preoccupazioni, un po' di situazioni, quindi da questo punto di vista speriamo che il Napoli possa vincere, poi vediamo anche gli altri risultati che verranno dal campo, però allo stato attuale è chiaro che siamo appena all'inizio. L'Inter sembra la vera grossa insidia e non è una novità, dal momento che è l'unica tra virgolette quasi obbligata a vincere questo scudetto. La Juventus la vedo ancora in fase di rodaggio, il Milan è ancora un po' un cantiere semiaperto, quindi il Napoli potrebbe prendere il largo almeno in termini di vantaggio se dovesse far bene queste prossime partite, questo mese di ottobre, e in generale avere una buona gestione considerando il solo campionato a disposizione. Vediamo, stiamo a vedremo su TikTok cosa ne pensano. Sono d'accordo con te, lasciami dire che Conte oltre ad essere un grande allenatore è anche un bravo comunicatore, perché in conferenza ha subito rimbalzato questa pressione alle avversarie, dicendo amma pedalà, amma faticà, tu sei ormai must napoletani che piacciono tanto, però parola a campo come sempre. È vero, però è bravo, è consapevole, prende la pressione, lui lo dice so che con la mia presenza, con la qualità di questa squadra siamo chiamati a portare determinati risultati, però dall'altra parte qualcun altro deve vincere. Mi chiamano dalla regia. Lascio a te il finale, ci sono altri tifosi che vogliono essere intervistati, poi non so che tempi hai. Grazie Pasquale. Grazie a Giuseppe Ferrante. Io prima di passare alla regia voglio fare una carrellata veloce prima del collegamento con lo studio. Allora, vedo entusiasmo. Moltissimo. Ecco qui, proprio parte in sesta lei. Lei è milanista, Io tipo Milan. Però ti vedo con i colori azzurri. Per mio padre. Capito? Come ha preso sta deviazione verso Milano? Purtroppo i fidanzati fanno cose che non devono fare. Però i padri stanno sempre là attenti e li portano sempre sulla buona strada. Quindi andiamo a prendere la pecorella smarrita. Sempre. Da questo punto di vista, questa partita che sensazioni le dà? Ascolta, io penso che comunque con Conte c'è tantissimo entusiasmo
Sì, questa partita la vinciamo tranquillamente, un 3-1. Però non sei scaramantico, se dici così... No, Conte gli dà così tanta fiducia, così tanta sicurezza. Tranquillissimo, veramente. Siamo super convinti che vinciamo anche questa partita. Il Milan lotterà col Napoli per lo scudetto, come la Sì, vedi? lotteranno, secondo me uno dei due arriverà uno primo posto e l'altro secondo. Addirittura? Sì. Ti vorrei quasi chiedere chi vorresti primo e chi vorresti secondo. Milan. Come dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare ancora un po' e segare le gambette a qualcun altro. Partite forse cambio ronda. Ok, sicuramente ci penserà papà con un bel bastone per colpire chi di dovere. Si scherza. Grazie mille per questo contributo. Qui vedo tante facce, vedo soprattutto tanti giovani tifosi con un tifoso esperto. Ecco qui, abbiamo una dedica. Mi sento bene quando sono in mezzo ai giovani, quindi mi sento giovane ancora di più. Ragazzi, io devo dire una cosa, io sono rimasto stupefatto da quel gol che ha fatto Chilo Figli e Consensao, madonna, quello è rimasto a quel giocatore fermo in mezzo al campo che se lo ricorderà per parecchio tempo, come parecchi giocatori italiani si ricorderanno che Maradona li faceva uscire pazzi, e quel povero Tacconi, poverino, adesso sta poco bene, lo salutiamo, forza Tacconi. Sarebbe bello tornare indietro e pigliare lo stesso gol che ti fece Maradona e vederti a te in piena forma. Dai Tacconi. Comunque ragazzi, stasera è una bellissima partita, dobbiamo avere sempre paura delle squadre piccole, perché l'anno scorso, vabbè, che è stato un anno sabbatico per Spalletti, ma noi abbiamo fatto un anno e merda, non fa niente. Comunque stasera dobbiamo stare attenti a questo Como perché ha dei giocatori che poi sono tutti stranieri. Ragazzi, qua ci stanno troppi stranieri che giocano nel calcio italiano. Quando diciamo la squadra italiana nella Champions è andata avanti o ha perso, ma qua la squadra italiana, sono tutti stranieri. Vabbè, lasciamo perdere, non facciamo polemiche, non ce ne importa. Noi facciamo in modo che questi che vengono a Napoli, ecco, fra Varaschelia, McDominay, guarda è bellino, ma perché piccolo, guarda, piccolo, l'hanno fatto piccolo. E Lukaku che è un gigante, io ti faccio la solita canzoncina che è andato bene l'altra volta, ragazzi mi raccomando, bongo cia, stasera c'è da fare consola, 3 gol c'è da fare perché noi in Coppa dei Campioni dobbiamo ritornare e pure 4 scudetti a ma pigliare. Forza Napoli sempre! Forza Napoli, grazie mille. E allora io chiamerei Ciro Novellino per la staffetta da questo punto di vista, perché siamo a ridosso, un quarto d'ora inizia la partita. Ciro, ci sei? Eccoci qua Pasquale, ben ritrovato anzi. Ciro, ti cedo il pallone poiché abbiamo ascoltato questa carrellata di commenti anche piuttosto fiduciosi, sentiamo alle mie spalle lo speaker Decibel Bellini, quindi ci siamo, allora ti passo la linea, va bene? Va bene Pasquale, ci rivediamo nel post partita, a dopo. A dopo nel post partita, grazie. Grazie a Pasquale Cacciola e a Vittorio Bernardo. C'è anche Manuel Guardasole, che abbiamo visto appunto allo stadio Diego Armando Maradona. Buonasera da Ciro Novellino, ci ritroviamo, consueto appuntamento con la live reaction di Calcio Napoli 24, canale 79 del digitale terrestre, ma ovviamente anche attraverso il nostro canale YouTube. Potete seguirci come al solito, mi raccomando, iscrivetevi al canale, like alle nostre dirette, lasciate i vostri commenti, attivate la campanellina per avere notizie sempre appunto in anteprima. Un buonasera va, e soprattutto a lui va buonasera a Emanuele Bernardo in cabina di regia. Non sono solo, perché adesso devo cambiare nome, non lo posso chiamare più soltanto mister, ma lo devo chiamare allenatore della Frattese, Gennaro Scarlato. Ciao buonasera. Gennaro. Ciao Gennaro, ben ritrovato, ben trovati. Gennaro, allora, pronti via, abbiamo portato un po' di fortuna, no? Ho trovato subito panchina, te l'ho chiesto la scorsa partita, domenica scorsa, Gennaro, quando torni in panchina, detto fatto. Mi dovrai fare da procuratore allora. No, diciamo che avevi detto che avessi portato la maglietta, ma va bene, questa passa per sotto. Sai, a parte che mi sono dimenticato di cercarla, però ho promesso che cercherò
di vedere se ne ho una in più. Ci sto. Allora, caro Gennaro, Napoli affronta il Como allo stadio Diego Armando Maradona. Cesc Fabregas ha detto, da Antonio Conte c'è soltanto da imparare, affrontiamo un Napoli in testa alla classifica, è sicuramente una gara complicata. Ma giustamente si sta parlando di un allenatore tra i più bravi in Europa, anche tra i più titolati, quindi è normale che Fabregas l'ha avuto anche come avversario quando giocava ancora, quindi è normale che dica così, certe volte anche un po' così, concedimi il termine, un po' parafulmine, dai, sì. Queste dichiarazioni. È normale che nel cuor suo vorrebbe fare una bella figura a Napoli, contro una squadra, secondo me, che in questo momento ha tutta la consapevolezza dei propri mezzi, ha fiducia, sta esprimendo anche un calcio discreto, quindi bisogna fare sempre attenzione però a questo Como, ma secondo me i presupposti sono buoni. E allora, come sempre, linee aperte, grazie ad Emanuele Bernardo, 081 353 4588, andiamo subito al telefono. Pronto? Pronto, ciao Ciro, ciao Gennaro, ti ricordo con la maglia del Napoli. Buonasera. Ciao, come ti chiami? Da dove ci chiami? Allora, mi chiamo Alessandro, chiamo dalla provincia di Como, da Mariano Comenze, ovviamente sono napoletano. Quindi la partita di oggi per me è fondamentale, Ciro. Sì. Fondamentale perché secondo te? Perché diciamo che qui dopo le ultime partite ci credono, perché la squadra è in forma, il Como, ma io penso che il Napoli oggi in casa, insomma, non ci sarà trippa per gatti, come si suol dire, perché Conte in casa difficilmente sbaglia queste partite, quindi io mi auguro, insomma, che Lukaku torni a segnare e che McTominay ci aiuti, insomma, a vincere questa partita fondamentale per noi. Quindi spero che lunedì ritorno al lavoro con il sorriso, mentre loro, insomma, sorrideranno meno, dai, diciamo così. Speriamo bene, beato te che fai la settimana corta. Ciao, grazie. Voi iniziate ora. Ciao Ciro, grazie, ciao Gennaro, Napoli. Ciao, grazie. Giustamente fa la settimana corta, torna lunedì al lavoro, oggi è venerdì. E noi invece, caro Gennaro, noi diciamo che non abbiamo, forse il lunedì un pochettino libero, dipende. No, anche. non è vero, non abbiamo giorni liberi. Io non lo so quando è il mio giorno libero, cioè quando mi viene dato il giorno libero, è normale, una volta a settimana. Se alleno effettivamente non hai il giorno libero, diventa difficile. Sai chi sai chi non è mai libero? Ah, non lo so. Ci sono i club che non sono ecco. mai liberi e noi ovviamente come al solito ne abbiamo due in collegamento. Cominciamo da qua vicino. Proprio qua vicino, dietro l'angolo. Proprio dietro l'angolo qui. Andiamo dal Club Napoli Casalnuovo, dagli amici appunto di Casalnuovo. Eccoli qua. Oh, ma guarda chi c'è! Guarda chi c'è! La sorpresa. Ma mi hai portato l'artista, mi hai portato. L'uomo del momento. Sì, grande. Un saluto, ovviamente salutiamo colui, caro Gennaro, Fabrizio Torti, ovviamente, è colui che ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, che pochi giorni fa è stata inaugurata proprio qui a Casalnuovo, e noi abbiamo avuto però ovviamente il piacere. Chiamato. No, scherzo, lo so che erano quelli lì che avevano giocato. No, quello è stato il sindaco però che ha fatto gli inviti. E allora dobbiamo dare le orecchie al sindaco, però davvero noi abbiamo avuto ovviamente l'opportunità di poterlo intervistare. Mi fa piacere nuovamente rivederlo, ti vedo sempre in forma, però ti vedo, a te. Diciamo, adesso non sono bagnato. Abbiamo preso tanta di quell'acqua io e lui dopo l'inaugurazione della statua, e davvero è stata a dir poco tanta. Allora, cari amici miei, tutti e due, vi chiedo, oggi si gioca al Maradona con il Como, gara complicata, secondo voi quanto finisce? Datemi la vostra, ditemi il pronostico. Allora, scaramanzia a parte, e qua ce n'è tanta. Diciamo, il Napoli deve fare la sua partita, la partita con quella cazzimma, con la partita che prepara Conte, e possiamo far restare a casa il risultato perché giochiamo in casa. Quindi
siamo favoriti, lo dicono anche i bookmakers, e dobbiamo continuare così perché abbiamo un sogno nel cuore. E qual è questo sogno nel cuore? Non lo so. Non lo so. Ah, ecco, l'ha indicato però, l'ha indicato. No, ho problemi al pollice. Non Hai problemi al pollice, problemi al pollice. Ma dimmi un po' invece, scelte di formazioni, alla fine si è deciso di confermare sostanzialmente quelli che sono scesi in campo nell'ultimo turno, quindi gioca McTominay. Ecco, tu indossi anche la maglia nuova, tra l'altro magari è proprio di Scott. Ah no, vabbè, allora ti faccio vedere una cosa. Guarda qua, io l'ho preparata, l'avevo preparata. Ma dai. Allora, te la faccio vedere, eccola qua. Guarda dietro. Solo che io ho la sorpresa, vedi, tu non ce l'hai ancora quella lì. Vabbè. Avrai altri canali, altri fonti. Come? Avrai le tue fonti. Ah, ecco, avrò le mie fonti. Visto che Gennaro Scarlato non mi ha portato ancora la sua, mi devo accontentare della maglia di Neres al momento. Quindi la faremo vedere ovviamente in occasione dei gol del Napoli di oggi. Ma la mia ha più valore. Ovvio che sì, scusami. ovvio che sì, ovvio che sì. Allora, ci tenevamo a salutare Gennaro perché insomma noi siamo il Club Napoli Casalnuovo, lui dovrebbe insomma essere nostro compaesano, quantomeno abitato a Casalnuovo, quindi ne approfittiamo per invitarlo qui a quando vuole, per Tavernanova, noi sarebbe un piacere. vicino qua, sì. Ho vissuto a Tavernanova, che è provincia di Casalnuovo, per un po' di anni. Mio fratello ancora vive qua. Ah, quindi sei di Noi siamo informati, Sì, quando vuoi, questa è casa tua, Con Gennaro. piacere, appena abbiamo un attimo, volentieri. Assolutamente. Allora, dicevo, Fabrizio, ma tu non mi dici niente, manco il pronostico mi vuoi dare? Fabio, mi devi chiamare. Fabio, scusami, no Fabrizio, hai ragione. Fabio Totti, sì, dai. No, io Te ne sei andato, cioè, se n'è andato col microfono però. Non ti sei... No, siamo qua, nel siamo Parco qua. Sereno. Sta insieme a Pasquale e Ettore Corvino. Ah, come no? Sì, eravamo piccoli però. Abbastanza piccoli. Io pieni i capelli, tu invece ce l'hai ancora. Però non capivamo niente quando giocava lui, perché non ci faceva vedere il pallone, però... Fabio, senti questo pronostico. Questa statua di Maradona spero che ci porti tanta fortuna, anche perché è stata fortunata, perché quando l'abbiamo scoperta era come se guardasse il cielo e cominciò a piovere. Sì. Quindi mi hanno detto i ragazzi, era come se fosse un pianto di commozione di Diego, e la statua è stata bagnata così ed è quindi fortunata. Quindi probabilmente, vabbè, puntini, ci porterà tanta fortuna. Oh Fabio, noi ovviamente lo speriamo e speriamo che appunto possa accadere, però, caro Fabio, abbiamo preso tanta di quell'acqua addosso quando è stata scoperta la statua. Cioè, ma ne abbiamo presa talmente tanta che noi non abbiamo mollato e siamo andati in diretta con te fino all'ultimo istante con le gocce di pioggia che ci scorrevano per la faccia. Cioè, tu pensa che a un certo punto mi ha preso anche in giro, Fabio. Ciro, ti posso dire una cosa, poi sì, magari vai. ti tolgo altro tempo. Allora, io avevo, dato che ho fatto questa statua con il cuore per i tifosi napoletani, io avevo premura quando si scopriva che poteva piacere o non piacere, perché abbiamo sempre negli artisti quell'interrogativo enorme sempre in mente. Quando è stata scoperta, ho visto a Giordano, Bagni, Taglia la tela e Buscotti che si commossero mettendo la mano sul petto di Maradona. In quell'istante ho detto: la statua è riuscita. E mi sono talmente tanto emozionato. Poi ho fatto l'intervista con onore insieme a te, mi sono sentito un vero artista su questa cosa e mi fa piacere che è piaciuto a tutti quanti, infatti se ne sta ancora parlando, per me è un onore e sono veramente commosso di questa cosa che mi stanno tutti quanti ringraziando. È stata fatta col cuore. Bravo Fabio, davvero molto bella. Noi ci siamo veramente emozionati nel vedere. Anche tu dici è uguale. Tra l'altro abbiamo poi svelato anche l'arcano mistero del piede, ci hai spiegato appunto, ci hai detto sì. perché quel bambino, devi sapere Fabio, che quel bambino che ti ha fatto la domanda ha sentito me, perché io te lo volevo chiedere, lo dissi
prima di togliere il velo, dissi in diretta questa cosa, che volevo chiedertela, e quindi lui ha anticipato la domanda. Fabio, però senti, io voglio il pronostico, non me l'hai detto ancora. Allora, io sono sportivo, prima di tutto sono sportivo, mai sottovalutare l'avversario. Sì. E psicologicamente il Napoli è molto brutto, quindi sa tutte queste cose, a scuola anche su questo. Io prendo un 3-0, lo diciamo facile. Vabbè, e allora niente da Gennaro, niente scaramantico. È vero che nel calcio esiste la scaramanzia, tu non ne hai proprio scaramanzia. No, tutti noi abbiamo il nostro rito, no? Magari, che ne so, allacciamo prima una scarpa al posto dell'altra, oppure mettiamo a posto, tocchiamo tutti gli amuleti che abbiamo nei borselli, nella macchina, ci sono, e ce ne sono anche tanti. Andrea, ma dove sta il lanciatore di codi? No, non ci sta oggi, Peppe è assente per no, io volevo il lanciatore di codi. Mi raccomando, ovviamente restate lì, torno tra pochissimo, perché ovviamente oltre al Club Napoli Casalnuovo ringrazio Fabio Torti, che ritroveremo più tardi, Fabregas e Conte. Grazie a te, ci ritroviamo tra pochissimo. C'è in collegamento con noi anche un altro club, quindi ringrazio Emanuele e Bernardo come al solito, perché oltre al Club Napoli Casalnuovo, questa sera con noi il Club Napoli Bat Trani. Andiamo quindi in quel di Trani, andiamo dagli amici di Trani. Eccoli qua, ciao, buonasera e ben ritrovati. Buonasera Ciro, buonasera Gennaro, è un piacere anche colloquiare così a distanza. Buonasera a tutti gli amici del Napoli, buonasera a tutti i napoletani in collegamento. E allora, visto che tu sei contento di vedere Gennaro Scarlato, anche se da lontano, ti lascio subito fargli una domanda. Chiederei a Gennaro il gol come vede... lascia stare che là stavo tremando, sto ancora tremando. Ogni tanto appare su YouTube, me lo guardo, e quando lo guardo mi emoziono sempre. Guarda, è un ricordo indelebile quello là, perché è tutto, se partiamo da là e dove siamo arrivati, è tutto un crescendo che a noi napoletani trapiantati qua in Puglia fa sempre piacere, perché comunque portiamo in alto i colori della squadra, della città. Siamo presenti allo stadio anche oggi con 15 unità del nostro club, quindi facciamo sempre la spola tra Trani e il fuorirotta, una continuazione. Io chiedevo a Gennaro appunto come vedeva Neres e Kvaratskhelia, cioè con l'utilizzo di Neres era opportuno utilizzare Mazzocchi per la fase difensiva oppure no? Sicuramente in questo sistema di gioco che sta attuando Conte, diciamo che si è abbassato Di Lorenzo sulla linea dei 4, facendo così va bene anche Di Lorenzo alle spalle di Neres. Mazzocchi ha caratteristiche anche lui difensive, forse rispetto a Di Lorenzo ancora di più, però vanno bene tutte e due, dipende a seconda di come ti metti in campo, che sistema di gioco fai, anche dalla giornata positiva dei calciatori, quindi dipende da tante cose una scelta di un giocatore. Per te Neres diciamo che è più importante che entri per spaccare la partita nel secondo tempo, o lo vedi bene anche dall'inizio? Ma io sono curioso di vederlo diverse volte dall'inizio, perché ancora non so cosa ti può dare tutta la partita. Quando entra, solo in Coppa Italia. Quando entra ti spacca la partita, fa delle cose impressionanti. In Coppa Italia ha fatto diversi numeri importanti, ovviamente è un ragazzo che poi deve prendere continuità, ancora più fiducia, perché tecnicamente ci sta, forse nella fase di non possesso può difettare un po', perché sai, essendo brasiliano sono meno propensi alla fase difensiva, però una volta che Conte gli insegnerà questo tipo di situazione troveremo un giocatore ancora più completo.
Sta per cominciare il match, ovviamente resta lì, ci risentiamo tra pochissimo. Io saluto anche Valentina Caramignoli, buonasera a tutti, e JM, la sua sigla. Un saluto a te, comincia il match, Iamo Waiu, Magna Mancini. È cominciata Gennaro con Amir Rachmani. Conte ha deciso di non cambiare. Giustamente, perché è un Napoli affidabile, no? In queste partite, sono 2 o 3 partite che più o meno è la stessa formazione. E quindi giustamente poi una squadra che gioca. Attenzione subito Scott McTominay! Scott McTominay! Napoli in vantaggio! Ha segnato subito lo scozzese! Dopo 28 secondi ha segnato Scott e il Napoli è passato in vantaggio. 1-0 Napoli! Scott McTominay. Fabregas, voglia gridare adesso Fabregas. 28 secondi, Lukaku per Scott e 1-0 Napoli. È bellissimo, soprattutto dopo pochi secondi passare in vantaggio. Su un'azione anche bella, perché guarda qui, verticale, appoggio, finta di Politano, Lukaku dentro, finta, controllo orientato via, ciao, a smarcarsi, e quindi vabbè, ma questo è un giocatore straordinario, io mi auguro che sia sempre così, perché se tu hai un calciatore del genere che ti fa queste prestazioni e ti fa un campionato intero così, vuol dire che tu hai fatto un colpo di mercato incredibile, straordinario. E allora con Emanuele andiamo subito a Casalnuovo, andiamo a parlare dai nostri amici, perché pronti via, 28 secondi, Scott McTominay 1-0 Napoli, l'ha segnata lo scozzese. Andiamo da Andrea, 1-0, subito Scott. Ciro, questo Napoli è più forte della scaramanzia. Ecco. Tutto così. Ecco qua, a posto. Quindi sempre quel fatto del dito che non riesco a piegare bene, per me. Ah, ecco. Gennaro, a fine partita te lo dico ad alta voce. Non ho capito. Ho detto a fine partita, te lo dico ad alta voce. Vabbè, allora aspettiamo la fine della partita. Senti, ma come avete esultato? Perché non vi ho sentito da qui. Mi fate sentire l'urlo al gol del Napoli? Allora, in realtà non abbiamo esultato, perché tu giungi con qualche secondo di anticipo, quindi ci siamo rovinati il gol. Allora facciamo così. Io vi dico il nome e voi esultate. Non ti sentono gli altri, Ciro. E allora fallo tu direttamente. Ma ragazzi, un'esultanza con il numero 8 è segnato Bravo. Grande. Andiamo anche, grazie sempre ad Emanuele, a Trani, al Club Napoli Bat Trani. Andiamo a vedere anche loro come hanno preso il gol. Pronti via, manco il tempo di organizzarci, subito Scott. Sì, neanche il tempo di parcheggiare per i soci che già aveva segnato. Allora stanno in ritardo, però. Stanno in ritardo. Vabbè. Comunque, ragazzi, da sottolineare il lavoro che fa Lukaku. Lukaku magari fa anche meno gol, ma il lavoro che fa per gli altri è qualcosa di eccezionale. È importante sbloccarla subito, ovviamente. E adesso ovviamente la partita si mette su un piano diverso, no? Certo, l'importante è aver già sbloccato il punteggio, così il Como si sbilancerà, credo che si sbilancerà per attaccare, e quindi si scopre. Ci prova Strefezza, fallo al lato. Con i laterali dobbiamo spingere sulle fasce, magari dando la palla al centro a Lukaku, così non facciamo parlare quella gente che critica Lukaku, perché forse magari si mette qualche gol di troppo, ma io ripeto, il lavoro che fa Lukaku vale più di lui. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera. Forza Napoli, secondo me vince sempre 5-0. Quanto vince? Guarda qua, 5-0, perché già il primo gol l'ho fatto e secondo me vince 5-0. 5-0, e gli altri 4 chi li fa? Allora, secondo me fa doppietta Lukaku e fa pure un gol che ha la Schelia. Doppietta Lukaku, Kvaratskhelia? E poi non lo so. Però sicuramente vincerà 5-0. Come ti chiami? Però non ce l'hai detto. Ah, mi chiamo Giorgio, sono siciliana ma tifo Napoli. Giorgia, ok. Va bene, grazie. Secondo me vince 5-0. 5-0, perfetto. Ciao, grazie.
Arrivederci. Ciao, ciao. Strefezza ci ha provato un'altra volta a Castellammare, gli hanno fatto il coro a Strefezza. Quando giocava la Juve Stabia cantavano toda gioia, toda strefezza. Carino come... Vabbè, è un giocatore importante, veloce. L'anno scorso è sceso in Serie B col Como perché poi penso che abbia creduto nel progetto. In questa occasione è stato anche abbastanza pericoloso su un errore di Olivera 2 volte, poi, in uscita, che ha trattenuto un po' il pallone. Diciamo che sono errori che tu non devi fare perché poi dai fiducia all'avversario e poi metti caso quella palla andava dentro, dovevi ripartire da capo. Gennaro, dopo 28 secondi il Napoli sblocca il risultato. È questo un bene, ovviamente, però a livello mentale cosa comporta sbloccare il risultato dopo 28 secondi? Diciamo che ti può portare a due situazioni, una di carica, un'altra dice vabbè mo aspettiamo un attimo e magari abbassi un po' la tensione, no? E quindi sei soggetto all'errore. Io penso che il Napoli non faccia questo tipo di ragionamento perché piano piano sta acquisendo una mentalità che al di là del risultato diventa una squadra prestativa, uno che fa la prestazione. E allora Valentina Calamignoli dice Ciro, ma quindi sempre JM? Dice sempre JM. Valentina Calamignoli si diverte con JM. Poi te Sarebbe? te lo dico dopo che cose vostre. Te lo dico dopo che cos'è JM. Lina Vernaccia ha paura di Nico Paz, giocatore del Real Madrid, giocatore che piaceva anche al Napoli, che tra l'altro ha segnato contro il Napoli in Champions, lanciato da Carlo Ancelotti in quella serata di Champions League. Sì, diciamo che ci sono tanti calciatori che potrebbero impensierire il Napoli, vedi anche Cutrone che la partita scorsa ha fatto una doppietta, quindi sono giocatori che ti possono mettere in difficoltà, è normale che tu devi stare sempre con la massima attenzione, come dicevo prima. Vedo che c'ha problemi Kvara, sperando che non sia niente di che, zoppica un po', zoppica qualche un bel bastone, qualcosa, speriamo niente di che. Guarda come la squadra è corta, guarda Lukaku fin dove è arrivato. È normale che il tifoso non vede che tipo di lavoro fa, no? E magari giudica giustamente anche per certi versi l'attaccante per i gol che fa, invece guarda che lavoro, magari ad avercene come Lukaku come calciatore. Osimhen era totalmente diverso, totalmente differente, vabbè, andava più sul campo aperto, era forte proprio in quello. Attenzione, la conclusione alta sopra la traversa non è stata deviata per fortuna, palla che termina sul fondo. Como che ha preso gol ma che al tempo stesso però sta reagendo, sta provando a reagire. Fabregas l'ha detto, è complicato. Beh, oddio, è normale che loro in preventivo hanno messo la sconfitta perché i valori tecnici sono totalmente differenti, però vedi, non gli devi concedere campo, non gli devi far prendere fiducia, se poi devi così ammazzare la partita cercando di fare anche il secondo gol, quindi è normale che poi dopo loro si demoralizzano un po'. Nel frattempo intanto arrivano anche altri messaggi, io vado a leggerne qualcuno. Allora, positivo, dice Gianmichele, aver sbloccato subito, il Como cercherà la rivalsa e il Napoli raddoppierà. Ecco, è un'altra chiave di lettura, no Gennaro? Perché il Como adesso deve alzare il baricentro, magari aveva deciso di attendere, chissà, di giocarla ma di non portare alto il baricentro. Qui intanto bella giocata di Farera verticale per Cutrone, attenzione, arriva poi Stanislav Lobotka e serve Caprile. Però il Napoli può avere dalla sua proprio il fatto che il Como adesso si spingerà nella metà campo del Napoli. Quanto è importante avere al top Politano e Kvaratskhelia sulle due fasce per poter sfruttare proprio magari le avanzate dello stesso Como? Diciamo che è importante avere al top tutti i calciatori, ma anche Lukaku, perché quelle situazioni ti fa anche respirare, no? Dandogli la palla, se la trattiene un po' e ti fa salire. Io non penso che il Como abbia preparato la partita nell'attesa, nel senso che voleva aspettare, perché non è nella mentalità dell'allenatore, diciamo che vuole prediligere il gioco. Forse contro il Napoli ha detto siamo un attimo un pochettino più attenti
e poi magari quando abbiamo palla cerchiamo di palleggiare veloce per metterli in difficoltà. E gli è andata male perché dopo 28 purtroppo secondi. sì. Anzi, purtroppo per loro, fortuna, per fortuna per nostra. fortuna per il Napoli. Palla in avanti di Dossena, il tocco ancora per il numero 20 che adesso non ricordo, vado a prendere ovviamente la formazione del Como. Ecco, Gennaro, il Napoli ha l'opportunità di giocare, e Sergi Roberto ovviamente il 20 del Como, ha l'opportunità quest'oggi di confermarsi in testa alla classifica. Battere il Como consentirebbe di stare per 2 settimane, intanto si scalda la Spadori, quindi probabilmente il problema di Kvala è probabile che abbia qualche problemino. 2 settimane in testa alla classifica e si giocherà contro l'Empoli nella prossima gara dopo la sosta. Sarebbe davvero tanta roba per il Napoli. Ma assolutamente sì, il Napoli anche dopo il Como e la sosta poi c'ha altre 2 partite che sulla carta potrebbe far sue. È normale che però sempre con le dovute attenzioni, accorgimenti, quindi guai a distrarsi, e poi dai continuità di risultato ma anche di prestazione, aumenta l'autostima, aumenta la fiducia, la vittoria ti fa star bene, quindi poi soprattutto in virtù di una sosta, se tu fai una vittoria diciamo che stai bene per 2 settimane, alla ripresa stai ancora più carico. Qualcuno nel prepartita ha paragonato Alessandro Buongiorno a Gentile. Ma oddio, le caratteristiche un pochettino diverse, diciamo che Gentile era un po' più rude, un po' più mastino, poi all'epoca si giocava con il terzino destra che diventava un marcatore, c'era lo stopper e c'era il libero, quindi per certi versi poteva essere un pochettino più facile perché tu ti attaccavi a un uomo e lo seguivi un po' dappertutto. Buongiorno è un giocatore importante, secondo me tecnicamente molto più valido del paragone che hanno fatto. A livello difensivo, tu a chi lo paragoni? Ma guarda, io difficilmente faccio un paragone con altri calciatori, è un giocatore importante, in passato ce n'erano di difensori, stesso Cannavaro, stesso Materazzi, Nesta, diciamo che non ha le caratteristiche di Nesta, si avvicina un pochettino più a Cannavaro, forse tecnicamente più valido. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, buonasera. Ciao, ben ritrovato. Hai capito che sono Antimo da Sant'Antimo. Sì, grande Antimo. Come state? Mi sei mancato, Antimo. Antimo non becca mai la linea. Mi è mancato, Antimo. Tutto bene, ragazzi? Tutto bene, tu? Dimmi una cosa, Ciro. Sì. Il portiere del Como, come è stato accolto da tifosi del Napoli? Ma non sta giocando Reina, sta giocando Audero. Ho capito. Però è stato accolto bene. No, l'importante è che sia così. Comunque, Lago Patria 1 e Lago di Como 0. Lago Patria 1, Lago di Como 0, ha detto. Beh, vedi, Lago Patria sta vicino a Castel Volturno, dove dici tu, dove si allena il Napoli. Antimo, ma quando ci sentiamo di nuovo? Fra 3 minuti. Alla fine del primo tempo, va bene? A fine primo tempo, così tardi, e se segna il Napoli non chiami di nuovo? Come no, secondo me schiai. No, ti aspettiamo, che se non chiami abbiamo un po' paura, ci pigliamo gol. Non ti preoccupare, tempo passerà il mio cuore. Grande Antimo. Ciao, a dopo. Ok, ciao. Frank Zamboanghissà, il tacco per Romelu Lukaku, poi arriva Lobotka dentro a cercare Politano, ritorna sul pallone il numero 21, Politano non convocato nemmeno stavolta da Spalletti. Beh, è da tempo ha segnato pure davanti a lui. Non lo convoca, è da tempo, diciamo che gli preferisce altri calciatori. È strano perché poi nel Napoli praticamente giocava sempre titolare, no, con Spalletti, invece nella nazionale secondo me più per l'europeo lo poteva convocare. Di queste 9 convocazioni ci sta che tu cominci a fare un progetto ancora più giovane, e quindi però ognuno fa le proprie scelte in base a quello che sono i suoi criteri di valutazione.
Intanto calcio di punizione per il Como, il pallone gestito adesso dalla difesa, è stato Moreno a battere il calcio di punizione, cambio gioco dall'altro lato, fa salire Van der Bremt, poi Cutrone non riesce ad arrivare sulla sfera, quindi Caprile scarica su Giovanni Di Lorenzo. Napoli che adesso controlla un attimino. Sì, un momento di stasi della partita, sì, c'è Di Lorenzo che gestisce il pallone, lo scambia con Alessandro Buongiorno, ha abbassato un po' il ritmo il Napoli in questo momento, stanno provando, anche se siamo all'inizio, sta provando soltanto a rifiatare un po', il Como che è tutto lì, si difende, c'è Nico Paz che ha provato a recuperare il pallone, poi Scott McTominay che lotta in mezzo a 5 calciatori del Como, cerca il pallone profondo verso Romelu Lukaku che non può arrivare però su questo pallone. Audero gioca lui e non Pepe Reina. Ma mi sembra che non è la prima partita che gioca dall'inizio Audero. Ci sono due portieri nel Como che sono importanti, bravi, di esperienza. Reina è un pochettino più grande rispetto a Audero, però ovviamente Fabregas li vede tutti i giorni, quindi riesce a valutare chi secondo lui gli può dare garanzie. Il pallone tra i piedi di Fadera, c'è la bandierina alta, forse posizione di Lukaku irregolare di Romelu Lukaku. Sì, sul pallone, anche se onestamente fosse Moreno. Sì, il braccio è oltre, però questa è una regola che secondo me deve cambiare, perché certe volte è proprio, che ne so, un dito che va oltre la linea della difesa, quindi secondo me si devono vedere i piedi. Se tu con le mani non puoi giocare, se tocchi il pallone col braccio è punizione. Fallo, se il braccio sta avanti non succede niente. Perché poi è fuori gioco? La valutano come una posizione di vantaggio, no? E quindi nel movimento forse tu in quel movimento sei... però è assurdo. Diciamo che c'era una regola che volevano fare, che se anche il corpo era di là ma un piede era sulla linea dell'altro piede dell'avversario, la palla era buona. Però poi non hanno messo in questo vigore. Forse se tu sei con i piedi, perché altrimenti uno si ferma e invece tu devi sarei proseguire. Più per la posizione delle parti nelle quali puoi toccare il pallone, cioè se sei davanti con la testa, anche se hai i piedi è fuori gioco, è fuori gioco oggi, perché tu puoi anticipare, hai un vantaggio sulla posizione. La mano no, la mano il braccio no, cioè forse è la corsa, capito? Non lo so. Sono sempre certo strani. Che si va proprio nel centimetro. A proposito di cose strane, da una cosa passiamo ad un'altra. Il Napoli intanto sta portando sul pallone proprio con Oliveira e Scott McTominay, ma questa nuova formula della Champions League, ma ti sta piacendo? Perché qua, cioè in pratica ci sono le prime 8 che si troveranno a passare direttamente il turno ed andare agli ottavi. Ci sono le altre 16 che invece faranno gli spareggi, altre 8 che invece verranno del tutto eliminate. Ma io non ho capito, cioè, anzi altre 16, perché se non vado là sono 16, 8, 24, no, ho detto bene 8. Cioè alla fine ti piace questa nuova formula? Tra l'altro ho l'impressione che non tutte le squadre abbiano capito che la differenza la fa proprio la classifica, perché ci sono squadre che stanno vincendo partite con punteggi tennistici, altre invece che, vedi Real Madrid per esempio, o il Paris Saint-Germain, forse sta cosa non l'hanno proprio capita. Ma guarda, allora, intanto alzano il livello di competitività delle gare, no? Perché però se tu fai... Se vinci 7-1... Sì, però per esempio certe volte capita che tu hai 2 squadre forti nel girone, oppure 3 forti nel girone, se tu sbagli la prima di quel girone praticamente sei quasi fuori. Invece così tu hai la possibilità di recuperare. Diciamo che è un mini campionato nel campionato, quindi c'hai tante partite a disposizione, puoi fare una classifica e quindi puoi fare anche dei calcoli, così. Magari puoi giocare per il pareggio in alcune partite, quindi diventa un pochettino più tattico anche sotto l'aspetto mentale. Però se hanno fatto questa prova vuol dire che ci hanno ragionato su, vedremo quest'anno come andrà, magari
alla fine saranno anche interrogati, tra virgolette, gli addetti a questa competizione e magari valuteranno. Allora, Liborio Giordano dice: riuscite a spiegarmi il gol di McTominay? Il pallone in pratica è arrivato tra i piedi di Giovanni Di Lorenzo, il servizio per Romelu Lukaku, palla nell'area di rigore, controllo di Scott McTominay a seguire, orientato, si dice così? Sì, orientato. Controllo orientato, dicono i grandi, qui ci abbiamo Mister No, Scalabro. c'è la scuola Coverciano che lo dice. Quindi noi ovviamente ci adeguiamo, controllo orientato e poi palla con il destro in bucarangolo per il gol dell'1-0 e ora se ne va Matteo Politano. Matteo Politano punta all'area di rigore, ancora Politano ci entra con il destro sul pallone in mezzo per Romelu Lukaku, anticipato qui da Dossena, credo. Sì, credo sia stato Dossena ad anticipare Romelu Lukaku e ci ha provato qui Politano, col piede non suo, poi tra l'altro ha messo in mezzo anche un buon pallone. Sì, diciamo che si è creato un po' l'occasione che capitava negli anni scorsi con Osimhen, no? Dove partiva in velocità e non riusciva ad accompagnare l'azione. In questo caso Lukaku c'era, però poi la palla è stata deviata leggermente dietro e nessuno è riuscito ad andare a rimorchio per impattare la palla. Un peccato, perché se avessero seguito magari si poteva fare gol. Quando il Napoli difende in questo momento sembra un 5-3-2. Sì, perché guarda Politano dove si abbassa scende insieme ad Olivera, con McTominay che invece è nella linea dei tre centrocampisti e Kvaratskhelia vicino a Lukaku. Beh, qui c'è un lavoro straordinario. Attenzione a Strefezza, il pallone in mezzo, poi la conclusione e poi è proprio Politano. Politano fa una fase di non possesso che è invidiabile. Ancora perché la fa in maniera proprio esemplare. Meno Kvara, ma sono le caratteristiche. Diciamo che quello che hai detto tu è giusto. E il lavoro principale la fanno i centrocampisti, perché come se ruotassero nella fase di non possesso. Di solito si ruota quando c'hai la palla, perché magari uno è marcato, fa spazio e viene l'altro. Nella fase di non possesso non sempre si trovano Anghissà e Lobotka davanti alla difesa, ma qualche volta si va McTominay, Anghissà, Lobotka, McTominay, quindi c'è un variare di posizioni che è molto molto positivo, secondo me. Romelu Lukaku, secondo te a che percentuale è? Ma lui fisicamente è piazzato, quindi è normale che ancora non abbia tutti i 90 minuti in un certo modo, però sta facendo un buon lavoro. Non lo vediamo scattare in velocità perché viene quasi sempre incontro, quindi non crea lo spazio alle spalle, però secondo me sta un 60-70% della sua condizione. Dossena gliel'ha dato a Lukaku la manata, a Kvaratskhelia la manata. L'ha preso in pieno volto. Sì. Intanto c'è il Como davanti con Sergi Roberto, il pallone è gestito dai piedi di Fadena, ancora apertura verso Strefezza. Comunque è anche una squadra tecnica, perché nel palleggio c'ha qualità. Ha bei trottolini in mezzo al campo. Sì, non hanno una statura bella alta. Vedi, Nico Paz va dietro la punta, che può creare delle difficoltà. Giocando con un centrocampo a tu ti manca il vertice basso. Guarda la posizione adesso come. Ma d'altronde Cesc Fabregas è amante del bel gioco. Assolutamente. No? Quindi è un allenatore che intanto la conclusione, attenzione a giro. Palla che termina sul fondo, terminata sul fondo la conclusione di chi era? Nico Paz. Nico Paz. Bel giocatore. Ce l'ha quei numeri Nico Paz. Bel giocatore. Ce l'ha quei numeri. La distanza era proibitiva, però può creare delle difficoltà. Nel frattempo Giovanni Di Lorenzo prova a salire, guadagna però rimessa con le mani. Questa nuova regola di togliere le racchettapalle da bordo campo. Non lo sapevo. Quindi c'è un pallone. I palloni ci sono 6 palloni per fascia laterale, posti sui cinesini della Lega Serie A. Non ci sono più racchettapalle.
Beh, no, non la sapevo questa cosa. Sì, vedi, certo, sulla linea si vedono si tende a velocizzare le ho capito, azioni. Però tolgono pure la racchettapalle. Attenzione a Romelu Lukaku in area di rigore. Poi Kvara provava a servire Di Lorenzo. Non c'è più quel gusto di andare 2 ore prima la partita. infatti. Io lo facevo da ragazzino quando giocava Maradona. Sai, tu ti preparavi per andare lì. Beh, la perdita di tempo, diciamo che negli ultimi anni è stata abbastanza così tolta, perché se non velocizzi prendi una multa. Mi sembra all'epoca prendevi una multa, adesso così la velocizzi ancora di più. Diciamo che è anche un'idea giusta, secondo me. Però ti tolgono le racchettapalle. Ti ricordi Mourinho allenatore, mi sembra, che un raccattapalle velocizzò e fece gol e lui lo andò ad abbracciare, certo. Quindi è tattica anche chi vai ad quella. abbracciare? Adesso vai il tabellone il luminoso. Buongiorno. Nel frattempo, intanto la statistica: Como, che nelle prime 6 giornate è la squadra che ha vinto più tackle, 74 tackle. Non l'avrei detto, perché sembra una squadra prettamente tecnica. Invece Quindi, Nico Paz prima in scivolata è andato a prendere un altro pallone. E questa è la dimostrazione che appunto il Como, quindi nelle prime 6 giornate di campionato, questa è la 7ª giornata di campionato, è in testa a questa speciale classifica. Guarda la rotazione di adesso, no? Che Olivera sta dentro al campo, Buongiorno si allarga e si è abbassato Lobotka. Quindi hanno creato una verticale. È dietro, hanno creato una verticale con i 3 centrocampisti. Infatti, Caprile, ancora Lobotka. Guarda Di Lorenzo dentro. Si alternano molto in questo gioco. Ecco come la Frattese adesso. No, ma il discorso qual è? È normale che il calciatore ti fa la differenza, no? Qualsiasi tipo di proposta il calciatore te la fa in maniera rapida, veloce. Parlo quelli lì di Serie A. Riproporla nelle categorie inferiori ci può stare, perché ci sono tanti giocatori che tecnicamente sono validi, sono forti, però rischi poi di creargli un po' di confusione, soprattutto io che sono subentrato adesso, non mi posso inventare chissà che cosa, devo semplificare il lavoro. Quindi fra poco vediamo, ci vuole tempo. Alessandro Buongiorno in possesso del pallone. Tra pochissimo andiamo dai club, andiamo prima a Casalnuovo e poi al club Napoli Bat Trani. C'è il pallone tra i piedi di Amir Rachmani, poi Alessandro Buongiorno, 28 sul cronometro. Scott McTominay porta il pallone all'indietro ancora per Rachmani. C'è Lobotka, ancora Rachmani. Buongiorno. Se mi dai l'ok, Emanuele, possiamo anche andare a Casalnuovo dagli amici di Casalnuovo tra pochissimo. Ormai, Gennaro, ormai mi sto adeguando. Cioè, in pratica tu lo chiami Lobotka, io lo chiamo Lobotka e quindi fra poco come si chiama alla fine? Lobotka. Ok. Solo che mi viene sempre il dubbio ogni volta. Ma guarda, dopo un po', tante volte, poi soprattutto che tu fai la cronaca della partita, no? E diventa difficile, perché qualche volta qualche nome lo puoi storpiare, no? E anche McTominay, c'è chi dice McTominay, McTominay semplicemente. McTominay semplicemente. Kvara prima di pronunciarlo. No, vabbè, ma ci sta. Per esempio Andrea a Casalnuovo, come lo chiami il 77 del Napoli? Andrea, come lo chiami il 77 del Napoli? Casalnuovo, sì, sto Casalnuovo. Vogliamo andare a te, adesso tu come lo chiami il 77 del Napoli? Andrea, ho detto così, come lo chiami il 77 del Napoli? Ecco l'attenzione. Non si può dire in diretta. No, come non si può dire? Gennaro Scarlato lo vuole sapere. Però ti devi mettere la cuffia del microfono, altrimenti io non ti sento. Mi senti, Ciro? Adesso sì. Allora, io lo chiamo qui, lo chiamo Cavaro, lo chiamo Amore mio, perché comunque per me è tanto. Sì, ma il nome intero, qual è il nome intero? Cavaro Scheia. Come? Attenzione proprio a lui, qui c'è dalla bandierina.
Audero alza sopra la traversa, ci ha provato proprio lui, che si chiama... Christian Kvaratskhelia. Ah, visto, l'ha imparato, ci ha messo 2 anni, però l'ha imparato. Piano piano. Ciro, ne approfitto di questo collegamento, volevo far presente una cosa. Sì, ma questo ragazzo con la maglia del Como che sta davanti a tutto lì, ma chi è? Lui? No, quello a fianco. Di fianco. Questo biondo? Sì, lo vediamo con la maglia del Como. Va contro allora il nostro club è aperto a tutti. Noi facciamo aggregazione sociale. Fate bene. Comunque dicevo, volevo dire all'amico Pardo che prima ha detto che è una sfida tra l'acqua di lago e l'acqua di mare. Pardo, tutto bene, ma questa è una sfida impari, non è facile si sfide perché allora. Andrea è quello che è quello che devi vedere ancora quello che deve diventare, Andrea. Tra l'altro gli amici di Casalnuovo, Gennaro, devi sapere che mangiano davvero molto bene. Attenzione dalla bandierina Napoli, ancora pericoloso in area di rigore, ma fanno delle mangiate delle volte che sono un qualcosa di spettacolare, però non ci invitano mai. Vabbè, di solito capita sempre così, se mangiano loro. Invitate anche noi. Quando volete, casa nostra e casa vostra. Ecco qua. Però devi sapere che mi hanno portato, Andrea mi ha portato il gagliardetto del club. Ah, bello. Ovviamente mi fa tanto piacere. Attenzione a Nico Paz, palo. Mamma mia, che palo di Nico Paz. Questo fa paura quando calcia da palo fuori. Interno poi, una bella forza. E la distanza pure era bella lunga. Sì. Attenzione a Cutrone, ancora Fadena, poi Anghissà. Il Napoli ha rischiato tantissimo qua. Andiamo anche a Trani, dagli amici di Trani. Tra pochissimo torneremo ovviamente anche a Casalnuovo. Il palo, Gennaro, Nico Paz all'inizio, le prime partite ha avuto un po' di difficoltà. Ora sta cominciando ad ingranare, ha trovato già un paio di gol in campionato, adesso ci è andato molto vicino con il palo. Forse d'ambientamento, no? Poi assume sempre una posizione intermedia, no? Dove dà noia sia alla difesa che al centrocampo. E poi tecnicamente è molto valido. Certo, la distanza c'era, quindi diciamo che tu quando stai nella fase di un possesso puoi concedere un tiro da 30 metri, perché magari presumi che non vada mai nello specchio della porta. Certe volte capita che ti indovinano il tiro e poi magari sei costretto a prendere gol, però in questo caso ci è andata bene perché il palo interno diciamo te l'ha portata fuori e non dentro. Andiamo al Club Napoli Bat Trani, attenzione al pallone poi deviato. Emanuele, non ho capito che cosa mi stavi segnando. Possiamo andare a Trani, ok. Andiamo al Club Napoli Bat Trani, dal Club Napoli Bat Trani, eccoci qua. Ha trovato il palo il Como con Nico Paz, ha rischiato tantissimo il Napoli adesso. Sì, effettivamente, comunque diciamo che il Como fa un bel calcio. Si vede che la squadra gioca in maniera corale, tutto insieme. È pericoloso Nico Paz, diciamo che la fortuna quest'anno ci sta girando dalla nostra parte rispetto all'anno scorso. Io l'unica cosa che chiederei anche fare una domanda a Gennaro, se gentilmente mi può rispondere, rispetto all'anno dello scudetto. Io sono stato anche domenica a vedere la partita live lì al Maradona. Ho notato che nel momento in cui noi andiamo in vantaggio tendiamo a rimanere molto bassi dietro. È un modo di vedere il calcio del mister, oppure sarebbe meglio comunque continuare ad attaccare e mettere in sicuro il risultato? Ma guarda, di solito è un atteggiamento di squadra, dipende in settimana come lavori. Diciamo che loro preferiscono concedere un po' di palleggio all'avversario per chiudere un po' tutte le situazioni. Diciamo che nel 3-5-2 che facevamo, 3-4-3 che facevamo prima, questa situazione la trovavamo spesso. Diciamo che secondo me l'allenatore vuole che quando non abbiamo la palla ci abbassiamo subito. Tu guarda Politano che fa tipo un quinto, no, della difesa, quindi diventa però vedi, se non ci provi da fuori come ha fatto Paz prima, è difficile trovare gli spazi, quindi ci sta che durante una partita puoi concedere del campo all'avversario, ovviamente
dipende poi dall'avversario e dalla qualità. Mamma mia, stiamo rivedendo la conclusione di Nico Paz. Meno male che il pallone ha avuto un po' di effetto ad uscire, cioè l'ha colpita con il collo esterno. Collo esterno, sì, bravo, e la quindi palla ha si è un avuto po' quel aperta. po' di effetto ad uscire. Perché l'avesse presa collo interno era gol, sì. era gol. Era gol. Probabilmente Caprile non ci sarebbe mai. I dettagli arrivato. fanno la differenza. Si vede che come uno dice, ma perché non l'ha presa così? Magari certe volte tu vuoi fare un qualcosa, ma poi non ti magari lui riesci. l'ha anche pensata in quel modo e poi l'ha colpita Beh, in maniera differente. Intanto c'è Romelu Lukaku che commette fallo su Fadera. Lukaku un po' criticato. Criticato per non riuscire ad essere ancora al top, ha segnatosi 2 gol, un po' di critica ha ricevuto negli ultimi giorni. Se vogliamo trovare il pelo sull'uovo, allora sì, diciamo di sì. Io penso che lui stia facendo un lavoro straordinario, no? Perché poi ripiega molto. Quando un attaccante corre spesso all'indietro, certe volte può fare fatica poi a proporsi in avanti. Vedi lui come già sta scendendo in questa occasione, vedi che lo trovi già sul play, e quindi può essere più dispendioso. Io credo che in questo momento la sua condizione fisica gli permette di fare questo tipo di lavoro. Quando salirà di condizione lo vedremo anche scattare in avanti, andare in qualche team. Non ci dimentichiamo che l'assist a McTominay l'ha fatto lui, Sì, ma il fatto è che giocando in questo modo lui fa 50 metri per poter arrivare in porto. Bravo, sì, diciamo che la parte da attaccare diventa molto più ampia rispetto a se lo vai a prendere più alto, no, l'avversario. Però è un atteggiamento che vuole la squadra, magari si accontenta in questo momento di chiudere un po' tutti i varchi per poi quando entrare in possesso salire e magari cercare di fare il secondo gol. Romelu Lukaku ha deciso di non andare nemmeno questa volta in nazionale, ad ottobre non sarà convocato, ha chiesto al commissario tecnico. Intanto qui errore di Amir Rrahmani con Nico Paz che prova la giocata col tunnel di tacco per Rrahmani, poi Anghissa palla in fallo laterale. Questo è forte, davvero molto forte. Hai perso il cuscino. Gennaro, dicevo, Romelu Lukaku non risponderà alla convocazione, o meglio, non sarà proprio convocato dal Belgio. Ha chiesto di restare ancora a Napoli anche in questa finestra per le nazionali. Vuole ancora lavorare per prendere al meglio la condizione, quanto prima la condizione. Nel prepartita ne parlavamo con Bruno Galvan, quando un giocatore preferisce restare nel club e non rispondere alla nazionale, secondo te è un bene o un male? È un bene perché ti fa capire che il ragazzo ha voglia di mettersi in condizione, no? Per poter far bene, anche perché tu quando vai in nazionale lavori in maniera differente rispetto al club, no? C'hai le partite ravvicinate, c'hai pochi giorni per fare allenamenti, quindi diventa più un lavoro tattico che fisico la seduta di allenamento, quindi secondo lui perde un pochettino di tempo nella condizione, quindi la sua scelta è stata ottima secondo me. Non ci sarà quindi la gara all'Olimpico, Italia-Belgio non lo vedrà impegnato, mentre il Belgio però ha convocato Cyril Gong. Buono. Ma guarda, è un giocatore che in Coppa Italia ha trovato il primo spazio, no, del campionato e si è fatto trovare pronto. Aveva giocato per la verità anche a però Verona. Pochissimo. Aveva giocato a Verona al posto di Mazzocchi nel C'era nel Neres a Verona? Neres c'era, no, Neres non c'era ancora. Non c'era ancora allora Neres. Per questo motivo forse. Però giocò non nei tre davanti, giocò largo a destra al posto di Mazzocchi nella difesa nel 3-4-3 di quel periodo. Sì, perché stavi sotto, no? Sì. No, è un giocatore sia l'anno scorso che quest'anno ha dimostrato che può stare in questa formazione. È normale poi quando davanti a te c'hai Politano, c'hai Neres, diventa difficile trovare lo spazio. Ovviamente se lo deve ritagliare a seconda delle occasioni, durante gli allenamenti, si deve far trovare pronto così come
ha fatto in Coppa, e poi l'allenatore sicuramente vedrà bene chi scegliere, e l'importante è che sa di poter contare su tutti quanti. Lukaku sul pallone, Di Lorenzo la mette in mezzo, il controllo di Scott McTominay, arriva Oliveira che prova con il mancino, non riesce ad impattare il pallone all'interno dell'area di rigore, prova di partire il Como con Nico Pazza, arriva Politano, ma davanti a sé c'è Fadera, eccolo servito, palla per Cutrone bersagliato per il calcio di rigore fallito 3 settimane fa, in 2 settimane ha segnato 3-4 gol, hanno dimenticato allora è servito subito, cioè minacce addirittura di morte e quant'altro, e poi a Como si sono dimenticati di tutto, hanno esultato ai gol di Cutrone. Purtroppo nel calcio non esiste l'equilibrio, no? O si va in iper festeggiamenti o in depressione totale, quindi purtroppo alcuni giudizi sono anche brutti da sentire, spiacevoli da ricevere, però il calciatore, diciamo che è temprato sotto questo aspetto, va avanti per la sua strada e giustamente poi ha fatto gol e così ha zittito un po' tutti. Nel frattempo ancora davanti il Como in possesso del pallone, fa tanto possesso palla il Como con Moreno, poi è Gabriel Strefezza, lato sinistro dell'attacco, palla al centro per Sergi Roberto, apertura dall'altro lato dove il pallone in area di rigore arriva quasi tra i piedi di Nico Paz, poi il traversone sul secondo palo per Cutrone, esce Elia Caprile, va in presa, blocca il pallone e salva ovviamente il Napoli con Cutrone che si dispera. Sergi Roberto, un giocatore di qualità incredibile, lo ha voluto Cesc Fabregas, ora l'ha messo in mezzo al campo e il Como gira anche diversamente. Ma assolutamente, infatti lo sto vedendo, è da apprezzare. I Paz li conquista, palla su Anghissà con Fadena che prova ad andarsene, attenzione al Como, Nico Paz punta l'area di rigore, sterza, torna all'indietro, salta Anghissà, lo lasciano ancora tirare con il destro questa volta, ma Anghissà si è fermato. È perché ha visto col destro, ha detto magari gli viene male. Si è proprio fermato. E non è riuscito a dargli forza. No, stavo dicendo, è da apprezzare perché il possesso palla lo fa nella metà campo avversaria, no? Che ti crea delle situazioni differenti rispetto a quello lì fatto nella propria metà campo. Napoli in questo momento fa fatica ad uscire, sta facendo fatica e sta subendo un po' questo possesso, la continua presenza delle maglie del Como nella propria metà campo, quindi bisogna fare attenzione secondo me. Il pallone tra i piedi Sergi Roberto, poi gira per Kempf, a quest'altro lato c'è Moreno, ancora Nico Paz che ha toccato già una quantità innumerevole di palloni, Strefezza, spazio destro, pareggio, ha segnato Gabriel Strefezza. 1-1 il pareggio proprio di Strefezza. Gennaro. Era un po' nell'area purtroppo, ci ha provato Paz prima prendendo un palo, adesso di destro, diciamo che stiamo concedendo dal limite il tiro, però i calciatori del Como hanno qualità e bisogna evitare anche questo secondo me. Andiamo a Casalnuovo con Emanuele Bernardo, tra un istante andiamo a vedere cosa pensano gli amici di Casalnuovo dopo il gol di Gabriel Strefezza che trova l'angolino. Andrea è arrivato l'1-1, Strefezza. Chi c'è a Casalnuovo? Chi ha la cuffia a Casalnuovo? Andrea, è arrivato il gol del pareggio. Ma non ti sento, la cuffia c'era l'altro, il microfono c'era l'altro. Devi prendere tu il microfono, altrimenti non ti sento. Ce l'ho io, mi senti? Adesso sì. Ho detto, purtroppo già il palo di Nico Paz era un segnale chiaro, stavamo subendo, si è visto anche Mister Punto che stiamo facendo Paz là a bordo campo. Vabbè, c'è ancora tutto il tempo per ribaltare il risultato, siamo forti, ci dobbiamo riuscire e ci riusciremo. Secondo te aver segnato così presto può essere stato magari
Attenzione ancora a Cutrone in area. Può essere stato magari il motivo per il quale il Napoli si è abbassato un po'? Probabilmente sì, anche se conoscendo questo Como non doveva essere così, perché è una squadra che gioca bene, ha delle individualità importanti, un po' di esperienza pure specialmente in difesa, a centrocampo, quindi se hanno commesso questo errore quasi imperdonabile, a patto che poi rimediano nei minuti a venire. Andiamo a vedere anche a Trani cosa ne pensano gli amici di Trani del gol del pareggio di Gabriel Strefezza al destro, chirurgico sul palo lungo, è arrivato l'1-1, ha segnato Strefezza e non ci voleva. Attenzione, altro errore in mezzo al campo con Sergi Roberto per Strefezza. Questo Como ti va a pressare altissimo. Sergi Roberto fa ancora possesso, il Napoli gira a vuoto, sta soffrendo tantissimo. Molto, non riesce a trovare il giusto contrasto nella linea di passaggio, è un possesso palla continuo. Diciamo che il Napoli si è abbassato troppo, secondo me. Questa occasione c'è stato un errore dentro di Lorenzo che per poco non ripartivano, quindi diventa... E pressano anche bene, cioè vanno molto sull'uomo, sulle traiettorie. Cioè, da quello che si vede in televisione c'è un lavoro straordinario di Fabregas, secondo me. Trani, è arrivato il pareggio. Sì, come stavo dicendo prima, sono d'accordo con gli amici. Avvicina il microfono che non ti sentiamo. Mi senti, Cico? Sì, adesso sì. Allora, come dicevo prima, appoggio la tesi degli amici di Casalnuovo. Il Napoli si è abbassato troppo, come ti dicevo anche del collegamento precedente. Mi sembra che quando noi facciamo gol ci tendiamo troppo ad abbassare. Tanto è finito il primo tempo. Meno male, guarda. Sinceramente, l'importante adesso è reagire, vedere la reazione della squadra, attaccare nuovamente la spina. Fortunatamente c'è adesso l'intervallo, vediamo come si recuperano mentalmente nuovamente i ragazzi. Speriamo che comunque, ti ripeto, non segnare e abbassarsi subito. L'ho visto domenica scorsa fare il gol in Monza, secondo tempo completamente tutti in difesa. L'ho visto dopo aver fatto il gol subito, fosse stato un male quello di averlo fatto subito, noi pensavamo diversamente, però purtroppo i fatti ci danno ragione. Dai, siamo fiduciosi dei ragazzi nella squadra, che abbiamo un bel gruppo, un ambiente compatto e tutti uniti a andare verso l'unico obiettivo. Speriamo nel secondo tempo. Gennaro, dicevi meno male è finito il primo tempo, perché? Meno male perché la pressione era diventata molto forte, una costante nella metà campo del Napoli da parte del Como, quindi è normale che pure se non concedi tanto, anche il tiro da fuori, così come abbiamo visto, diventa molto pericoloso. Infatti hanno preso un palo, c'è stato il gol di Strefezza, quindi è vero che il Napoli non ha concesso chissà che cosa, concedendo solo il tiro dell'area, ma è stato così difficile poi da poter intercettare o parare, quindi per questo ho detto meno male, perché era un momento dove ho visto il Napoli molto in difficoltà. Stiamo rivedendo il gol di Gabriel Strefezza, che ha trovato così il gol del pareggio. Noi andiamo al telefono. Gennaro, no, non ce l'abbiamo ancora, ce l'abbiamo tra poco. Sta un altro Gennaro. No, e stanno prima parlando tra di loro, capito? Gennaro gli dici prima le cose a lui e poi dopo viene in diretta con noi. Tra pochissimo ce l'abbiamo. Gennaro 80 si chiama. Sì, Gennaro 80, nostro telespettatore. Io sono Gennaro 77, ormai sono vecchiarelli, quindi... Sei 77 tu? Io sì. No, ma tu sei 77 di nascita, sì. Lui è 80 di età. Ecco, allora pardon. Lui è Gennaro 80, la prima volta che ha telefonato era Gennaro 74. Quindi vi segue da un bel po'. Ci segue da un bel po' di tempo, sin dall'inizio in pratica. Ce l'abbiamo, Gennaro, pronto, ben ritrovato. Ciao Ciro, ben ritrovato a te e saluto Gennaro Scarlato. Ciao, grazie. Ricordo molto bene che ha giocato nel Napoli. Gennaro, dimmi la verità, te lo ricordi il gol col Foggia? Sì, me lo ricordo. Vedi? Ma come fai a dimenticare che lui non è stato? Lui costringe l'allenatore a dire: ma che ce ne facciamo di Inzaghi che abbiamo Scarlato? Io me lo ricordo bene.
perché tu lo sai, io seguo il Napoli da una vita, sono un ottantenne e quindi come non posso ricordarmi di Gennaro Scarlatti, del resto napoletano, quindi quei napoletani che hanno giocato nel Napoli e molti di loro veramente l'hanno onorato la maglia, tra cui anche lui. E volevo parlare diciamo di questo primo tempo che era partito così alla grande e poi tutti insieme questo Como ha fatto vedere un gioco spagnolesco, un mini Barcellona, anche perché molti dei calciatori in campo sono tutti spagnoli e quindi quel tipo di gioco ha imbrigliato un po' il Napoli. Quindi Conte qualche cosa deve inventarsi nel secondo tempo, perché con questo andazzo la partita non la sblocchi. E cosa si può inventare Conte nel secondo tempo? Secondo me bisogna dare più pericolosità all'attacco, quindi l'innesto di Neres in modo da impensierire molto di più la difesa. Molti di questi calciatori che fino a un certo punto non hanno passato la metà campo, poi non si è capito più niente, anche per un po' di calo dei nostri centrocampisti. L'unico guardacaso che sta un po' correndo è Anghissà. Anche se però in alcune occasioni, come nell'ultima con Nico Pazzo sulla destra, lì, lato sinistro della difesa del Napoli, si è fermato un po'. Gennaro, vedi qualche cambio tu nel secondo tempo? Ma secondo me te l'ho detto, questo Neres che mi dispiace per Politano che si sta facendo un mazzo, però diciamo qualche cosa dobbiamo inventarsi per impensierire di più il Como. Cioè se io la squadra la faccio diventare più diciamo aggressiva e soprattutto più dotata di attaccanti capaci di andare di inventare e di fare gol, perché Neres è uno di questi, qualche cosa mi devo inventare, altrimenti vedremo un altro secondo tempo di questa portata, perché come gioca lo fa giocare, perché lo sapevamo, è venuto qua, però guarda caso i primi 20 minuti il Napoli ci stava, poi tutti insieme c'è stata questa metamorfosi dove alla fine non si è capito niente e Conte negli spogliatoi dovrà cercare di diciamo tocca a lui vedere un po' la situazione, di regolarizzare un po' le cose, perché questi se continuano così, caro Ciglio, io non voglio essere uccello di malaugurio, ma se il secondo tempo lo affronteremo come abbiamo fatto questo qua del pelo, un Lukaku purtroppo molto fermo, molto macchinoso, è vero, ha fatto ancora una volta lui l'assist, però non possiamo vivere di assist, questo è un calciatore che deve fare gol, ma lo vedo troppo macchinoso, fermo, no? Cioè quegli scatti di una volta che lui si girava, tirava, lui quando ad altre parti tirava da tutte le posizioni, adesso si limita a fare l'assist che è importante, però abbiamo bisogno dei suoi gol. Dovrebbe entrare diciamo in sintonia, sarebbe ora, ormai sta giocando da alcune settimane, quindi la forma quando è che la vedremo, anche se il fisico è monumentale e quindi deve essere un po' anche lui magari a nascondersi un pochettino, perché lui vuole fare il centravanti boa e lo fa bene, perché poi riesce ad attirare diciamo i difensori su di lui, però poi alla fine lo toccano in un modo o nell'altro, alla fine riesce a farsi togliere il pallone, tranne in quell'occasione che è riuscita a fare l'assist. Però ti ripeto, spetta a Conte vedere un po' come arginare questo Como, che veramente lo sapevamo che era una squadra che gioca, però non immaginavo che venisse qua spavaldamente l'1-1 ci sta tutto, l'ha meritato, lo dobbiamo dire da tifosi del Napoli e da amanti del calcio. Caro Ciro, voglio salutare te e l'amico Gennaro. Grazie a te, Gennaro. Speriamo in un secondo tempo con qualche ritocco veramente di vedere il Napoli, perché sarebbe un peccato sprecare questa occasione prima della sosta.
Vero. Vi saluto e buon proseguimento. Grazie, ciao, Saluto ciao tutti Gennaro. gli amici, soprattutto i moschettieri, che è un po' che non ci sentiamo. Forza ragazzi, ciao. Ciao, grazie a Gennaro 80. Tra l'altro lo chiamavano Pelé quando giocava a calcio. Addirittura, quindi era bravo. Era bravo anche a giocare a calcio, probabilmente non saresti riuscito a marcarlo. Ah no? No, secondo me no. Era veloce. È perché te l'ha detto che lo chiamavano Pelé. Vabbè, allora. Quindi era forte, probabilmente non ce l'avresti fatto. Secondo me si sentivano i tacchetti. Dipende. Vabbè, quando dico questa cosa diventi rosso. No, però seguito con attenzione alla sua analisi, ha toccato tanti punti. Sì. Però è vero che è quello il problema di Romelu Lukaku, cioè non è ancora entrato in sintonia con i compagni. No, non penso, perché poi duetta anche l'assist, vuol dire che c'è così. Non mi viene il termine preciso, però si vede che si è integrato bene con tutto il modo di giocare. Secondo me il Napoli ha concesso poi troppo campo, forse il gol del vantaggio immediato un po' nella testa ha fatto scattare questo, che poi non è un bene. Secondo me si alza un pochettino il baricentro, costringe il Como a stare un po' più giù, a fare un possesso palla nella propria metà campo, quindi può avere dei benefici. Se concedi in campo, il campo con il palleggio che hanno ti possono creare delle difficoltà. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, sono Nino e Tina da Gaeta. Ciao Nino. Volevo dire che il Napoli sta giocando male, mi dispiace, ma come dobbiamo fare? Dove dobbiamo andare? E se vinciamo poi cambiamo idea però. Sì, certamente. Speriamo che il secondo tempo cambiamo idea, questo volevo dire. Sì, va benissimo. Chi segna secondo te? Chi segna Viva nel Napoli. secondo tempo? Viva Napoli! Viva Napoli! Viva Ok. Napoli! Va bene, grazie. Va bene. Gaeta. Ok, Gaeta. Ok. Va bene. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao. Quindi segna Viva Napoli, Gaeta. Gaeta, sì. Vabbè, posto magnifico, Gaeta. Assolutamente sì. Allora, vediamo qualche messaggio. Purtroppo abbiamo beccato sta squadretta ora, magari tra un mese prende 3 gol ovunque, ora sono in palla, dice Gennaro Calise. Effettivamente il Como ha iniziato male il campionato, però nelle ultime settimane sta un po' mettendo in difficoltà tutti. Se non sbaglio, questa è la terza partita che sta facendo bene, quindi non è che tu dici tra più avanti gli dai 3 gol, no, in questo momento non è oggi, sono 3 partite che ha preso un po' quella convinzione. Oggi io ho visto una squadra che effettivamente sembrava che stesse giocando in casa, sai, dove devi fare la partita. Ti ripeto, secondo me anche il gol a freddo subito un po' per il Napoli gli ha dato un senso di appagatezza e dall'altra parte una reazione che ormai stanno in svantaggio e devono cercare di rimediare. Giustamente mi suggerisce Emanuele Bernardo dalla cabina di regia, è un gruppo formato da tempo, l'anno scorso in B la squadra era quasi tutta questa. Sì, vabbè, quello può essere, l'allenatore non è cambiato, quindi è normale che dei meccanismi, dei sincronismi sono ben collaudati, perché poi sono 2 anni che stanno insieme, però non vuol dire niente. Il campionato di Serie B è totalmente differente da quello della Serie A. È normale che quando una squadra tra virgolette piccola, che può essere il Como, incontra una squadra grande che è il Napoli, la differenza tecnica si dovrebbe notare. Sì. In questo caso non si sta notando purtroppo. Messaggio Alessandro Milazzo, ciao, un saluto anche a te. Poi dice invece quest'altro amico, via gennaio. Hai capito? Via Gennaro. No, a chi ti muove da qua? Via gennaio, Juan Jesus, Rafa Marin, Oliveira, non ha scoperto Raspadori e Lukaku. Addirittura. Sì, tutti via gennaio. Beh, oddio, sui primi 2 sono d'accordo, Juan Jesus e Rafa Marin. Con Raspadori purtroppo è sempre un po' inespresso nel Napoli, è stato inespresso, quindi
però confido in questo ragazzo perché ogni volta che va in nazionale fa bene, e quindi vuol dire che ha delle qualità. Gli altri no, assolutamente no, quindi i primi due sì, gli altri no. Allora, Pietro Lupo dice, io te lo leggo testuale, cioè no. Allora, l'importante è non si offende. Questo poi. signore in studio bello, dà i meriti al Como per coprire i grandi demeriti del Napoli. È un difensore della causa che si arrampica sugli specchi. Io difendo la causa del Napoli? No, io sono obiettivo, io quello che vedo dico assolutamente, perché devo difendere il Napoli se il Napoli sta facendo una brutta partita, anzi io sto dicendo che il Napoli ha concesso troppo campo e sta rischiando di prendere gol prima che prendesse il gol, quindi sto dando i meriti al Como, perché poi quando una squadra non riesce ad esprimersi si vede che forse non avrà mai giocato a calcio oppure non avrà mai vissuto uno spogliatoio o una partita. Quando una squadra gioca bene ci stanno sempre dei meriti dell'avversario e ci sono i meriti propri, quindi il Como sta facendo un'ottima partita e il Napoli sta facendo una pessima partita in questo momento, quindi tutte e due le cose fanno sì che tu vedi questa partita così. Salutiamo Anna Pirozzi che torna a scrivere sul nostro account. Abbiamo una telefonata, Emanuele mi fa segno e ride già, quindi andiamo al telefono. Pronto? Ciro, dimmi una cosa, stasera non farai questa. la fa dove la fa vedere tutta la Serie B. Intanto abbiamo battuto la capolista. Dove la fa dove fa vedere tutta la Serie B. Sì. Perché c'è un canale chiaro. No, allora la fa vedere in chiaro su DAZN. Ah, ho capito. Non è che la fa in chiaro. Non è Sky Now. No, è su DAZN, ma la fa vedere in chiaro stasera. Ho capito. Quindi se tu ti registri a DAZN la vedi gratis. Forza Napoli e forza di questa. Sempre. Speriamo si possa fare risultato anche in quel di Genova. Staccato, mi è caduto sul più bello, mi è caduto. Che appunto sta. Intanto vediamo anche Pepe Reina che va a salutare il Ciolito Simeone. Ciolito Simeone può servire nel secondo tempo? Sì, perché no? Al posto di Lukaku. Certo, dà delle caratteristiche differenti, dà più profondità, anche più velocità e rapidità. Una cosa tecnica. Sì. Questa cosa qui. Quale? Che sta facendo adesso il Como, che non fanno tutte le squadre, lo spieghiamo a beneficio anche di chi ci sta guardando da casa. In pratica cinesini all'ingresso del terreno di gioco un pochettino, esatto. Perché tu quando vai nell'intervallo stai più o meno 15 minuti fermo, no? Perché si fa e perché chi non lo fa non vuole farlo. Ma non lo so, poi è una scelta dello staff magari, però negli ultimi anni quasi tutte lo fanno. Napoli non lo fa. Può darsi pure che lo fa dentro, capito? Magari ecco. non lo vedi. Sicuramente si riattivano, perché tu passare dallo stare fermo poi ad attaccare subito ad alta intensità puoi anche essere soggetta ad infortunio. E invece tu ti muovi un po', riattivi ricominciato le gambe, il match intanto. È pronto per affrontare il secondo tempo. Tu lo fai? Il tuo preparatore atletico lo fa? Ma io non faccio niente più ormai. Tu li metti solo in campo, li metti? No, io parlo con la Frattesi, lo fai col tuo preparatore atletico? Ferma, lo fa. Io ho fatto una battuta, io non faccio niente più personalmente, non mi alleno più. Sì, ho capito. Però sì, ci sta un po' di riprendere l'attività tra primo e secondo tempo. Io sono arrivato da pochissimo a Fratta, quindi manca il tempo. Glielo farai fare allora? Vediamo, intanto loro si muovono da soli, un po' nello spogliatoio, quindi un po' di ripresa di gambe ci deve stare. Allora, riconquista il pallone subito il Como con Fadera, Nico Pazzi gliel'ha servito, prova a puntare Amir Rachmani, entra in area di rigore con il mancino, Fadera prova a sfondare, poi Rachmani prima e Politano poi riconquistano il pallone, Fadera lo rincorre, Politano la porta a spasso, la scambia all'indietro con Di Lorenzo, Frank Zambo Anghissà, Amir Rachmani, Napoli che in questo primo minuto di gioco sembra aver ricominciato come ha finito il primo tempo, un po' a rilento. Sì, è vero, perché poi c'è stata una ripartenza del Como, quindi deve secondo me alzare un po' il ritmo, se lo abbassi non ti metti allo stesso livello dell'avversario, perché l'avversario è dinamico, è rapido, però rischi poi di addormentarti. Attenzione a Scott in area di rigore, Scott fermato
in calcio Fuori d'angolo. gioco, No, fuori si è gioco. alzata la bandierina, posizione Sì, irregolare. ci stava. L'hai detto subito fuori gioco, Sì, non sì, l'avevi sì. già Ma visto. guarda come oltre. Eccolo qui, che Molto oltre. c'è Del Bremt che era riuscito subito ad alzare. Van der Bremt era riuscito ad alzarsi subito. Qui non c'era niente. No, perché sia l'avversario Allargato non lui un prende po'. il pallone né manco McTominay, quindi... Conte tra l'altro che ha allenato Cesc Fabregas al Chelsea. Ah sì, sì. Infatti si sono abbracciati. Sì, è all'inizio. stato suo allenatore, mentre Fabregas è l'allenatore più giovane in Serie A, 37 anni, cioè Fabregas ha 3 anni in meno di me. Cioè, pensa Ma guarda, un po', io sono al di là- 84, lui 87. Al di là del calciatore che è stato, io parlo in questo caso da allenatori, alcuni allenatori di questo che hanno avuto una carriera importantissima, diciamo che gli diventa un pochettino più facile allenare, no? Perché si presume che le società pensano che se è stato un grande calciatore potrebbe essere anche un ottimo allenatore. Certe volte non è così, ma comunque tante volte è così. Vedi Guardiola è stato un grande calciatore ed è un grande allenatore, ci sono tante situazioni, Il però migliore. per loro è leggermente più facile, diciamo che per loro la gavetta è minima oppure quasi non c'è, no? Vedi Pirlo non ha proprio fatto gavetta, lo stesso Sì. Fabregas subito attaccato in Serie B con il Como, ce ne sono tanti di esempi dove lo stesso Mancini all'inizio quando allenava, la gavetta serve perché poi vai ad affrontare questi tipo di campionati e di gare con un'esperienza diversa. Assolutamente d'accordo. Nel frattempo si scaldano Giacomo Raspadori, Davide Neres e anche Billy Gilmour. E quindi secondo me vuol cambiare più qualcosa in avanti che in mezzo al campo. Chi secondo te per primo? Io Kvara non lo vedo tanto bene, ma anche nell'ultima partita non mi è piaciuta, era troppo sottotono. Io non so se è nervoso di suo. Ma anche l'anno oppure non scorso gli era riesce. nervoso di su. Cioè, e sto ragazzo è sempre nervoso. Io penso che è stato fatto un errore in passato con lui, quello di non rinnovargli il contratto. Io penso che sia un qualcosa che pesa inconsciamente, lui non lo fa di proposito, ma Qui ecco lo scappare. questa disparità di trattamento con gli altri secondo me non agevola lui. Dici è nervoso perché guadagna 1,5 milioni. No, non è che quando gioca ci pensa, dici mamma mia io guadagno 1 milione, no, però guadagnarne 5 fa la differenza. Pesa, sì. Perché guadagna 1,5 milioni. Ah, rispetto agli altri non guadagna niente. Lui rispetto a noi guadagna molto. Intanto il Como in possesso del pallone con Moreno che subito dopo il match scorso di campionato ha dichiarato attenzione qui a Olivera che serve Lukaku, Olivera di queste rigore, calcio netto. di rigore per il Napoli, Rigore atterrato netto. in aria Mattias Olivera, calcio di rigore per il Napoli. Sergi Vediamo Roberto bene. dice fuori aria, invece in realtà non è, ma qui ha sbagliato proprio lui. Ma vedi Sergi Roberto, quando aumenti, è proprio lui che fa fallo. sì, proprio lui quando che fa aumenti la pressione, no? Anche se trovi dei palleggiatori bravi, ci sta che poi che fanno l'errore. Sì. Così il Napoli si è ritrovato ad avere un rigore. Sergi Roberto che è il giocatore che poi è quello più di qualità, perde palle e commette anche fallo. Ci sta tutto. Bravo Olivera a crederci. Sì. Che poi si trova in una Olivera che pressione sente anche dolore, inusuale. L'ha presa la botta. Dice ha detto Ai che ha via. chiamato ad entrare sul terreno di gioco perché è rimasto a terra dolorante Mattias Olivera ad una caviglia, sì, perché l'ha preso in pratica sotto. L'ha preso, sì. Sotto, Sì. check in corso di che? Mi verrebbe da dire. Ma forse c'è il cover, vedi? Quindi è confermato tutto. Hanno fatto soltanto la finta. Hanno fatto vedere, dai. Hanno messo solo la scritta. Hanno messo soltanto la scritta. Fa suspense. Sì, bravo. Perché c'è, in questo caso, check di cosa? È netto, guarda lì. netto. Ecco, cosa check di per cosa? avere la conferma, dai. Forse che che era visto all'interno dell'area di rigore perché Sergi Roberto ha detto no, è Probabile. fuori, non è dentro. Tanto sul pallone Romelu
preso lui il pallone. E che ci fa? Chi è? C'è Buongiorno davanti, si è messo davanti, boh, si è messo davanti di Lorenzo, al pallone. perché sta lì? Non lo so, vi vogliono dire qualcosa? No, non lo so, certe volte può sembrare anche di disturbo, no? Di Lorenzo e Buongiorno disturbano Lukaku, no, la presenza può come quello, può innervosire un po', speriamo no, cavolo. Romelu Lukaku contro Audero, 52 sul cronometro, il Napoli può passare in vantaggio, calcio di rigore, si attende il fischio dell'arbitro per il rigore, parte Lukaku e il gol! Ha segnato Romelu Lukaku, 2-1 per il Napoli e l'ha messa dentro la Tolu. Ha segnato la Tolu o la Meklu, come la vuoi chiamare? Chiamiamola come vogliamo. Ma Romelu ha fatto il gol del 2-1 e noi andiamo in quel di Casalnuovo, andiamo dai club, andiamo a festeggiare con loro perché Lukaku trova il gol, lo trova insieme a McTominay e io ce li ho tutti e due al fantacalcio. Andiamo a Casalnuovo. Casalnuovo, Andrea, fammi sentire Romelu. Disattivato il collegamento, ma togliendo il microfono si è sentito comunque l'audio che tu esultavi, quindi neanche stavolta ce l'hanno vista bene. Ma meglio così, cioè ci possiamo spiegare di farlo altre volte. Facciamo una cosa, la prossima volta ti faccio venire in studio. Va benissimo. Ti metto qua dietro, ti metto. Va bene. E fammi sentire il coro, fammi sentire il grido. È arrivato l'amico dei cori. Mi senti? Sì, vai. Aspetta che te lo chiamo. A chi? Chi mi chiama? Non ho capito. L'amico dei cori che lo cercavi prima. Il lanciatore di cori è arrivato. Sì. Oh, eccolo qua, lo intravediamo, non lo vediamo. Dove sta? Eccolo qua. Facciamo partire il coro, forza. Ragazzi, siete pronti? Un giorno all'improvviso è lunga, il cuore mi batteva per chiedermi perché nel passato siamo ancora qua e oggi come allora la città Oh, grandi, tra pochissimo. Di buon auspicio. Grandi, tra pochissimo andiamo anche a Trani, dal club Napoli Bat Trani. Andiamo prima al telefono, perché non può segnare il Napoli se non chiama Antimo da Sant'Antimo. Antimo da Sant'Antimo. Pronto, Antimo. Con voi, ragazzi. Forza Napoli. Antimo, è arrivato il gol di Romelu. Attenzione. Il gorilla. No, come? No. Il gorilla. No, fai il bravo. Il gorilla. Fai il bravo. Perché non si dicono queste cose, fai il bravo. Il gorilla. Ancora, insiste. Finché ci chiudono la trasmissione. Fai il bravo. Non si dicono queste cose, mi costringi a richiamarti così. No, ma io non ho detto niente offensivo. Dai, andiamo avanti. È arrivato il gol di Romelu. E il gorilla. Ancora. Niente da fare, non ci riesci. Ma chi no? Sì, ma lo sai che facciamo casino. No, non dobbiamo dire queste cose. Chiamalo in un altro modo. Giro. Mi senti a me, Giro? Sì, ti sento a te, ma non andiamo avanti su questo argomento. Ma io non ho detto una parola offensiva, Giro. Vabbè. Ma non ho detto una parola offensiva. Va bene, ok. Ha segnato Romelu. Ok, 2-1 per il Napoli. Ha segnato il Napoli. Il Napoli. Va bene, grande Napoli, va bene. Grande. A più tardi. È una minaccia. È arrivato il gol del 2-1. Romelu Lukaku. Andiamo anche a Trani. Emanuele, andiamo a parlare anche con gli amici di Trani. Il gol di Romelu Lukaku importante perché riporta il Napoli in vantaggio. Trani. Tanto Frank Zamboa, chissà, brutto colpo su Zamboa, chissà. È arrivato il 2-1 del Napoli. Trani.
Bene, bene, siamo ripartiti come il primo tempo, bene, all'arrembaggio, così vogliamo la squadra. Speriamo che non facciamo lo stesso errore del primo tempo. Che continuiamo ad ci prova attaccare. subito, non l'hai nemmeno detto. Comunque, Ciro, tutte le occasioni vengono da quella fascia, anche il primo tempo. Ma questo anche comunque è un quello brutto fallo, Mamma mia. No, questo è fallo, Questo è un qua brutto deve intervenire fallo anche di il VAR. Qui deve intervenire il VAR. Chi è la Si vanno a battibeccare, tra l'altro Sergi Roberto con Buongiorno a terra, anche Alessandro Buongiorno. Una manata forse. Hai visto, dice Antonio Conti, hai visto? Vediamo Il problema è che con la noi non vedono. manata sul volto di Buongiorno e cade con con il ritardo, però la manata ci sta. Ci sta. Che ci fa il numero 8 in campo, questo Ma è non lo Strefezza so. che gli ha dato la manata. Strefezza dovrebbe essere stato lui, sì. Tanto stiamo rivedendo il calcio di rigore di Romelu Lukaku centrale. Sì, è un po' centrale... arrischiato perché è andato proprio vicino al piede del portiere, quindi però è andata bene. Il Napoli non deve fare l'errore che ha fatto nel primo tempo, quello di abbassarsi a attendere. Secondo me se lo vai a prendere sopra, vedi il rigore come è venuto, gli crea ancora delle difficoltà. Sì, perché come ci dicevi in precedenza, intanto migliori marcatori belgi in Serie A, 113 Mertens, 73 Lukaku, Lulù 72 Olivera. Lulù Olivera. Te lo ricordi Lulù Olivera? Mamma Come mia. che me lo ricordo, 2 attaccanti del Napoli nei primi 3 del Belgio per gol in Serie A. Vabbè, Mertens ha fatto la Mertens ha fatto storia, la storia, c'è il del presidente De Napoli. Laurentiis, Io mi intanto. auguro che Lukaku arrivi a fare anche lui la storia. Quando Però- lo vedi il presidente della intanto Sì. c'è giallo per Buongiorno. Ah, per Buongiorno. E lui all'altro? Penso che abbia ammonito anche l'altro. Cioè, in pratica ha ammonito Buongiorno per aver subito il... Vabbè, per aver protestato insieme all'altro, quindi per... ma ha ammonito solo Buongiorno? Forse gliel'avrà messo pure a lui il cartellino là. giallo anche per Strefezza. Forse gliel'avrà messa anche lui la mano in precedenza, magari che non è stata vista, vedi, perché sta dicendo quello che è Non ti ha successo. toccato, ha detto l'arbitro. Certo che la differenza fisica è bella grossa, no? tra Buongiorno e Strefezza, quindi... Si è dovuto alzare sulle punte Strefezza per... Avrà fatto per un salto. La manata ad Alessandro Buongiorno. Ti stavo chiedendo di De Laurentiis, quando lo vedi De Sì. Laurentiis, che cosa ti viene in mente? La prima cosa che pensi quando vedi De Laurentiis? Ma innanzitutto che è stato capace di creare un qualcosa di straordinario, e quella è la prima cosa che mi viene in mente. L'altra che mi viene è che mi dispiace che poi non abbia poi puntato anche su di me magari negli anni dopo che stavo lì a Napoli, e magari anche nel settore giovanile. Io faccio l'allenatore e magari ci poteva stare che potessi cominciare con la primavera. Boom, te. No, io ho detto quella che è la sincerità. No, ma negli anni scorsi, forse l'anno scorso, mi hanno accostato alla primavera del Napoli, poi mi viene sempre detto la stessa cosa, perché poi ho sempre tante persone che conosco lì. Non li reputo amici perché l'amico si comporta in maniera differente, però diciamo che la motivazione è sempre la stessa, non sto qui a dirvela, quindi non è un qualcosa di che, semplicemente che non vuole gli ex calciatori della gestione Napoli all'interno del settore giovanile. Ce n'è uno, l'unica ce n'è uno eccezione solo Gianluca è Grava. Grava, sì. Solo Gianluca Grava. È un peccato, poi ci torniamo sul settore giovanile. Visto No, che possiamo anche no, non è Gennaro, e tornarci, tu mi hai perché- sfruguliato, come si dice dalle nostre parti, e io già l'altra volta Attenzione. mi sono comportato bene. Intanto qui c'è Guadaschelia, bravo, non ti ho detto niente più, ma adesso mi hai sfruguliato e No. dopo ci torno. Andiamo prima al telefono. Pronto? Mimmo, ciao Mimmo. No, mi ha chiamato Mimmo, in realtà è Mimmo. Ciao Mimmo. Io vorrei capire Capia. il Cannesciune effetto applicatela a questi gli ultimi 5 minuti. Applicatela agli ultimi 5 minuti il Cannesciune effetto. Schiaffo, pugni, calci, addirittura Buongiorno che prende il cartellino. Ma è chiaro che il Napoli deve aspettare altri 33 anni per vincere un altro campionato. Era evidente, perciò che Conte ha detto il Cannesciune effetto, perché viene dall'esperienza juventina. Lui aveva Mazzoleni al centravanti e Orsato al centrocampo, e allora il problema è un altro, e il Napoli purtroppo è scoperto, è molto scoperto. Io vorrei capire allo stipendio a Oriali
Per amicizia o perché alza il telefono e dice ma a chi abbiamo distrutto la vita? Il problema è questo, signori cari. Mimmo, che c'entrano di Ali però? Letteralmente si è speso tutto il primo tempo. Ecco perché ha fatto quel processo. Ma non c'ha più quella salute e sta giocando a calci, non a calcio. E allora come la mettiamo? Mi date spiegazioni? Mi danno sempre tutti addosso. Ma le porcherie che stiamo guardando stanno tutte qui. Secondo lei cosa si dovrebbe fare? Ecco qua, Gennaro, l'hai toccato, l'hai pungolato, devi sapere che Mimmo è contro tutti i tipi di arbitri che esistono al mondo. No, io dico, siccome io non la conosco la soluzione, quindi ho chiesto... Mimmo, che cosa si può fare? Che cosa si può fare? Dare un ruolo a Oriali. E ce l'ha un ruolo Oriali? Ma no, quel ruolo lì, deve avere un telefono particolare. Praticamente bella questa. Deve avere un telefono particolare. Il bat telefono deve avere. Perché queste cose così devono andare. Vediamo, va bene, ok, dai, vediamo la partita. Va bene, ciao Mimmo. Buona serata. Ciao, Fadera, attenzione. In area di rigore il traversone in mezzo, Olivera di testa, il telefono particolare deve avere. L'ultimo modello magari gli dobbiamo regalare a Lele Oriali. Attenzione a qui c'è Kvaratskhelia che porta sul pallone 2 contro 2. C'è Lukaku, Kvara salta di netto, sinistro spinto. Ma come no? Ma lo sbilancio. Ma come no? Ma è stato spinto. Ma gli fa perdere il rigore nettissimo questo. È nettissimo. È rigore nettissimo questo. Fabregas che se la prende con Conte. Giustamente uno se la prende dice... con Conte, Fabregas. Ehi, basta, io dico, guarda Fabregas. Sì, però tu lo sbilanci, no, lo fa perdere per me è l'equilibrio, quindi non riesci più ad andare a impattare il pallone. Per me è rigore tutta la vita questo. Intanto abbiamo una telefonata? No, sì, andiamo al telefono, pronto? Pronto? Non riesco a capire come mai fino adesso non si era vista la partita sul DAZN. No, io non glielo so dire perché non si vede su DAZN, le dico che si può seguire noi. No, io purtroppo non vi vedo, però ora si è collegato dopo tanto tempo, siamo però ai 62esimo, 63esimo. Tanto giallo per Conte. Ma il gol chi l'ha fatto? Si può sapere? Certamente, hanno segnato McTominay dopo 28 secondi, pareggio di strefezza a metà primo tempo e poi ha segnato da pochi minuti Lukaku su rigore. Bene. L'importante è vincere. Certo. Importante è vincere. Una domanda per cortesia. Sì. Siccome io sono invalido al 100%, no? Sì. Se dovessi venire allo stadio, c'è la possibilità, c'è l'ascensore, c'è qualcosa per poter andare su o non c'è l'accesso esatto, l'accesso in discesa e non ci dovrebbero essere problemi, ma ovviamente deve andare nel settore predisposto. Ho capito. Quindi basta prendere i biglietti per il settore invalidi. Esattamente. Ok, la ringrazio. Prego, buona serata. Buona serata a voi e buon lavoro, grazie. Grazie a lei. Magnifici, grazie. Grazie a lei. Sulla parola però siamo magnifici perché ha detto che non ci segue. Non ci vede, sulla fiducia. Si sente. Lo ringraziamo però ovviamente per la telefonata. Il pallone è gestito dal Como, ammonito Conte. Perché si è lamentato del rigore. Le proteste erano giuste anche perché lui, non ha senso che si butta a terra davanti alla porta da solo, ormai ha superato l'uomo, quindi è normale che con la spinta dietro è stato sbilanciato. Fosse stata a centrocampo l'avrebbe fischiato. Dici? Certo. In aria no, non è rigore. In aria non te l'ha voluto fischiare, ma non è manco appena dato adesso rigore, quindi non ti ha voluto dare questo secondo rigore. Fadera in possesso Fadera non controlla, esce la sfera. Buon giocatore questo. Sì, buon giocatore. Una bella gamba per colpo. Tanto non ci sono ancora cambi. Ma giustamente. Io penso che a breve forse un po' si è ripreso Kvara nell'ultimo, però secondo me qualcuno dei due esterni deve uscire, o Kvara o Politano, perché
Kvara un po' ha fatto qualcosina adesso, nel primo tempo è stato quasi niente per quanto riguarda la gara. Politano se n'è sceso parecchio. Gennaro, c'è un dato emblematico: tiri 5 per il Napoli, 9 per il Como. Sì, diciamo che nel primo tempo ha fatto 3-4 tiri, alcuni anche nello specchio della porta, quindi, ma il Napoli sta concedendo solo il tiro da fuori, però hanno qualità nel farlo. Ma il tiro da fuori, palo di Nico Pazzo e gol di Strefezza. Beh, comunque in una gara c'è sta che puoi concedere qualche tiro da fuori. Ho capito, ma se su 4 poi tiri la 2... serata giusta, la qualità dell'avversario ti crea la difficoltà. Giuditta Marciano dice: un Napoli diverso, qualcuno si è messo davanti alla telecamera, facciamo spostare perché non si vede più la partita. Un Napoli diverso, vedo nel secondo tempo più aggressivo, vai al terzo gol, chi stanno avuto ha scutuliato rindo spogliatoio da Conte, arrabbiato, dice Giuditta. È probabile. Fuori anche. Fadera, dentro Verdi. Next. L'ex Verdi sul terreno di gioco. Eccolo qua. Quindi ha messo un esterno più d'attacco rispetto all'altro. Verdi ha qualità più offensive. Va a prendere la stessa posizione, perché poi è un 4-4-2 se andiamo a vederlo, che si può girare in un 4-2-3-1. E adesso con gli esterni che sono 2 attaccanti. Verdi uscito dai radar da qualche anno. Sì, lui anche nella Salernitana quando è andato non ha fatto benissimo, fece quell'anno strada, perché a Napoli pure fece bene. Attenzione al lancio per Scott, non fece benissimo, mi sembra, a Verona se non sbaglio. Sì. E poi dopo sì, effettivamente un po' sparito. Arbitraggio scandaloso, scrivono da casa. No, forse solo per il rigore non dato Skvar, per il resto sta arbitrando la partita nella maniera giusta. Ancora per me il rigore c'era. C'era il rigore. Sì. Dai, non si può non dare un rigore del genere. Anche perché tu sei totalmente alle spalle, no? Ma lui sta calciando in porta. Io sto provando a calciare, se tu mi spingi da dietro io perdo l'equilibrio e non vado più ad impattare la palla. Però questa cosa che hai detto a centrocampo l'avrebbe fischiata, non mi va giù. E perché? Perché al centrocampo tu le mani, diciamo che è una zona dove non fa male se fischi un fallo, lì devi prendere una decisione differente, lì devi fischiare un rigore. Quindi magari non è stata proprio una spinta esagerata, però c'è stata. Intanto stiamo vedendo le foto che arrivano live dallo Stadio Maradona da parte del nostro Ciro De Luca, che ci sta mostrando gli scatti, grazie ovviamente ad Emanuele Bernardo che li mette in onda. Olivera all'indietro, palla che è uscita in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani. Scott McTominay che è calato un po' nel primo tempo, fatto molto di più, ma un po' tutto il reparto offensivo. Io ci leggo anche lui al reparto offensivo, perché spesso sta sempre a ridosso dell'area avversaria, è un po' in ombra, non sta disputando una gara esemplare secondo me. Tutte le passaggi totali 310 per il Napoli, 477 per il Como, a dimostrazione che il Como nel primo tempo ha fatto maggiore possesso palla. Sì, diciamo che sono numeri, dati che lasciano il tempo che trovano, dipende poi Vabbè, fammeli dire. No, vabbè, tu l'hai detti. È un po' come il modulo. Certo, se tu la partita finisce 2-1 per il Napoli, chi se ne frega, no? Che ha fatto più passaggi del Napoli, quindi poi sono quelli lì efficaci che fanno la differenza. Anche perché sai, hai imparato di pure atteggiamento tattico, queste cose qua. Stai migliorando, hai capito? Fammi sparare un po' la posa. Stai attigiando. Allora, nel frattempo arrivano anche le formazioni ufficiali di Verona-Venezia, match che si giocherà più tardi. Ma non lo vedrà nessuno. Venerdì sera Verona-Venezia. Preferisco mangiare una pizza fuori. Ma io mi chiedo, Napoli-Como venerdì alle 18:30 e Verona-Venezia il venerdì alle 20:45, ma almeno inverti
le tu due dici partite. prima fai e poi dopo sì, fai forse una è Venezia, probabile. poi dopo fai però sai che cos'è del Napoli. Attenzione A Cutrone. Sai che cos'è? Tra virgolette queste piccole poi non hanno mai la possibilità di giocare una partita di sera, un anticipo, un posticipo. Con tutto il bene, però Verona Venezia. Vabbè, ma alle i diritti televisivi ce l'hanno anche loro. Certo, però quindi con tutto il bene, ma il venerdì sera è complicato vedessi Verona Venezia. Ci fosse stato Napoli Como, l'avremmo visto senza problemi. Assolutamente. Verona Venezia, cioè, diventa un po'. Se c'è un bel film, mi vedo il bel film. Ma se non c'è un bel film, lo cerco e me lo vedo. Intanto, con tutte queste piattaforme ormai. Esatto. Anghissà, Spalacchia lontano. Intanto testa e testa. È pericoloso. Corrono tutti da Buongiorno. E lui dovrebbe essere bersagliato oggi. Buongiorno tutti. Adesso chiama Mimmo e ci dice che. Intanto andiamo a vedere. Kempf è stato lui a colpire mamma mia, fa male, in pieno l'ha preso, mamma mia, l'ha preso poi in pieno. Lui che va laterale e lui che va frontale, quindi l'ha preso proprio in pieno mentre si girava, che lui colpisce il pallone, Buongiorno colpisce il pallone e Kempf ne abbiamo prese di testate da calciatori, abbiamo ancora i stiamo vedendo la lavagnetta. Patrick sta per entrare qualcuno nel Como, perché c'è la lavagnetta con la scritta Patrick, poi si sono messi Patrick Cutrone, sì, ha ragione. Sì. Quindi vogliono cambiare. Può darsi che mettono un tre quarti con le due punte. Sì. Dici? Probabile. Ho un'altra punta comunque davanti. Intanto stiamo rivedendo il gol di Scott McTominay subito dopo 28 secondi, palo gol, se la metteva fuori. Grande gol però, Grande gol. E De Laurentiis non era nemmeno arrivato ancora a sedersi. Stava in piedi. Sì, stava ancora in piedi con gli occhiali da sole, non è riuscito. Vediamo anche il gol di Gabriel Strefezza. Sul gol di Strefezza tra le gambe di Buongiorno ritarda un po', doveva accorciare un po' di più, quindi ridurre la distanza verso Strefezza, quindi l'ha fatto controllare, l'ha fatto girare e calciare, quindi gli devi togliere un tempo di gioco. Tanto si riparte con Buongiorno che però è fuori dal terreno di gioco ed Elia Caprile. Mazzocchi, Pasquale Mazzocchi, anche Neres, anche lui. Quindi Mazzocchi e Neres. Poi faranno una difesa a 3? Difesa a 3. Di solito quando mette Mazzocchi ritorna a giocare a 3, mette Neres al posto di Politano e Di Lorenzo e fa 3-4-3. Il terzo. Il terzo di difesa, anche se però toglie Olivera. No, lo alzi. Lo alzi a sinistra. E allora chi togli? Togli Politano sicuro e metti Neres. No, oppure togli poi Politano, metti Neres, chi ci sta più? L'esterno chi te lo fa? Olivera? Olivera a sinistra, c'è un centrocampista in più, deve uscire uno tra Lobot, Anghissà e McTominay. Probabile. McTominay? Si stava sì, forse quello lì più che un po' in difficoltà? Sì, probabile. Magari un po' di affanno. Intanto qui seguiamo. Quindi qui c'è un doppio cambio, no? Sì, doppio cambio. Neres e Mazzocchi. Seguiamo qui c'è Kvaratskhelia. Sì, Kvala, s'accentra Kvala! Gliela poteva dare a Romelu. Gliela deve dare dopo il primo dribbling. Si è arrabbiato dopo ha tardato. Sì, non c'era più lo spazio. Quando è entrato al centro, la spostata gliela deve dare, doveva dargli lo spazio. Doveva dargli. Vabbè, da fuori è molto facile, perché poi l'attaccante è orientato a guardare a terra in quel caso, perché sta puntando e sta cercando di guardare i piedi dell'avversario. Peccato, non è riuscito. Qui c'è Kvaratskhelia, ha calciato centrale, anche questo. Sì, è anche debole, no, un po' debole, non era una forza giusta, forse un po' così, diciamo ciabattata. Ha calciato un po' alla Emanuele Bernardo. Emanuele Bernardo calcia così, ciabattato, centrale e debole, mentre Vittorio Bernardo invece quello lì avrebbe fatto sicuramente gol, te lo assicuro, Gennaro. Allora, intanto c'è il Como in possesso del pallone con Kempf che sta provando ad abbattere tutti, provato prima anche con Alessandro Buongiorno che è rientrato sul terreno di gioco. Politano si è abbassato e fa l'esultanza. Politano, pronti Neres e Mazzocchi, eccoli qua. Sì, no, guarda la posizione di Politano, no? È normale che tu se ci metti Mazzocchi diventa più congeniale.
Il pallone è gestito da Van der Bremt. Mazzocchi No, che... tutti e due. Mazzocchi che tanto bersagliato ma dà tanto, suda la maglia. È napoletano, abita a pochi passi dal centro, quindi sente la maglia, sente sua, c'ha forse la responsabilità che abbiamo avuto tutti quanti noi napoletani, quelli di fare sempre bene, no? Genova, ma è così difficile da napoletano giocare a Napoli? Ma dipende, sicuramente quando Attenzione, fai... scusami perché Fabregas rincorreva qua la Schelia, voleva fermarlo lui. Voleva fermare lui, qua la linea dell'area di rigore non tardi, riesce a mamma darla, mia, la dà adesso sbagliando, c'è calcio di punizione Però ha tardato troppo, sì, dai. Sì, ha rallentato. Mi interessa questo discorso. Napoletano a Napoli, così complicato? Ma no, è normale che se tu fai sempre bene è come se non avessi fatto niente, no? Diventa quasi normale. Faccio un esempio un pochettino più pratico: se fai 20 partite di un livello alto, ne fai una sbagliata, si ricordano quella sbagliata. Purtroppo è così, ma io penso un po' dappertutto succede questa cosa. Intanto qui stiamo rivedendo anche una posizione di fuorigioco di McTominay qui sull'azione precedente. Sì, è quella precedente, fuorigioco. Calcio di punizione con Kvara e Lobotka sul pallone. Qui c'è Kvaratskhelia, guarda al centro, fischia l'arbitro, la mette in mezzo. Sergi Roberto va a chiudere, poi Cutrone, ma qui c'è Kvaratskhelia ancora tra Sergi Roberto. Lobotka non va proprio a saltare. Inutile che diciamo che accenna un po'. Sì, fa la finta e si stacca. Aspetta, andiamo timore. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, buonasera. Ciao, buonasera a te. Sono Luigi da Pagani. Ciao Luigi. Buon Macca Napoli, Ciro. Grande Luigi. Tutto a posto, alla grande, stiamo volando. Intanto esce Kvicia Kvaratskhelia e non Politano per Neres. Quindi Neres a sinistra. Nel tridente d'attacco. Ma adesso e fuori Politano per Mazzocchi. Perfetto. Fuori Politano per Mazzocchi. Perfetto, quindi c'è Magnam, grande Luigi. Neres, quindi mettiamo un po' d'ordine, poi ti do subito la parola. Allora, rimane più o meno un 4-2-3-1 con Mazzocchi al posto di Politano, quindi Mazzocchi al posto di Politano, un pochettino più in copertura, e Neres di qua al posto di Kvara, con McTominay magari largo a destra, sempre nella stessa no, secondo me va nella stessa quindi posizione. Mazzocchi fa quello che faceva Politano, fa diciamo il terzo avanti e poi va a dare una mano. Vediamo vedi? Sì. Al momento è dietro. Sì, vabbè, ma perché è un'azione di rimessa laterale, però guarda, vedi, adesso è ben precisa. Sì. Vedi McTominay, sì. Non cambia niente al centrocampo, quindi Mazzocchi va a prendere il posto di Politano in maniera un pochettino più difensiva. Sì, Luigi, dimmi tutto. Vorrei mandare un bacio al mio compare Ventura. Perché si è operato al ginocchio. Ok, va bene. Ok. Salutiamo Ventura. Anche tu, Ciro. Ciao Luigi, grazie. Ciao, grazie Ciro, grazie a te. Grazie a te Luigi. Ciao. Como in possesso del pallone con Cutrone che gestisce la sfera, prova ancora con Sergi Roberto a venire su, poi Moreno, servizio largo per Cutrone, ancora Gabriel Strefezza ha continuato a tenere alto il rendimento. Nico Paz è invece sostanzialmente scomparso. Hanno abbassato un po' il livello di giocate, ma un po' tutti, forse perché è migliorata la fase difensiva del Napoli, sicuramente. Ha alzato, ha preso campo, è normale che poi non li fa arrivare nella propria metà campo. Neres intanto a sinistra. Quanto parte? Neres a sinistra. Ci ha rinunciato, si è fatto male. Sì, si è fermato, male. Olivera in area di rigore, Olivera si ferma. Però non ti addormentare. Van der Bremt si è fatto male, ci ha rinunciato, vedi? Sta schioccando le dita. Ha detto ci ho provato. Non mi dite niente, ma io non riesco a corrergli dietro, a meno che non mi date un motorino. Certo. Tanto Nico Paz mette palla fuori.
per l'infortunio del suo compagno di squadra Van der Bremt. Ci ha provato a corrergli dietro, ma giustamente è partito Neres a sinistra, qui si è proprio fermato di colpo. Diciamo che questo tipo di infortunio avviene spesso perché quando vai ad allungare in campo aperto, se non hai una preparazione sotto per quanto riguarda l'allungo di 30-40 metri, rischi di farti male, soprattutto quando fai una partita di alta intensità. Devi essere abituato, cioè durante la settimana devi lavorare molto. E quindi questa cosa aperto. fa riflettere, Gennato. Perché la maggior parte è stata studiata che negli ultimi anni gli infortuni avvenivano proprio per questa situazione qua. Cominciamo a girare un po' allungare per i club. Andiamo magari a Casalnuovo, mancano 8 minuti più recupero al triplice fischio finale. Player of the match, Lukaku, Strefezza, McTominay o Nico Paz? Io dico forse Strefezza. Ovviamente per quella... Lukaku e McTominay oltre i gol poco. Sì, poco. Strefezza penso che abbia fatto molto di più rispetto agli altri. Ovviamente da tifoso del Napoli dico Lukaku. E invece Andrea, Club Napoli Casalnuovo, che cosa mi dice? McTominay. Sì. Scott. McTominay per tutta una serie di ragioni, al di là del gol, della prestazione, diciamo pure un po' per andare a premiare tutto quello che è stato McTominay in queste partite. Tanto sta entrando Belotti per Strefezza. Ecco perché Cutrone abbiamo visto prima sulla lavagnetta. Cutrone abbassato con Nico Paz e Belotti che fa il centravanti. Sono 3 punte. Andrea, mancano 7 minuti. È entrato Neres, è entrato Mazzocchi. Prevedi qualche altro cambio? Guarda, io vedo Olivera in difficoltà. Già quando è stata fischiata la punizione che ha tirato prima Cavara, lui si è gettato a terra praticamente, eppure ha mancato di lucidità in quell'attacco dove praticamente a un certo punto si è fermato come non sapendo più cosa fare con la palla, ed è un chiaro segnale di stanchezza fisica e mentale. Quindi prevedi che possa entrare magari Leonardo Spinazzola? Probabilmente, se il cambio ancora non è stato fatto, è perché Olivera ti dà un po' più di copertura in difesa e diciamo che la partita necessita di questo. Perfetto, ovviamente ci risentiamo tra un po', andiamo anche a Trani, dagli amici di Trani, andiamo a vedere anche loro che cosa pensano, chi è il migliore in campo di questo match che il Napoli sta conducendo con il punteggio di 2-1 contro un bellissimo Como. Gennaro, dobbiamo dire. Sì, sta facendo... Attenzione a Nico Pazzi in area di rigore, meno male che McTominay un'ottima gara. È andato a chiudere. Se non avesse avuto un Napoli così forse avrebbe un vantaggio differente, perché poi sta facendo la partita, sta cercando di mettere in difficoltà l'avversario. Però il Napoli nel secondo tempo sta migliorando la prestazione del primo, secondo me. Emanuele, abbiamo una telefonata, possiamo andare a Trani? Andiamo a Trani. Trani, chi migliora in campo secondo te? Secondo me Lukaku. Secondo me Lukaku per il lavoro sporco che sta facendo per la squadra, per l'assist e per il gol, coronando la prestazione. Quindi McTominay e Lukaku, i due club dividono la palma. Tu dici Strefezza e mettiamo tutto. No, io ho detto da tifoso, no, dico Lukaku. Ah, dici Lukaku anche tu? No, io ti ho detto nella classifica che è apparsa lì sul DAZN, no? Cioè, se devo decidere il migliore in campo, secondo me Strefezza è stato il migliore in campo. Poi da parte del Napoli ti dico Lukaku. Sta per entrare intanto il Ciolito Simeone negli ultimi 4 minuti di gioco, salvo recupero, Napoli che conduce per 2-1. Noi ovviamente al termine del match saluteremo gli amici dei club, saluteremo ovviamente Gennaro Scarlato che ritroveremo dopo la sosta delle nazionali e andremo in quel del Maradona da Pasquale Cacciola per il post partita con i tifosi. E poi di nuovo la linea qui a me. Neres in aria, Neres, David Neres ha segnato, Neres, 3-1 Napoli,
3-1 Napoli, Romelu Lukaku la mette e Neres non perdona, il primo gol in campionato per David Neres, 3-1 Napoli, è arrivato il 3-1 del Napoli, la facciamo vedere Emanuele, eccola qua, lo possiamo chiamare Nino Maraviglia, no? Come Sanchez, chiamiamolo come vogliamo, ha segnato David Neres, 3-1 Napoli, Romelu Lukaku, controllo, allora, si gira e palla dentro per Neres. Ha avuto 2 occasioni, no? Nel primo tempo e nel secondo tempo, per fare quello che a lui è più congeniale, difendere la palla, girarsi sul lato forte suo, sul lato sinistro, cioè sul lato destro col piede sinistro, e ha messo 2 volte in porta, sia Neres adesso che nel primo tempo McTominay. Fa un movimento, Romelu Lukaku lo ha fatto anche appena entrato in campo nella prima occasione con il Parma, quando sposta il bacino all'indietro e mette spazio tra il pallone e il... Non gli dà la possibilità di anticipare all'avversario. Non lo prendi mai, non lo prendi mai, palla filtrante per Davide Neres, e noi sta entrando intanto Spinazzola per appunto Olivera, e dentro Simeone al posto dell'applauditissimo Romelu Lukaku. Adesso ti dico che nella classifica che è apparsa su DAZN Lukaku migliore in campo. Andiamo al telefono, pronto? No, non andiamo al telefono, allora andiamo a festeggiare con Andrea, magari andiamo a casa nuova. Andrea ha segnato Neres, eccolo qua pure lui. Senti, ma adesso me la vuoi dire quella cosa che avevi detto, la dicevi nel finale? Andiamo con quanti scudetti? Ecco qua. si è lanciato. Beh, il Napoli può lottare fino alla fine, insieme a altre un paio di squadre, secondo me sì. Insieme ad un paio di squadre? Ciro, sicuramente, ma vincere una partita del genere ti dà consapevolezza, ti dà morale, oltre che i punti. A questo punto salutate la capolista. Grande Andrea, non si vedeva l'ora di cantare. Grande Andrea, grande Como, grande allenatore. Ma il coro di stasera è "se ne va, la capolista se ne va". Aspetta, vai che te lo faccio fare in diretta dalla mia. Vai. Eccolo. E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Quell'amico là dietro se ne va perché saluta, fa con la mano così, sta salutando, ciao. Quell'amico lì se ne sta andando proprio. Si vede che va di fretta, deve andare a casa, deve andare. Quello con la polo dietro di te, Andrea. Lui? Sì, lui salutava, faceva ciao, faceva. Hai salutato, se ne va. No. Aspetta, te lo passo. Ma non ho capito, ma te ne stai andando? No, però ce ne possiamo anche andare. No, è perché tu salutavi, ti vedevo salutare, ti vedevo. Aspetta, perché la capolista se ne va, non andare via. Non andare via, ha detto Gennaro, ti perdi gol, guarda. Ti perdi il quarto gol, non te ne andare. No, sto qua. Sto qua. Andiamo anche a Trani, andiamo a vedere anche a Trani cosa pensano gli amici di Trani al gol di Davide Neres. Sono esplosi nel club Napoli batte Trani. Assolutamente sì, Ciro, assolutamente sì. Abbiamo comunque confermato che il migliore in campo, come dicevamo, è Lukaku. Un ennesimo assist, ennesimo lavoro per la squadra. Sì, vai, finisci pure. Mi senti? Sì, okay. Ti sento. No, abbiamo confermato comunque la qualità del giocatore che è. Sinceramente non so cosa si inventeranno per non farci andare a Empoli, perché mi sa che ci sarà un'invasione lì ad Empoli, con questo entusiasmo che sta in città, e noi saremo presenti anche lì come club. Assolutamente. Intanto doppia sostituzione, perché intanto fuori anche Robot al 90esimo dentro Billy Gilmour. Gennaro, non è la prima volta che esce Lobotka, ma 87, 90 e Billy Gilmour scampoli di partita nel recupero più che altro. Beh, oddio, ci sta, dai, le gerarchie sono quelle, poi difficilmente come fai a togliere in una formazione iniziale, oppure anche
a metà primo tempo, a meno che non abbia avuto qualche piccolo risentimento, ci sta, dai. Però intanto così fa prendere confidenza col campo, con l'ambiente. Quando il risultato te lo permette lo puoi fare tranquillamente. Gabrielloni è entrato accanto a Belotti nel Como. Neres ancora se ne va, Neres li scarta tutti, Neres, tutti. Ha detto che li scarta tutti, vuole scartare tutti, poi ha perso però il pallone con Sergi Roberto. Tocca all'indietro per Audero, il portiere ex Samp, scarica su Dossena. Sostituzioni esaurite e non solo le sostituzioni, mancano 3 minuti. A parte le sessioni, chi è? Guarda, forse ce l'hai vicino un esaurito, caro Gennaro. Neres porta il pallone, Spinazzola sale, Spinazzola prova a servire ancora Davide Neres. Ha portato bene la maglietta, Gennaro. Ma guarda, questo l'abbiamo detto prima, un calciatore che ogni volta che è entrato ti ha fatto la differenza, anche stasera. Politano è uscito, è entrato, Politano gioca Politano bene, li stanca e lui li finisce. E lui fa il gol. Nel momento mette la ciliegina sulla torta, il Napoli con tranquillità si gode questa sosta di campionato in testa alla classifica, allungando anche in classifica, visto che è la prima gara della 7ª giornata del campionato. Assolutamente meritato. Se vogliamo trovare una nota negativa, forse la prestazione di Kvara, con un'altra sostituzione, sì, se la vogliamo trovare, altrimenti è tutto a posto. No, vabbè, che dici, la troviamo? No, tutto a posto. Tutto a posto. McTominay è messo giù da Nico Paz. Qualcuno in chat scriveva Nico Paz a gennaio a Napoli. Secondo me Nico Paz l'anno prossimo torna al Real Madrid. Beh, comunque lui le caratteristiche sono di un 3/4, quindi lo metteresti al posto di McTominay, però non ti fa quel lavoro che fa McTominay. Sicuramente c'ha una tecnica superiore rispetto a tanti calciatori, anche quelli del Napoli, però la fisicità un po' lo può condizionare, soprattutto in una squadra come il Napoli, dove magari serve più un gioco corale che la giocata singola. Andiamo al telefono, pronto? No, Gino. Eccoci qua. Sembra Attimo di Sant'Antimo. Antimo ha segnato pure David. Me lo so, non ti preoccupare. Io... E chi si preoccupa? Lo so, non ti preoccupare. Io vi auguro una buona serata. Hai chiamato per salutarci allora? Vabbè, dai. Sì, è perché ormai... No, è perché non vi do più fastidio, vi faccio fare il vostro lavoro. Non ho capito? Non dai più fastidio? Perché vi faccio fare i vostri lavori, capito? Ti ho fatto... Ci fa fare il nostro lavoro. Ah, ci fai fare il nostro lavoro, ok. Va bene. Capito? Sei sempre ben accetto, lo sai. Ma anche voi siete persone grandi. Grazie. Io vi stimo e vi voglio bene. E vi incoraggio. Io e nel Napoli del cuore. Grande Antimo, un saluto, grazie. Sempre Forza Napoli. Sempre. A tutti i tifosi del Napoli, un bacio a tutti quanti. Ciao Gino, ciao Antimo, grazie. No, è perché stavo pensando all'altro che chiama sempre. Chiama ogni secondo. No, è perché c'è un altro che chiama sempre. Ciao Antimo, grazie per aver chiamato. C'è un altro che chiama sempre, è Gino, e non l'ho sentito stasera, mi preoccupa un po' questo fatto che stasera non l'abbia sentito. Nico Paz di testa Spinazzola. Neres prova a scappare, mamma mia, e quando lo prendi? Ma se n'è andato! Se n'è andato in porta David! La parata di Audero, mamma mia, imprendibile! Uno strapotere fisico. Imprendibile! Date un motorino a Nico Paz! Date un motorino più di un motorino. Ci vuole qualcosa di grossa cilindrata. Strappo incredibile di Davide. È finita, il Napoli porta a casa i 3 punti ed è in testa alla classifica del campionato di Serie A per almeno la sosta, appunto. Il Napoli è lassù anche dopo la sosta, resta lassù. Vediamo che cosa faranno le altre. Guido Baldari va da Romelu Lukaku e gli va a dire parli tu, e quindi adesso toccherà
a Romelu Lukaku. Andiamo subito a salutare gli amici del club, andiamo prima a Casalnuovo. Ciao ragazzi, un saluto, ciao Andrea. Ciao Ciro. Grazie per esserci stati anche stasera. Ciao, un saluto ragazzi, ciao, grazie. Voliamo Napoli capolista, scrive, voliamo anche a Trani. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Ciao Cico. Ciao, grazie mille, grazie. Un abbraccio a tutti quanti voi. Gennaro, Napoli che batte il Como, soffre a metà del primo tempo, dopo aver trovato il gol dopo 28 secondi, poi nella metà del primo tempo ha sofferto un bel po'. Poi nel secondo invece è riuscito a rimettersi in carreggiata e a riprendersi sicuramente. Sì, il Napoli è passato subito in vantaggio, forse questo ha fatto calare un po' la tensione ai calciatori. È stato rimontato dal Como, dove ha fatto un ottimo primo tempo, dove il Napoli ha sofferto tanto. Nel secondo tempo non c'è stata partita, il Napoli praticamente non ha mai concesso niente, non ha sofferto. Finisce con il punteggio di 3-1 lo stadio Diego Armando Maradona. Noi tra pochissimo andiamo da Pasquale Cacciola. E allora andiamo da Pasquale. Insieme a Pasquale, prima di dare la linea, salutiamo anche Gennaro Scarlato. Grazie Gennaro. Voi, buona serata. Ci rivediamo dopo la sosta. Assolutamente sì. Pasquale, a te la linea. Napoli batte 3-1. 3-1 il Como. Ci risentiamo tra una quarantina di minuti circa. Ok, grande festa qui allo stadio Maradona. Allora proviamo a strappare qualche commento su questa partita. Che partita è stata? Buonasera. Che partita è stata? Primo. Che partita è stata? Perché se ne deve andare? Perché? Qualche sostituzione andava fatta prima probabilmente, e nel Napoli esiste un problema Kvaratskhelia che probabilmente, oltre ad essere un problema tecnico perché oggi non riusciva a saltare l'uomo, non riusciva a tirare in porta, ci sarà qualche problema anche contrattuale. L'ha visto troppo individualista forse da questo individualista, poco attento, e non è il Kvaratskhelia che conosciamo. Speriamo. Dall'Argentina arrivo subito. Che Napoli è stato? Ottimo, grande Napoli, anche grande Kvaratskhelia, pure ci ha messo l'anima, c'era un calcio di rigore netto su di lui, non ho capito perché l'arbitro non ha dato un rigore, non ho capito. Rigore negato al Napoli, rigore negato, e voglio dire 3-1. Grande Conte, sei un grande. È un grande. Dall'Argentina. Otra vez nos vemos como en la entrada. E il Napoli va a avere il quarto titolo. Sí, totalmente, jugó muy bien. L'Argentina torce per lo Napoli Argentina e Napoli è lo mismo. I Boca. Gracias. E quindi abbiamo ascoltato anche un commento argentino, ascoltiamo un commento napoletano. Allora, io vorrei dire una cosa. Partita straordinaria, se non fosse un po' per l'arbitro, però non l'ha gestita bene, però ci possiamo accontentare per questo 3-1. La capolista se ne va, forza Napoli sempre. Ma si può sognare il primo posto, la capolista, una festa? Può darsi. Però alzi le mani. Dobbiamo, perché non è detto. Siamo ancora a inizio campionato, quindi diciamo che... Però ci stiamo lì. Sì, stiamo lì. E anche stasera ci ha ammarato 3 palloni. Ma quanti palloni darà ancora questo Napoli? Ma penso che quest'anno ci prenderemo parecchie soddisfazioni. Penso che qualcuno al nord, Milan, Inter, inizia un pochino a preoccuparsi. Dovete solo rosicare, Milan, Juve, Inter, rosicate. Ci sarà preoccupazione lì? Io penso proprio di sì, perché comunque il Napoli di Conte quest'anno sta facendo tanto. I giocatori comunque bene e male si impegnano e tutto, però chiaramente l'arbitro di stasera non l'ha gestita male, il rigore di Kvaratskhelia ci stava, era netto anche senza VAR. Lo schiaffo che è stato dato a Buongiorno personalmente per me era da rosso, perché è un comportamento che nel calcio, nello sport non si deve fare. Poi c'è stato pure un intervento su Anghissà, un piede a martello, un po' discutibile. Però diciamo che tutto sommato il Napoli sta a 16 punti, deve continuare così anche con le prossime partite, che comunque Milan e Inter si devono preoccupare. Però se il Napoli vince anche queste partite complicate... Se il Napoli vince con Milan, Inter e Juve, lo scudetto già si può dare, perché
le 3 big, dobbiamo battere le 3 big. Sei fiducioso? Io penso che quest'anno oltre allo scudetto ci portiamo anche la Coppa Italia a casa e anche la qualificazione per l'anno prossimo in Champions. Bene, speriamo, grazie mille. Che partita è stata? Un commento sulla gara? Napoli da scudetto? Sì, sicuramente. Napoli da scudetto, vediamo, è un Napoli da scudetto? Speriamo. Ci possiamo credere davvero o dobbiamo stare con i piedi per terra? Ci crediamo sempre. Finché che non abbiamo i punti che fanno la differenza. Però nel frattempo è tornata una squadra di calcio rispetto all'anno scorso e già questo per noi va benissimo. Da questo punto di vista che squadrone è questo? Abbiamo visto anche McTominay oggi ancora una volta in grande spolvero, grande squadra. McTominay stasera ci ha fatto proprio divertire. McTominay sei grande, sei il numero 1. Forza Napoli! Un bacio! Questo Neres merita qualcosina in più anche stasera, un nuovo timbro. Secondo me al posto di Politano merita. Dici che alla lunga gli toglierei il posto? Sì, gli toglierei il posto. È troppo forte. Stiamo a vedere, grazie. Sicuramente ciao. È contento Antonio Conte che ha tante risorse, tante alternative. Sì, è un allenatore che recupera anche i morti, è troppo vincente, c'ha una mentalità, proprio un trascinatore. Cosa è successo però nel primo tempo? Gol lampo e poi forse si è rilassato un po' il Napoli. Conte ha capito che li doveva attaccare alti, perché se li aspettavi al limite dell'area loro fanno gioco. Sì. Nel momento in cui li aggrediti alti hanno commesso l'errore e hanno perso la partita. Se li aspettavi dietro... È vero, da questo punto di vista quando poi si sono aperti i eh. varchi, quindi lo dice con diretta esperienza. Forza Napoli, vediamo se ci sono. Questo Napoli da scudetto? Napoli da scudetto, all'andata eri fiducioso, vediamo cosa ci dice adesso dopo questa partita. Allora, siamo stati bravi, però nel primo tempo, come dire... un pochino attentennato. Possiamo dire. Vai, mantengo io. Vabbè, comunque il Napoli, secondo me, migliore in campo Lukaku. Ha fatto 2 assist belli e un gol. E mi è piaciuto questo Napoli. Buona serata, saluto Massimo. Grazie mille. È la prima, buonasera, sempre Forza Napoli, è la prima partita che andiamo a vedere allo stadio. Battesimo. Battezzato alla grande, Forza Napoli 3-1 alla grande. Allora li dobbiamo portare più spesso. Faccio abbonamenti, praticamente. Auguri. Grazie. Forza Napoli. Un commento su questa partita, c'è questa piccolina. Forza Napoli, più forte. Forza Napoli, un commento su questa partita, che partita è stata? Una partita penso bellissima, ottimo gioco, abbiamo preso un gol perché giustamente i ragazzi si dovevano dare una svegliata, però cosa diciamo sempre a casa? Forza Napoli, bellissima famiglia, complimenti. Vediamo se c'è ancora qualche commento, che Napoli è stato stasera? Secondo tempo fantastico, il primo tempo un po' sottotono, abbiamo fatto il gol, poi di fatto il Como ha fatto una grande partita e ha fatto una bella squadra. Secondo tempo solo Napoli, va bene così. Lukaku sta facendo dimenticare Osimhen. Noi siamo particolarmente legati a Osimhen, però Lukaku va bene così, fa il suo compito, assist, gol, meglio di così non si poteva. Grazie. L'importante è che Lukaku segni, l'importante è questo. Maglietta del Boca, un commento su questo Napoli, che Napoli è stato? Bellissimo, veramente molto... Può arrivare a vincere un altro scudetto o è ancora presto? Ancora presto, dobbiamo aspettare. Sempre Forza Napoli. Forza Napoli, anche lui è argentino, Forza Napoli pure tu? Forza Napoli. Tutti i tifosi azzurri. Abbiamo spaccato il Como. Sì, può piangere. Ok, è stata un pochino dura, però abbiamo... Si rassegna. Si è rassegnato il Como, è vero. Alla fine c'è stato il colpo di grazia con David Neres. Andiamo a vedere cosa ne pensano i tifosi anche di questo giocatore che ancora una volta riesce a incidere in pochissimo. È chiaro che inizia a diventare un giocatore che nelle gerarchie inizia a spingere, quindi andiamo a... La capolista se ne va! Forza ragazzi, forza! Abbiamo sofferto, l'avevo detto prima, che la soffrivamo, però ce l'abbiamo fatta.
Però nonostante ciò il Napoli vince, se vince anche quando soffre. Ricorda un'annata che abbiamo vissuto un po' di tempo fa. Ma non solo l'annata che abbiamo vissuto qualche tempo fa, ricordano proprio le squadre di Conte che così giocano, ragazzi. Sì. E quindi se si deve vincere anche soffrendo, va bene così. Così giocano e così vincono. E così giocano e così vincono. Ragazzi, un abbraccio a tutti i napoletani. Forza Napoli sempre! Napoli! C'è un solo problema in questo Napoli. David Neres deve giocare titolare o no? Deve giocare titolare. No, titolare ancora non lo so perché però deve avere maggior minutaggio. Deve avere maggior minutaggio e poi può giocare sia a destra che a sinistra e si vede, è un giocatore devastante. Ragazzi, abbiamo fatto un acquisto formidabile. Così come anche McTominay che anche oggi... Che te lo dico a fare, dal vivo... Poi per televisione è un'altra cosa, ma dal vivo si vede proprio... È impressionante. È proprio impressionante McDonald's. Grande Napoli. Grande Napoli. Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Grande Lobotka! Forza Napoli, la prima volta allo stadio. Vai Vincenzo, pure per Anna! No, non voglio. 2 gol, 1 gol e 2 assist di Lukaku. Posso dire salutate la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va. Troppo forti. Fare Napoli a Napoli è facile ed è bellissimo. Mio figlio tifa Napoli a Roma e oggi si è visto una grande partita. Forza Napoli! Complimenti, sembra di rivivere. Forza Napoli! Sembra di rivivere quello che abbiamo vissuto qualche mese fa, non gli ultimi, ma l'altro giro ancora. Ci siamo sulla strada buona. Sì. È difficile sconfiggere questa squadra. Siamo una grande difesa, un grande centrocampo e un grandissimo attacco. Questa vittoria che allunga in classifica è un messaggio per tutta la Serie A, ma un messaggio concreto. Sì, un messaggio concreto per far vedere che il Napoli c'è e praticamente reggerà fino alla fine perché adesso te lo faccio dire. Perché c'ha anche i ricambi, c'è una grande panchina il Napoli, questo è l'aspetto fondamentale. Bene, il messaggio, qual è il messaggio di questa partita? C'è Magnamas, su 4 sceme c'è Magnamas, messaggio poetico. Vediamo. Ci volano 3 punti! Neres attualmente è l'esterno più forte del mondo. Si sono mangiati 3 polpette, sono sazi adesso. 3 polpette, hanno venuto a Napoli 3 panettone. Comunisti! Stai zitto, comunista! McTominay, mangiano di De Bruyne. Vi abbiamo mandato 3 babà, mangiatevi sul lago di Como! Come esulta uno scozzese per la vittoria del Napoli? No, olè, non esultare, non mi vinciuto. Così dicono, ma vinciuto. Quanto prima ho mostrato questo cartello prima, 30 secondi dopo l'inizio della partita ha segnato il Napoli. Sei riuscito a vederlo il gol, manco il tempo di salire. Cioè, quello che dico, è come si dice in Scozia, dalle mie parti, in Scozia si dice non deve scorrere, oppure McTominay ha letto, secondo me ha letto. Allora, che Napoli è stato? Cavate 3 palloni, ci hanno cavate 3 palloni. Forza Napoli sempre, 3 palloni ci hanno mandato e 3 gol. 3 gol, tu cosa vuoi dire di questo Napoli? Quanto ti è piaciuto? Allora, tutti sono forti, Conte dovrebbe essere sempre lo stesso, altrimenti stiamo sempre in basso. Forza Napoli sempre. Dai, possiamo essere più Forza Napoli! Questa è la grinta giusta, perché se ho capito bene il battesimo oggi. Il battesimo lui della seconda volta a Napoli, allo stadio Maradona. Esatto. Forza! Anche loro il battesimo. Forza Napoli sempre! Che vengano più spesso questi bambini, se oggi è andata bene, Ti dico una cosa, Prego. lui ha detto e Forza Napoli! Ha detto papà, stasera giochiamoci 3-1. Hai capito che ha detto? Il papà non ha ascoltato però il piccolino. Ah, ok, meglio così, da un certo punto di vista. 3-1 l'avevo detto anche io. 3-1 l'avevi detto, e soprattutto io avevo detto che insomma ero ottimista perché però per ora ha giocato bene. Però quel Van der Bremt in difesa, mamma mia, stava anche quasi segnando con quella. Lo consigliamo a De Laurentiis, penso che avrà visto la partita. No, secondo me vale più di Di Lorenzo, è andato a destra. Sì, vale. Lascia stare che è forte, lascia stare. Passo un attimo da lui e torno subito da te. Che Napoli è stato? Non abbiamo visto una partita, abbiamo visto una partitona. Kvaratskhelia Campo l'ha infuocata,
Lobotka ha gestito tutto il centrocampo, Lukaku che è un mostro, stesse cose per Neres. Voglio noi aspettiamo quarto, ce la potremmo fare, forza Napoli sempre! Napoli, ci credono anche i giovani tifosi, ma Lobotka che partita ha fatto oggi? Che partita ha fatto? Migliore in campo. Troppo forte Lobotka. Formidabile. In regia, a recuperare. Peccato per Gilmour, io vorrei vedere pure Gilmour il sostituto sulla naturale. Conte lo ha detto, il problema è questo, che Lobotka è troppo un giocatore importante. Dove lo metti? Conte lo ha detto, mi sta mettendo in enorme difficoltà perché dovrebbe giocare. Possiamo divertire. Questo Napoli dove può arrivare? Può veramente lottare per qualcosa di importante? Stasera se n'è andato, la capolista se ne va, e la capolista se ne va e sono 3. La capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Vai prima. Ritorna la sciarpa, ritorna la sciarpa azzurra. Questa ha portato la fortuna, lo dobbiamo fare più spesso. Non ho capito. La sciarpa della trasferta. Ok. Ah, tutta Italia, ok. Speriamo che vada a raccogliere qualcosa in Italia. Questo Napoli, che Napoli è stato? È stato veramente un bel Napoli, la partita non era scontata. Ce l'abbiamo fatta, sono contento e ci portiamo i 3 punti. Questo Caprile in porta stiamo commentando poco. Deve secondo me assumere un po' più di sicurezza, però è ovvio, non c'è continuità, non ha giocato tanto con Napoli, però spero che prenda fiducia e possa fare del suo meglio. È vero, grazie mille. Napoli, io ridò la sciarpa a Paolo e lo dobbiamo fare più spesso perché ha portato bene. Vieni. Allora, buongiorno, finalmente, buongiorno giocatore, finalmente abbiamo trovato quel profilo, che mancava a Napoli. Prima di Kim. Esatto, quindi da questo punto di vista possiamo dire che De Laurentiis ha fatto un mercato enorme tra Buongiorno, McTominay, Davide Neres e chi più ne ha chi più ne metta, perché ne possiamo citare almeno altri 2-3. Possiamo dire che ha fatto veramente un mercato eccezionale. Sì, ma oltre a essere il presidente del Napoli, De Laurentiis a prescindere è sempre stato un imprenditore, quindi è sempre riuscito a gestire le società e queste cose qua. In particolare secondo me il migliore acquisto, oltre a Neres, McTominay che veramente domina a centrocampo, cioè fa di tutto e di più, veramente ha mandato cardiopalm stasera, quindi... Che poi tra l'altro in macchina mentre stavo venendo ho detto a mio zio, secondo me McTominay si sblocca dopo 30 secondi, quindi, quindi veramente non so più come descriverlo, cioè veramente fortissimo. Quindi... Tra l'altro considerando i prezzi folli del mercato attuale, avendolo pagato solo tra virgolette 30 milioni, veramente è stata un'operazione straordinaria. Sì, poi pure perché allo United là faceva panchina, quindi veramente un giocatore di questo livello veramente potrebbe giocare in qualsiasi squadra. Sicuramente in Italia, poi non so all'estero come si regolano, però sicuramente in Italia sarebbe titolare, in Italia titolarissimo, cioè sarebbe stupido non metterlo titolare. No, è vero, ma penso che anche all'estero molte squadre, penso che il Manchester United inizierà a pentirsene un po' di questa. Le ultime 4 parole come i 4 gol della partita: Sim è più forte. Ed è una copia e incolla, va benissimo tutto perché tutto giusto ha detto. Questo McTominay ha soli 30 milioni di euro. Veramente è stato un affare. È un affarone, direi, perché il giocatore possente prima di tutto, poi si vede a centrocampo il dominatore, lui anche sa Lobotka, quindi il centrocampo è più rinforzato e anche per questo la difesa soffre di meno. No, è un affarone, è proprio un campionissimo, non di un campione. Secondo me Manchester, come hai detto tu prima, secondo me si sta mordendo un po' le mani che si è tolto. Non capisco, vabbè, comunque è meglio che se tolto ci abbiamo preso noi. In qualunque altra squadra secondo me farebbe la differenza in Serie A, qualunque altra squadra. La differenza ce la sta facendo nel Napoli. Quindi continuiamo su questa strada. Stasera è stata una bella partita importante contro una bella squadra che è come, perché gioca bene, palleggia bene. Fabregas si mette bene in campo, poi abbiamo sofferto quei 25 minuti che loro hanno fatto i gol, abbiamo sofferto. E il secondo tempo poi non hanno fatto niente, perché è stato bravo Conte negli spogliatori forse a fargli una piccola, tra virgolette, tiratino d'orecchie, e sono andato in campo con un altro spirito e impostare meglio la squadra al secondo tempo. A mio avviso continuiamo su questa strada e ci togliamo delle soddisfazioni. Grazie, forza Napoli. È vero, questo Napoli dove può arrivare? Può veramente puntare in alto?
Sto Napoli arriva dove mister Conte mira. Lui è un vincente nato e lui ha voluto Romelu Lukaku, è stata una grandissima scommessa. Perché tutti dicevano un giocatore finito, lui lo ha preteso perché è andato dal presidente. Io dico che Lukaku oggi ha dato una grandissima dimostrazione di professionalità. Per qualcun altro prima di lui sarebbe già volato in nazionale, lui è rimasto con grande sacrificio, con grande lavoro. Lui oggi è stato determinante, gioca bene, gioca male, 2 assist e un gol. Lukaku è il simbolo del Napoli di Conte. Dove arriverà lo scopriremo, ma il bello è questo. È vero, voglio dare un attimo una parola a questo piccolo tifoso che deve scappare. Che partita è stata e cosa ci vuoi dire di questo match? Mi è piaciuto un sacco, mi sono divertito tantissimo di questo Napoli, soprattutto Neres. Neres è un mago, insieme a Kvaratskhelia. Hanno tutti e due un dribbling strabiliante. Lukaku inizialmente era un pochetto titubante su quello che poteva fare. Dopo mi sono pentito di aver detto che faceva schifo perché ha fatto tanto. Ha fatto tanto. Ha fatto tanto. Ma ti perdonerà, non ti preoccupare. Poi McTominay, averlo pagato di meno di De Paul. No, come si chiama? Il centrocampista della Juve. Coppa Miners. No, il brasiliano. Douglas Luiz è stato proprio un affare. È vero, questa è una bella osservazione quella che lancia questo piccolo, anzi giovane tifoso, ti ringrazio. È una bella osservazione perché poi spesso tendiamo a guardare il mercato delle altre, a fare complimenti, a vedere ciao, l'erba del vicino è sempre più verde, però loro prendono Douglas Luiz a 50 milioni, se ne parla benissimo, grande operazione. Il Napoli prende McTominay, tra virgolette in sordina, a 30 milioni, ma col mercato di oggi un giocatore del genere a 30 milioni non lo vedremo mai più ed è stata un'eccezione nonché un'abilità anche dello scouting del Napoli. Secondo me il Napoli quest'anno ha fatto un inizio di stagione, un inizio di progetto nuovo, o come dicono una ricostruzione, no? Dice il nostro mister, veramente perfetta. McTominay a 30 milioni è una veramente perla di mercato. Cup Miners, basta vedere Cup Miners che si è mangiato un gol a 2 metri dalla porta in Champions League qualche giorno fa. Io dico questo, allora una squadra che si può permettere di avere un Neres in panchina, che secondo me è praticamente, ho detto che McTominay era il Bellingham della Serie A, dico che Neres è il Vinicius, paragone. Secondo me in Serie A, superiore a Neymar, ragazzi. in Serie A queste persone, cioè questi giocatori hanno una valenza completamente diversa, un peso completamente diverso e Neres fa una differenza totale e ce l'abbiamo in panchina, quindi andiamo avanti, sogniamo, festeggiamo tutte le vittorie come dice il mister. È vero, e poi vedremo dove arriverà. Voi cosa dite di questo Napoli invece? Siamo d'accordo, oggi la partita è stata molto complicata, come una bella squadra, organizzata bene, ma nonostante ciò ce ne siamo usciti benissimo, una grande vittoria, speriamo che ci porti grandi risultati. E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va, la capolista se ne va. Mi sa che sentiremo questa canzone per tutta la sosta, quindi mi auguro anche successivamente al rientro dalla sosta. Lei faceva un paragone importante, Davide Neres è migliore anche di Neymar. Se Davide Neres iniziasse ad avere continuità in termini di minutaggio, ad avere maggior minutaggio e confermare questo rendimento, non so se il paragone ci può stare, ma sicuramente il Napoli andrebbe a beneficiare in una maniera veramente smisurata. Certo, io il paragone l'ho fatto fortissimo, conosciamo tutte le grandi doti di Neymar, ma Neres per rendere l'idea del contributo talentuoso, brasiliano, skillomane, perché ha fatto la skill pure in gioco in mezzo al campo, gli piace giocare con il gruppo, ma anche fare magie per il pubblico, infatti si diverte in campo e si vede. Peccato che ancora poco minutaggio, però piano piano entrerà sempre di più questa squadra, secondo me prenderà il palcoscenico importante per tutto il gruppo Napoli. Fossi Conte, oggi come oggi lanceresti il brasiliano titolare e magari Politano un po' più, o manterresti ancora così gli equilibri? Secondo me Neres a partita in corso è devastante, perché Politano fa una grande fase difensiva, cosa che Kvaratskhelia non fa. Però oggi io voglio dire un'altra cosa,
bisogna fare un plauso a un giocatore che fino ad oggi ha un po' latitato. Io penso che Anghissà oggi sia stato devastante. Io penso che Anghissà oggi ha giocato una partita che non ha senso, perché ha recuperato tanti palloni sul rigore, lui ha recuperato palla a ridosso dell'area di rigore. Un Anghissà così non lo vedevamo da tanto, forse nemmeno nell'anno dello scudetto era stato così impattante come lo è stato oggi. Ora fare proclami, parlare di futuro, per noi che siamo scaramantici è difficile. Godiamoci le partite della giornata, però se questo è un buon inizio, se questo è l'inizio, speriamo che continui così. E niente, forza Napoli. Grazie mille, se il buongiorno si vede dal mattino c'è da divertirsi, c'è questo piccolo tifoso che vuole dire qualcosa su questo Napoli. 8 e 68 sono stati i migliori in campo. Esatto, ce li giochiamo. Lobotka e appunto McTominay, il papà conferma? Sì, sono inamovibili, veramente stanno facendo delle ultime gare strepitose. Prego. Sì. No, poi abbiamo comunque Anghissà che comunque si è confermato, però secondo me quei due a centrocampo non si possono togliere assolutamente. È vero, anche perché Lobotka oggi ha fatto una partita anche difensiva, maiuscola anche dal punto di vista difensivo. Nella fase critica della partita è stato fondamentale, perché stavamo perdendo gli equilibri, però bellissimo secondo tempo. Io ho detto al primo tempo, questi non possono durare così 90 minuti. Il primo tempo è stato un po' tragico, fortunatamente. Dai, forza Napoli. È un Napoli che si fa passare anche il lusso di avere in panchina Gilmour, Davide Neres, una rosa importante. Nei momenti critici potrebbero essere utili durante la stagione a lungo andare. È vero. Forza Napoli. Grazie mille, forza Napoli. C'è qualcuno che vuole... Vieni. Allora, secondo me il migliore in campo è stato Neres, perché ha un dribbling assurdo. Rispetto a Kvara, secondo me Neres ha quella, diciamo, ciliegina sulla torta in più. E secondo me nel primo tempo il Napoli si era un po' perso perché i giocatori non si capivano, poi nel secondo tempo, diciamo, Conte li ha un po' smossi e sono riusciti a capirsi. Sempre forza Napoli. Sempre forza Napoli, grande commento tecnico. Sentiamo. Allora, io penso che il Napoli abbia giocato bene, il migliore è stato Lukaku, con il suo grande assist per Neres e il suo gol meraviglioso sul calcio di rigore. Sono contento di questa vittoria, il primo tempo non mi è piaciuto molto, ma il secondo abbiamo recuperato. Bene, grazie. Forza mille. Napoli. Forza Napoli. Volete aggiungere qualcosa? Prego. La partita è stata bella, però gli ha morato 3 palloni. 3 pallone. Vieni, tu cosa ci vuoi dire? Secondo me i migliori in campo erano Neres e Lukaku con il suo rigore e l'assist per Neres. Nel primo tempo si erano un po' addormentati, però nel secondo si sono risvegliati e abbiamo fatto 3-1. Bravissimo. Sempre forza Napoli. Forza Napoli, dici pure tu un forza Napoli? Forza Napoli. Un forza Napoli anche voi? Forza Napoli e forza Lukaku. Forza Napoli e forza Lukaku ma anche tu all'appello, perdonami. Forza Napoli, il migliore in campo per me è stato Romelu Lukaku e McTominay. Sempre forza Napoli. Forza Napoli, ma questo Napoli lo può vincere lo scudetto quest'anno? Certo che sì, prima in classifica. Lo dicono anche i giovanissimi tifosi del Napoli, quindi c'è Antonio che è un... Prego, vieni. E poi il gol di McTominay dopo il 25esimo secondo è stato bellissimo. Esatto, e ci ha fatto esultare subito a inizio partita. Grazie mille, buon rientro a tutti. I giovani tifosi sognano Napoli da scudetto, i vecchi tifosi fanno così. Cosa significa, scherzi a parte, Antonio? Perché fai così questo scudetto? Di entrare a un emittente ho detto l'uomo partita sarà Lukaku e come fatto mi sono sbagliato. Ma io dico a cosa, perché non lo metto dall'inizio Neres?
Da questo punto di vista in tanti se lo chiedono, la questione è semplicemente tattica. Politano regge di più sul piano tattico, la partita è complicata o quantomeno bisogna prendere le misure, Politano è utile. Quando nell'ultima mezz'ora cala la concentrazione, subentra la fatica, saltano gli schemi e si creano le praterie, Davide Neres diventa devastante. Il problema più che altro è che magari bisogna offrire un maggior minutaggio al brasiliano, non più gli ultimi 10-7 minuti, ma un'intera mezz'ora. Ma penso che arriveremo gradualmente a questo e non escludo che alla lunga poi, soprattutto in alcune partite, vedremo il sudamericano titolare piuttosto che Politano. Però è una questione tattica, il motivo è questo. Come che lo sto dicendo da adesso, non mi sbaglierò, a me mi danno del bugiato, io sono convinto che quest'anno sarà il quarto scudetto. Allora ci credi? Sì, Fatto così per dire scontato. Quando parlo io non sbaglio mai. È Bibbia. Ma perché si vede, per il momento siamo a 4 punti dalla seconda. È vero. La Juve ha preso il difensore migliore per tutta la stagione. Penso che Napoli può andare tranquillo proprio. Bisogna solo fare i conti con l'Inter da questo punto di vista, però è chiaro che si stanno creando tutte le condizioni, vuoi l'annata senza coppe, vuoi delle avversarie che certamente non è che stiano facendo benissimo, vuoi la forza del Napoli, soprattutto quella, si stanno creando tante condizioni affinché quantomeno si potrà lottare. Poi come finirà è tutto da vedere. Quello che ho fatto prima della partita era una battuta, quel saluto, lo facciamo pure la nostra emittente. Poi l'ultima cosa, vai, dici veloce se ci vuoi sta la chiudere. sosta. Ciro, come chiuso e come è stato, ci hanno chiamato del paparella. Ciro, se mai ti voglio bene. Va benissimo, lui ti sta sentendo e praticamente tra un po', anzi magari in maniera imminente arriva in collegamento con me dagli studi di Calcio Napoli 24 TV, perché praticamente come vedete anche alle mie spalle siamo agli sgoccioli di questa bellissima serata, una serata sudata ma conquistata e anche con merito, un primo tempo dove il Napoli ha realizzato un gol lampo, poi probabilmente si è rilassato un attimo, ha provato a gestire il risultato per poi procedere con maggior saggezza, lavorare la partita, ma ha finito con il rilassarsi non volendo. Nella ripresa c'è stata la scossa di Conte e soprattutto c'è stato poi un altro approccio e sappiamo bene come è finita poi con il calcio di rigore vincente di Lukaku, che pian piano fa sempre più dimenticare Osimhen, e dall'altra parte poi il brasiliano Davide Neres che subentrando ancora una volta ha timbrato, ha messo il suo timbro, che sia con un assist che sia con un gol. Davide Neres sta diventando un uomo dei record perché in pochissimo tempo sta riuscendo a contribuire in maniera significativa, in maniera netta per i successi del Napoli. È arrivato anche il tweet di Aurelio De Laurentiis, il quale l'altra volta disse per scaramanzia non diciamo nulla a proposito della capolista, adesso si è limitato solamente a un sobrio Forza Napoli sempre, proprio a riprova del fatto che fondamentalmente lui è lì, segue sul pezzo, era anche allo stadio, ci crede. Poi è chiaro che la scaramanzia, la prudenza, siamo pur sempre solo a inizio campionato, però probabilmente possiamo dire che il Napoli è uscito definitivamente dalle sabbie mobili mentali dove stava terribilmente rischiando di sprofondare. Il Napoli Società è stata capace di rilanciare questo marchio, in generale questa squadra, dopo una stagione terribile che avrebbe potuto spezzare le gambe e avviare la discesa storica a tante altre società che gestendo in maniera scellerata avrebbero solo fatto peggio. Invece Aurelio De Laurentiis, che abbiamo indicato come autore, lui stesso si è definito autore del fallimento della passata stagione, questa volta invece ha fatto veramente una mossa clamorosa, iniziando dall'ingaggio di Antonio Conte, il meglio che c'era sul mercato, soprattutto se ti chiami Napoli, e poi con una serie di acquisti, vuoi appunto i protagonisti di questa sera, ma anche chi ancora deve dare totalmente il suo contributo, ma lo darà a brevissimo. Ciro, ci sei? Vediamo se c'è Ciro Novellino, dallo studio di Calcio Napoli 24 TV.
ho andato a fare un pisolino rapido. Nel frattempo alle mie spalle sentite, vedete come non ci sia più nessuno. Andiamo a vedere se ci sono, in attesa di Ciro, in attesa che la regia ottimizzi il collegamento, andiamo a vedere se ci sono aggiornamenti nel post partita. Ecco, per esempio arrivano le dichiarazioni di Fabregas: il Napoli può vincere lo scudetto, quindi anche il tecnico del Como, nonché ex campione internazionale, riconosce questo al Napoli, anche se è abbastanza oggettivo, però poi è chiaro viene avvalorato se detto soprattutto da un tecnico e uno sportivo di questo spessore. Noi superlativi per 60 minuti siamo stati troppo buoni, quindi ci tiene comunque a sottolineare anche come ci sia stata una prestazione importante dei suoi, una squadra che, a mio modesto parere, non farà troppa fatica a salvarsi, perché comunque ha esperienza internazionale, gioca a calcio innanzitutto, Pasquale, e poi ci sono uomini chiave, come un uomo chiave per Calcio Napoli 24 TV è il nostro Ciro Novellino, che ha finito il suo spuntino e quindi finalmente eccolo in diretta. Altro che spuntino, caro Pasquale, stavamo cercando di mettere a punto sul mio PC un programmino che consentiva di agevolare il lavoro di Emanuele Bernardo in regia. Non ci siamo riusciti, ci riproveremo con calma, visto che tu mi chiamavi e io come la sfera del drago, dice Marco Lombardi, le sette sfere del drago di Dragon Ball, arrivo in tuo soccorso. Pasquale, prima di andare a leggere le dichiarazioni e di salutarti, ovviamente, ti tengo una decina di minuti insieme a me. E ti chiedo un po' quello che poi sostanzialmente hai chiesto tu agli amici a casa, no? Perché, Pasquale, il Napoli porta a casa 3 punti importanti, Napoli resta in testa alla classifica, allunga al momento perché è stata la prima delle squadre a scendere sul terreno di gioco, ed è per la sosta è un Napoli capolista. Durante la sosta sarà un Napoli capolista. È questo Napoli di Antonio Conte la squadra che può insidiare l'Inter, secondo te? Guarda Ciro, non voglio fare paragoni scomodi, però quasi sembra la sosta premondiale, quando il Napoli era lì davanti e poi è rientrata lì davanti, ha pur perso quella partita proprio a Milano contro l'Inter e poi ha vinto lo scudetto. Ovviamente sono 2 situazioni completamente differenti, questa è una sosta molto più breve e soprattutto a inizio stagione, siamo appena a 7 giornate, però la consapevolezza nella testa dei giocatori e nell'ambiente, perché poi che se ne dica, sebbene Conte giustamente provi a fare il pompiere, provi a spegnere determinati entusiasmi eccessivi, è innegabile che è palpabile proprio nell'aria che questo Napoli lotterà per qualcosa di importante. Io penso che una volta che si sia piazzato lì davanti, non dico che sarà difficile da sradicare lì, ma sarà complicato veramente andare a tirare il Napoli da lassù, perché comunque ci sarà continuità. Questo Napoli presenta solidità e quindi da questo punto di vista, oltre chiaramente a qualità, e quindi è sicuramente un'avversaria dell'Inter per lo scudetto. Io sono abbastanza convinto che lì da Piano Gentile, ma in generale anche nelle squadre chiamate per vincere, ci sia molta preoccupazione per questo Napoli di Conte. Ce n'era in estate per il solo arrivo di Conte in panchina, ce n'è ancora di più adesso perché c'è la consapevolezza, poi finirà come finirà, ma che questo Napoli ha quantomeno i requisiti e soprattutto sta dimostrando che lotterà per lo scudetto. Pasquale, Romelu Lukaku è stato un po' criticato, no? Nelle ultime uscite, anche se a mio avviso ha sempre fatto un ottimo lavoro. Antonio Conte ovviamente lo ha difeso in conferenza stampa, lui non parte per il ritiro della nazionale appunto del Belgio, che affronterà tra l'altro anche l'Italia settimana prossima, durante appunto la sosta per le nazionali, però oggi ha fatto 2 assist e un gol, tanto movimento, tante sportellate, spesso viene incontro, ripiegamento difensivo lungo perché il Napoli è molto corto quando si difende con il 5-4-1. Ecco un Romelu Lukaku al quale oggi non possiamo dire proprio niente.
Ma assolutamente, è chiaro che Lukaku dà l'occhio non solo nel positivo, ma anche quando magari c'è del negativo, quando ci sono delle giornate non proprio luminose, con risultati non propriamente esaltanti, perché comunque è un giocatore tendenzialmente, dico tendenzialmente perché poi sul lungo lo è di meno, tendenzialmente macchinoso, alle volte commette qualche errore tecnico, però ragazzi se questo è il prezzo da pagare per avere un giocatore che poi ha una determinata continuità realizzativa e soprattutto di supporto all'intera squadra, con un altro assist in questo avvio di stagione, il che non è propriamente scontato per un bomber. Il bomber è chiamato per fare gol, lui li fa, ma sta servendo anche assist. Perché? Perché è bravo a fare sportellate, ma non è solo questo il discorso, è anche capace a far salire la squadra e servire in profondità, vedere gli spazi e piazzare la palla lì dove effettivamente va appoggiata. E quindi da questo punto di vista si può anche criticare Lukaku, ma vale lo stesso giochino di quando si criticava Osimhen e poi segnava a raffica. Se Lukaku deve essere criticato per questo, ma poi segna a raffica, va bene così, anche perché poi non esiste il prototipo di centravanti peccabile e imperfetto in qualsiasi partita. È chiaro che non è più il Lukaku di 7 anni fa, questo è innegabile, ma è ovviamente scontato dal momento che non ha 7 anni in meno, ma ne ha in più. Però se questi sono i risultati, io mi tengo anche questo Lukaku ultra trentenne, sinceramente. Assolutamente d'accordo. Fabio Torti, l'artista Fabio Torti, che ha donato la statua appunto di Diego Armando Maradona al comune di Casalnuovo, scrive: te l'ho detto Ciro che Maradona a Casalnuovo portava fortuna, ed effettivamente è così, Napoli in testa alla classifica. Pasquale, rimango ancora un po' con te, perché c'è da dire che a parte la prestazione di Lukaku, che è stata sicuramente buona, quella di Kvaratskhelia invece un pochino meno. È stato motivo di discussione anche tra i tifosi, proprio per questo, perché in particolare ci sono stati un paio di tifosi che hanno detto deve andare via. Ovviamente è eccessivo, però quel deve andare via rappresenta un po' un estremismo di un qualcosa che non ha propriamente convinto. A me stasera non è che sia dispiaciuto in maniera proprio totale, netta, però è chiaro che non è stata una delle sue migliori serate. Però è stato devastante ogni volta che poi prendeva palla e ogni volta che poi affondava, e da questo punto di vista sono abbastanza convinto che una volta che si andrà a delineare anche questa situazione del rinnovo prenderà maggior serenità, si andranno a limare tanti aspetti di contorno che adesso magari un po' infastidiscono, e poi c'è poco da dire, è il miglior calciatore, il miglior attaccante della Serie A in termini di movimento. Spesso si è discusso Rafael Leao, Kvaratskhelia, oggi come oggi francamente il paragone proprio non c'è, e quindi da questo punto di vista ok qualche sbavatura, ok forse un po' troppo individualista, ecco stasera poteva mettersi più a disposizione per compagni di reparto, però va bene così. Si è frizzato, ecco, ce l'abbiamo della squadra, non a favore di se stesso, perché poi l'abbiamo visto in questi anni come abbia sempre prestato il fianco per la squadra. E non dimentichiamo che si è comunque anche procurato un rigore che non è mai stato fischiato, non è mai più arrivato, ma quello, io non ho rivisto le immagini, ma dalla tribuna stampa sembrava abbastanza netto. Anche da qui, Pasquale. Piuttosto strano. L'abbiamo rivisto anche in replay, era rigore netto. Sì, e quindi ha procurato anche un rigore che poi non è mai giunto, però sulla bilancia dobbiamo mettere qualche sbavatura, ma soprattutto anche tanti spunti a campo aperto, poi lo sappiamo benissimo quanto sia devastante. Completiamo il terzetto di calciatori con ovviamente il nome di Scott McTominay, che trova il gol dopo 28 secondi, ma che non è ancora al meglio della condizione, secondo me,
perché dà tanto, sì, ha fatto un ripiegamento per esempio su Nico Paz all'interno dell'area di rigore, in pratica ha tolto dal piede di Nico Paz il 2-2, e comunque però non è ancora al top, ho l'impressione che sia un pochino indietro ancora, può dare ancora molto di più sostanzialmente. Sì, no, se la vediamo da questo punto di vista sta dando tantissimo Ciro, veramente in termini sia proprio di pesantezza in mezzo al campo, muscoli, spessore, sia in termini offensivi. Poi è chiaro che c'è la sensazione che sia allo stato iniziale di questo exploit, il che veramente poi lascia pensare due cose. La prima, che tipo di affare sia stato per soli, aperte e chiuse virgolette, 30 milioni, e l'altra è che contributo riuscirà a dare quando poi entrerà a pieno regime. Inizialmente io ho avanzato un paragone, qualcuno diceva Pogba, io dicevo in effetti sì, ricordavo ovviamente con tutte i paragoni del caso, le caratteristiche, le movenze, oltre che la fisionomia per quanto riguarda la fattispecie, ricorda un po' Pogba, no? Quella forza fisica di tirare in porta. Poi un altro giocatore mi ha dato maggiormente l'idea di McTominay, ovvero Milinkovic-Savic. In effetti penso che stiamo più su questa scia di giocatore in termini di ricordo, in termini di paragone, fermo restando che anche Milinkovic-Savic ha qualcosa di differente, perché poi trovare lo stampino perfetto è un giochino che lascia il tempo che trova e che mai lo fai, però lo si accenna, proviamo a farlo giusto per rendere l'idea e per dare un concetto, avvicinarci a dare un concetto, e quindi un giocatore del genere che tra l'altro sta diventando sempre più offensivo, diventa una mezzala quando si è in non possesso e deve aiutare, ma diventa un trequartista aggiunto con ottime capacità di inserimento, e a tal proposito qualcuno citava anche lo storico Hamsik, no? Proprio per quanto riguarda le incursioni, sta dando un contributo importante anche da questo punto di vista. Poi è chiaro, siamo a inizio stagione, per lui sono appena poche partite, immaginiamo quando entrerà a pieno regime, e penso che lì veramente possa fare la differenza in Serie A, ancora di più di quanto già non lo stia facendo, e come dicevo prima in presenza di un tifoso, sono abbastanza convinto che il Manchester United si mangerà le mani, sono abbastanza convinto che lo stia già facendo. Ha fatto un errore più, il Manchester United, sì, ma anche abbastanza grave, non tanto nella cessione a mio modesto avviso, quanto nel prezzo, perché oggi qualsiasi giocatore con questo mercato folle, da quando c'è stata la prima cessione di Neymar per 200 milioni che ha fatto saltare poi il banco con tutti i prezzi, e sono iniziati a uscire fuori prezzi folli, per soli 30 milioni francamente è abbastanza folle, perché è un giocatore che ne vale, soprattutto poi che giunge dalla Premier, è un giocatore che ne vale molti di più. Buon per il Napoli, e complimenti allo scouting che comunque ha fiutato anche questa occasione non solo tecnica che era abbastanza evidente, ma soprattutto economica, ecco. Per quanto riguarda invece Elia Caprile, Pasquale, scendendo un po' più nel dettaglio dell'estremo difensore che sta sostituendo Alex Meret, come giudichi la sua prestazione? Perché non lo so, ho avuto l'impressione che forse in alcune occasioni su queste palle alte ha avuto un po' di difficoltà. Guarda, sono sincero come sempre, mi aspettavo qualcosina in più, e quindi sono d'accordo con la tua osservazione, mi aspettavo un pizzico di spigliatezza in più, e così come anche maggior autorevolezza, tra virgolette, un po' più di controllo, un po' più di... si vede che da un po' che non giocava e che soprattutto deve prendere le misure. Forse dimentichiamo alle volte che essere portiere titolare del Napoli, di una squadra importante come il Napoli, non è semplice, soprattutto per un ragazzo, e non dobbiamo dimenticare un'osservazione che faceva proprio Giuseppe Ferrante in tribuna stampa: gioca nel miglior momento storico di Meret, quindi Alex Meret stava facendo bene come non mai in questi anni probabilmente, e adesso gioca, e quindi si va magari a ricalcare maggiormente anche questo aspetto, ossia il fatto che probabilmente ancora non dà quella sicurezza totale
che molti di noi immaginavamo, però da questo punto di vista non sta disdegnando a prescindere, comunque sta facendo il suo, e la sensazione, essendo un ragazzo estremamente abile, con qualità e un professionista, sicuramente andrà a migliorare, andrà a evolversi, fermo restando che a stretto giro tra non molto comunque rientrerà anche Alex Meret, che alla luce di quanto visto giustamente si andrà a riprendere il posto. Pasquale, per quanto riguarda invece Davide Neres, adesso ne possiamo parlare del giocatore brasiliano, anzi prima di parlare di Neres mi è piaciuto tantissimo l'argentino che è venuto da te all'inizio proprio di collegamento, quando hai dato la linea, ti ho pensato tantissimo, ho sperato che tu potessi dire forza Argentina in quel momento, ma non ce l'hai fatta, è stata più forte di te. No. Significa veramente solo che sono sotto una gravissima minaccia per dire una cosa del genere, soprattutto con un argentino in diretta. No, è un po' come se il tifoso napoletano dovesse dire in diretta forza Juve. Ovviamente si scherza, ovviamente sono due cose differenti. Sai, la rivalità che per esempio c'è tra Roma e Lazio c'è anche tra Brasile e Argentina, quindi non me ne vogliano gli argentini e i napoletani, che da questo punto di vista giustamente hanno pure l'albiceleste, però c'è un affetto, comunque mi ha fatto piacere la Coppa del Mondo all'Argentina, e sono sincero perché Messi la meritava. Chiusa questa parentesi, sei bugiardo però Pasquale, ti è Neres, cresciuto il naso. quello è già grande purtroppo, al massimo dobbiamo un attimo ridimensionare. No, però sono sincero, non ho tifato Argentina per la finale, però a un certo punto ho detto ok, basta, la meritano, e in particolare Messi la merita, quindi da quel punto di vista è come se avessi gettato la spugna. Però non ti preoccupare che tra Davide Neres ed Endrick ci toglieremo anche noi le nostre soddisfazioni. Fammi chiudere questa parentesi, altrimenti facciamo Brasile TV 24. E Davide Neres, ti devo rispondere con la mente o con il cuore a tal proposito? Scherzi a parte, ti rispondo sempre con la mente. È chiaro, Ciro, che è un leone indomito, è un leone che tu tieni con le catene, ma difficilmente riuscirai a tenerlo ancora troppo a lungo. Al contempo è pur sacrosanto il fatto che Politano è fondamentale, imprescindibile per una questione tattica, difficilmente Conte vi rinuncerà. Però dall'altra parte cosa si andrà a creare? Si andrà a creare che la forbice si allargherà e Davide Neres non giocherà più 10 minuti a partita, ma ne giocherà 30-40. E poi chiaramente in alcune gare, come è accaduto in Coppa Italia, ma anche in prestazioni, anche in match più importanti, inizierà anche dal primo. Però sono abbastanza convinto che Conte non andrà a rinunciare a un caposaldo tattico quale Politano, però alla lunga non puoi tenere il leone in catene, soprattutto se poi esprime e insomma fa questi capolavori, quindi alla lunga Neres non giocherà più solo 7, 4, 10 minuti, ma almeno una mezz'ora abbondante, e ripeto, se non anche di più. Per quanto riguarda, Pasquale, invece il pacchetto arretrato, poi prometto che ti lascio andare. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, buongiorno, ottima prestazione, ma non soltanto buongiorno, benissimo anche Giovanni Di Lorenzo e anche Amir Rachmani. Il pacchetto arretrato nella sua interezza, con Oliveira dall'altro lato, sta facendo davvero molto bene. Sì, innanzitutto piacevole sorpresa, se così si può dire, Oliveira, perché poi in estate sembrava in grande spolvero Spinazzola. Oliveira, ricordiamo che non era presente nei ritiri per gli impegni con la Coppa America, successivamente le ferie, e quindi sembrava che si stesse creando un'autostrada per Spinazzola. Invece poi il sudamericano ha avuto la meglio per lo stesso discorso tattico, almeno in questo periodo storico, in questo momento, fermo restando che comunque l'esterno italiano avrà le sue chance. Rachmani è tornato ai suoi livelli, e non so se sia un caso che sia tornato ai suoi livelli adesso che è affiancato da un giocatore di spessore. A mio avviso non è una casualità, ma Rachmani probabilmente ha bisogno di un riferimento massiccio, importante accanto per esprimersi al meglio. Se invece deve mettere le mani sul timone ha maggior difficoltà, e non c'è niente di male, perché poi non tutti nascono leader, trascinatori o quant'altro ancora, però nascono anche eccellenti e straordinari soldati, e Rachmani comunque è uno di questi, e quindi benissimo, a ognuno il suo.
Buongiorno, ho la sensazione, quasi certezza, che il Napoli veramente ha fatto un affare e ha preso una delle future bandiere della nazionale italiana, perché penso che alla lunga si affermerà. È vero che c'è Calafiori, è vero che ci sono giocatori importanti nel reparto, però dubito che alla lunga un tale Buongiorno non riesca a essere veramente un masso al centro della difesa italiana per i prossimi anni. Quindi da questo punto di vista ritorniamo al discorso di partenza, ossia il mercato che ha fatto Aurelio De Laurentiis, che abbiamo massacrato lo scorso anno, giustamente, va sottolineato giustamente, come lui stesso ha fatto mea culpa in conferenza e anche a più riprese. Adesso vanno fatti i complimenti, perché c'era un'unica soluzione per salvare il Napoli, che si avviava verso una discesa storica, sembrava avesse raggiunto il picco e adesso andava verso una matematica e ineluttabile discesa, era quella di prendere Antonio Conte e fare un mercato del genere. Ragazzi, lui lo ha fatto, quindi da questo punto di vista che chi se ne dica, per quanto se ne possano dire, umanamente può non essere simpaticissimo a tutti, però così come diciamo che va criticato aspramente perché va fatto, dall'altra parte dobbiamo anche doverosamente sottolineare che è stato di nuovo l'artefice iniziale di questo grande successo. E non è un caso, e poi mi taccio Ciro perché mi sto dilungando, non è un caso che De Laurentiis si esprime al meglio quando fa il suo mestiere, l'imprenditore, quando magari inizia a fare il dirigente sportivo, inizia a fare quasi l'allenatore, quasi inizia a ragionare come un tecnico, poi fa male. Con uscite, con dichiarazioni del genere, chiunque vuole allenare questa squadra, che è quasi un commento da direttore tecnico se non da allenatore quasi virtuale, si fanno macelli. Se invece si ragiona da imprenditore, ok, a chi devo delegare questa mia squadra per tornare al vertice? Antonio Conte. Chi devo prendere per fare mercato? Un giovane talentuosissimo di scuola Juve quale Giovanni Manna. Quando poi ci si affida a uno scouting e arrivano giocatori importanti, ecco che poi arrivano i risultati. Alla fine, Ciro, tutto verte a un unico e solo discorso, a mio modesto avviso sempre, che ognuno deve fare il suo, non tutti hanno determinate caratteristiche, determinati ruoli. Quello di De Laurentiis è fare l'imprenditore, è lì veramente eccezionale. Poi Antonio Conte deve fare l'allenatore e il manager, e ognuno di conseguenza il suo, così come Rachmani deve fare il difensore centrale, tra virgolette comprimario, ma non in maniera negativa, in maniera per dire che insomma ha bisogno di un riferimento importante al centro, che fortunatamente con un anno di ritardo è giunto, ovvero appunto Buongiorno. Pasquale, io ti saluterei a questo punto, 21:23, ottimo lavoro come sempre. Noi abbiamo le dichiarazioni ovviamente dei tesserati, le andiamo a leggere per i nostri amici a casa. Grazie a te Pasquale. Grazie mille Ciro, grazie mille. Hai visto quanti saluti, quanti complimenti, hai un fan club qui visto. Stadio, quindi... grande Pasquale. Un giorno dovrai portare a mangiare tutti e povero te. Esatto. È bello gonfio. Io non posso mangiare perché sono a dieta ferrea come te non si vede, a me invece sì. Io ti ho lasciato che eri una sardina, non so adesso in che condizioni sei, ma dubito che tu abbia messo massa, però vabbè. Grasso, scusami, mi auguro massa, però non vai più in palestra, quindi... esatto, non c'è il tempo per andare in palestra. Grazie Pasquale, un saluto a te ovviamente, a ciao ragazzi, grazie Peppe a tutti. Ferrante, Manuel Guardasole e anche ovviamente Vittorio Bernardo dall'esterno dello stadio, Diego Armando Maradona. Eccoci qua, post partita di Calcio Napoli 24, tante dichiarazioni. Io vado a partire da un dato, il dato Opta. Facciamo in questo modo, almeno così io mi metto fronte alla telecamera e vi posso ovviamente dare possibilità di guardarmi, non che io sia bello, ma almeno mi guardate appunto in faccia. Opta, impatto di Lukaku, c'è già un primato con la maglia del Napoli, 3+3, Romelu Lukaku è il giocatore che ha preso parte a più gol nelle prime 5 presenze con la maglia del Napoli in Serie A da quando il massimo campionato italiano è tornato a 20 squadre dal 2004-2005, 6, 3 gol e 3 assist, impatto, dice Opta. Voglio andare a leggere le pagelle del nostro Claudio Russo. Allora, Caprile, voto 6, Di Lorenzo, voto 6, Rachmani, voto 6,5,
Cutrone gli attacca alla profondità, lui fa guardia, fatica al 37esimo mantenendo Nico Paz. Buongiorno, 6,5. Se serve accorcia su Cutrone in modo molto ordinato. Nico Paz ad 1 metro scaglia il mancino sul palo dalla distanza, un pizzico poco rabbioso nel pressare l'1-1 di Strefezza. Al 72esimo si piazza davanti a Cutrone, gli nega lo specchio, allunga la striscia di minuti senza subire dribbling, sale a 1603 minuti senza subire dribbling. Olivera voto 6,5, Spinazzola senza voto, Anghissà 6,5, Lobotka 7. Si schiaccia troppo, lascia quel metro a Sergi Roberto che tira in avvio, disturba efficacemente il Como al 22esimo in area davanti a Meretta, al 63esimo in poi sfodera, dal 63esimo in poi sfodera una serie di giocate difensive per mettere in chiaro le sue doti. Da un suo contrasto nasce l'azione del 3-1, pulsioni incontrollate avvengono quando interagisce con l'azione a pochi metri di distanza. Billy Gilmour senza voto, McTominay voto 7. Come con il Palermo, primo pallone toccato segna, lo fa apposta, il Napoli torna a segnare nel primo minuto di gioco in Serie A per la prima volta dal 24 gennaio 2021 con Lozano contro il Verona dopo 9 secondi. Ricuce con Sergi Roberto, sporcandogli il tiro, posizioni medie altissime, aiuta a tenere un po' più la squadra quando è in difficoltà, pur non vincendo contrasti nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo, sacrificio difensivo, nulla più, l'unico rischio al minuto 84 quando disturba Nico Paz davanti a Caprile. 6,5 Politano, Mazzocchi senza voto, Lukaku 7. Primo pallone, assist per McTominay come con il Palermo, anticipato da Rossena a metà primo tempo, serve ad Olivera il pallone del rigore che va poi a segnare. Un gol, 2 assist, Romelu è il giocatore che ha preso parte a più gol nelle prime 5 presenze con la maglia del Napoli in Serie A da quando il massimo campionato è tornato a 20 squadre dal 2004-2005, 7 partecipazioni attive, 3 gol e 4 assist. Simeone senza voto, Kvaratskhelia 6, Neres 6,5. Al momento giusto, al posto giusto. Se mettessimo assieme 90 minuti totali, che score avremmo? C'è da dire che in 144 minuti David Neres ha messo insieme 4 assist e 2 gol. 144 minuti tra campionato e Coppa Italia, 4 assist e 2 gol, sono un dato incredibile. Conte voto 7. Squadra che vince non si cambia, a maggior ragione se si segna dopo mezzo minuto, ma il Como mica si siede, anzi arriva subito sulla tre quarti, non concede più occasioni nitide agli azzurri, anzi a dirla tutta, la squadra di Fabregas merita il pareggio perché prende possesso della palla, aumenta l'intensità, il Napoli programma di schiacciarsi ma concede troppo, bastava alzare il pressing, riaggredire alto, arriva il rigore del 2-1, una partita che si riavviva, che diventa cattiva, che sveglia l'indole dei suoi, dal teorico 5-3-2 del primo tempo al 4-2-4 della ripresa, avanzando McTominay, sempre dando palla al Como, per carità, gestendo il ritmo partita in partita ma soffrendo molto meno. Il Como non ne ha per tutti i 90 minuti, lui nel finale sceglie il 5-4-1 allargando un centrocampista, Anghissà e non McTominay come col Monza, un'altra riaggressione alta, arriva il 3-1, insomma la strada è tracciata, raggiunge i 5 allenatori che hanno vinto tutte le prime 4 sfide casalinghe in Serie A alla guida del Napoli, Paolo Iodice, Vinicio, Bigon, Ancelotti e Spalletti. Da oggi c'è anche lui. Queste appunto le pagelle. Fabregas a Sky: il Napoli può vincere lo scudetto, ma li abbiamo fatti faticare, superlativi per 60 minuti, siamo stati troppo buoni. Non abbiamo perso la palla, non abbiamo perso per la palla persa da Sergi Roberto, c'è una rimessa laterale da gestire meglio, queste cose fanno esperienza. Siamo troppo buoni, serve più cattiveria, saper giocare certi momenti della partita, impareremo, ma per 60 minuti abbiamo fatto molto bene. Poi c'è stata stanchezza, ci sono stati cambi e il Napoli ha alzato il livello. Per me va bene così, si deve continuare. Ho visto un buon Napoli e un Como superlativo per 60 minuti. Le scelte dei calciatori arrivati in squadra dopo la promozione in Serie A, abbiamo preparato la nuova stagione, capito che chi poteva restare e chi non poteva. Serviva alzare il livello, sono stati 3 mesi di lavoro per capire chi poteva esserci, volevamo un mix di esperienze giovani, alla fine decido chi vorrei in squadra
squadra, ma siamo una famiglia e siamo solo all'inizio, dovremo capire dove migliorare, ma in generale la squadra è questa, la strada è giusta. A DAZN sempre Fabregas dice: per 60 minuti abbiamo fatto una partita incredibile, poi ho visto un grande Napoli, mamma mia datemi Lobotka, è meraviglioso, dice appunto ai microfoni di Sky. Non sono soddisfatto, la rosa del Napoli parla da solo, è entrata Neres dalla panchina che è un giocatore di un certo livello, per 60 minuti abbiamo fatto una partita incredibile, loro hanno giocatori incredibili, datemi Lobotka, mamma mia è meraviglioso, ha una capacità di gioco e di recuperare palloni incredibili e grazie a giocatori come lui che si vincono le partite, vado pazzo per giocatori così, con questa cattiveria e personalità. Di Conte non devo parlare io, ha vinto tutto, oggi per me metterlo in difficoltà è bello perché per me è uno dei più forti degli ultimi 15 anni e siete fortunati ad averlo con voi in Italia, io ho avuto la fortuna di lavorare con lui. Scott McTominay ai microfoni di Sky: so cosa significa lo scudetto, ma pensiamo ad altro, ho perso il controllo nel primo tempo, ringrazio Romelu per l'assist, abbiamo segnato subito dopo una grande partenza, poi abbiamo perso il controllo nel primo tempo, ringrazio Romelu per l'assist, poi siamo stati bravi a riprendere la partita col pressing. Scudetto, vogliamo pensare partita dopo partita, sperare di vincere quante più partite possibili, so bene cosa significa, ma pensiamo a rimanere concentrati ed ascoltare lo staff. Anche a Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN: abbiamo sofferto, poi dimostrato di poterla vincere, imparerò il napoletano in questi mesi, dice. Il primo tempo abbiamo sofferto, Fabregas sta facendo un grande lavoro con loro e hanno molti giocatori di potenza che possono arrivare lontano nel calcio. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato la voglia di vincere e questo fa la differenza. Ogni giorno lavoro, voglio migliorare sempre di più, oggi la squadra ha vinto ed è l'aspetto più importante per me, il napoletano lo imparerò in questi mesi. Ai microfoni di DAZN McTominay: non riesco a ringraziare i tifosi per quello che mi danno, per noi è importante vincere gara dopo gara, per noi è importante vincere e non pensiamo al primo posto, per me è importante il lavoro in campo, non riesco a ringraziare i tifosi per quanto mi hanno accolto dal primo momento che sono arrivato a Napoli. Lukaku ai microfoni di Sky: al 45esimo ci siamo detti di far male alla prima occasione, sto arrivando al top, ora in pausa si lavora, so bene quanto è bravo Scott sotto porta, sto arrivando al massimo. Per me, dice, per me è un percorso, ma devo dare merito a compagni, tifosi e staff, non abbiamo ancora vinto, ora c'è la pausa delle nazionali, noi restiamo qui a lavorare per la prossima partita, superare il momento di difficoltà, tutti sanno che lavoriamo per ogni situazione, poi durante l'intervallo ci siamo parlati, detti di dover rimanere compatti per far male alle prime occasioni, abbiamo avuto momenti in contropiede dove potevamo fare meglio, McTominay mi ha ringraziato per l'assist, abbiamo già giocato a Manchester e so quali sono le caratteristiche sotto porta, Scott sta facendo bene e deve continuare così. Ha parlato in conferenza stampa Cesc Fabregas: Lobotka superlativo, datemene 11, abbiamo perso di nuovo per un rigore così, dobbiamo crescere, dice Cesc Fabregas. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma ci mancano tante cose, dobbiamo competere meglio in alcune cose. Poi c'è stata una giocata su Sergi Roberto per il rigore, c'era Perrone libero. Abbiamo perso di nuovo per un rigore così, è stato dato, ma abbiamo visto un buon Napoli, ha fatto cambi di grande qualità, questa cosa noi la soffriamo, come con Bologna e Atalanta. Lobotka è un giocatore superlativo, ho parlato con lui dopo la partita, se me lo date gioco con 11 Lobotka, mi fa impazzire, il mio piano partita era controllarlo con Nico Paz che ha fatto un grande lavoro. Stanislav è fortissimo, gli lasci uno spazio e lui gioca un fuoriclasse. Lo scudetto del Napoli è in gran parte suo. Andiamo a vedere le dichiarazioni di Antonio Conte ai microfoni di Sky. Sosta in testa, l'accettiamo con gioia, fatto il nostro dovere, Lukaku può fare meglio, su Neres e Politano 4 vittorie consecutive, abbiamo fatto il nostro dovere.
Sicuramente se mi avessero chiesto a inizio anno questo tipo di andamento e risultato così in fretta, sarebbe stato difficile pensare potesse subito accadere. Però siamo stati bravi ed è frutto della disponibilità dei ragazzi e da parte nostra di lavorare tanto. Io e lo staff non dico 24 su 24, ma siamo sempre ben concentrati su questa esperienza. C'è tanta aspettativa e la piazza bella, importante, vogliamo regalare loro delle belle serate. Lukaku, dico sempre che Romelu è un giocatore che può spostare sempre gli equilibri. Oggi è cresciuto come condizione e partecipazione, può fare meglio, deve continuare a lavorare in maniera seria, deve raggiungere un livello importante. Neres e Politano, dico sempre che Romelu è un giocatore che può spostare sempre gli equilibri. Oggi è cresciuto come condizione e partecipazione, può fare meglio e deve continuare a lavorare in maniera seria, deve raggiungere un certo livello. Neres e Politano. Neres ha sfiorato il secondo gol, ha avuto un impatto veramente importante. Quando ci sono queste cose mi danno soddisfazione e gioia, perché tutti sanno che c'è competizione per una maglia dal primo. Salgono attenzione e determinazione. Non voglio elogiare Politano perché ho avuto già un'esperienza, ho avuto già un'esperienza all'Inter e ho ritrovato un ragazzo molto più maturo, oltre a qualità tecniche e molto tattico, una condizione fisica importante. Poi entra David, che si sta ritrovando perché ha avuto qualche stagione altalenante e con noi sta lavorando sodo. Lo vedo molto applicato in fase offensiva, dove ha qualcosa di diverso dagli altri, ma anche difensivamente, perché sappiamo che in Italia non possiamo concedere uomini. Io sono contento, dice Antonio Conte, sempre ai microfoni appunto di Sky. Sono contento, ho parlato con Gilmour, dice che ha davanti un Lobotka strepitoso. Poi sono contento di chi sta dietro, potrei parlare di Neres, della crescita di Gonghe che è stato convocato dal Belgio, mi mettono tutti in difficoltà, è bellissimo. Prima della partita ho il mal di testa nello scegliere, c'è una sana competizione e chi gioca sa che deve appunto andare a 2000, perché dietro c'è gente che meriterebbe. Le risposte che ho avuto stasera mi lasciano davvero soddisfatto. Sosta in testa? L'accettiamo con gioia. Queste le parole ai microfoni di Sky di Antonio Conte. Andiamo a vedere anche le parole di Antonio Conte, oltre che di Caprile, in conferenza stampa. Allora, le apro immediatamente partendo da Antonio Conte ai microfoni della conferenza stampa. Dice 16 punti in 7 giornate, se me lo avessero chiesto 3 mesi fa avrei messo più di una firma. Il gol in avvio l'avevamo studiato, ai ragazzi ho detto una cosa al 45esimo. Cosa ho detto all'intervallo? Siamo forti, siamo partiti forte, segnando subito su una situazione studiata e molto bella. Forse il gol ci ha un po' appagato, abbiamo cercato di gestire i ritmi. Noi alleniamo tanto per giocare a ritmi intensi. Nel primo tempo abbiamo concesso 3 tiri pericolosi da fuori area, di cui uno è stato un gol. Potevamo fare meglio tra primo e secondo tempo, abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico, perché creavano troppa superiorità a centrocampo. Siamo stati più compatti ed aggressivi nel gestire palla in modo giusto. Abbiamo vinto contro una squadra ottima, l'avevo detto anche in conferenza, è quello che stava meglio di tutti in Serie A. Ai ragazzi ho detto che mi è piaciuto il fatto che sia stato fatto un secondo tempo importante come personalità e carattere, anche tatticamente sono stati bravi, mi è piaciuto. Siamo andati molto più allo scontro nei duelli. All'intervallo avevo detto che avevamo vinto 8 duelli su 22. Cosa ho detto al quarto uomo sul contatto Kvaratskhelia Moreno? Mi sono arrabbiato, mi
dispiace per l'ammonizione subita, perché mi dà fastidio quando prendo un cartellino. Sono situazioni di campo, ma mi hanno detto che il VAR non poteva intervenire, sono decisioni singole dell'arbitro. Io le rispetto, mi ha lasciato perplesso la settimana scorsa quando ci sono state due situazioni clamorose su Politano e Di Lorenzo e il VAR non è intervenuto. Va bene così, si va avanti e dobbiamo essere sempre più forti di ogni situazione. Primato durante la sosta fa molto piacere, per me prima della pausa era vitale uscire con una vittoria, perché aver messo nella nostra classifica 16 punti ci deve far continuare a capire che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto. I cori al Maradona per lo scudetto io lo apprezzo, io apprezzo il fatto che a prescindere da calciatori, allenatori e proprietà non è mai mancata la passione, avere l'opportunità e il privilegio di avere questa passione ed entusiasmo dalla nostra parte non deve far altro che responsabilizzarci positivamente sempre di più. Ai tifosi chiedo solo una cosa, che loro non si facciano condizionare dal risultato, loro devono vedere che usciamo dal campo con la maglia sudata e senza rimpianti. Andiamo a vedere poi anche Elia Caprile in conferenza stampa. Il tiro è passato sotto le gambe di Buongiorno, si può migliorare ma non penso di addossarmi colpe. Nel primo tempo, dice Elia Caprile, li abbiamo sofferti con il palleggio, nel secondo tempo siamo usciti fuori, abbiamo giocato solo noi. Cerco di godermi tutte le volte che posso giocare il Napoli, per il Napoli poi si vedrà. Il gol di Strefezza è un bel gol, nel primo tempo siamo stati bravi a sbloccarla subito, poi ci siamo abbassati, il tiro è passato sotto le gambe di Buongiorno, si può migliorare ma non penso di addossarmi colpe. La sensazione sulla crescita del gruppo, ogni partita capiamo di essere più forti, che c'è sempre qualcosa in più da dare. Oggi nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, all'intervallo ci siamo detti che potevamo vincere e abbiamo fatto per 45 minuti da grande squadra. Cosa ci ha detto Conte all'intervallo? Abbiamo messo a posto 2 o 3 cose difensivamente, poi la qualità di tanti compagni è uscita fuori e abbiamo vinto meritatamente. Il passaggio da Empoli a Napoli è sicuramente il più difficile, passi in una squadra che subisce poco e gioca per vincere. Io cerco di dare una mano ai compagni con voce e postura e così resto in partita finché resto pronto quando sono chiamato in causa. Il Como ha palleggiato bene, è una grande squadra, ha vinto con l'Atalanta, noi ci siamo abbassati troppo e non è stata un'idea del mister, ma il gol è stata una conseguenza del primo tempo. Queste le parole di Elia Caprile in conferenza stampa. Ha parlato anche Frank Zambo Anghissà, l'ultima intervista ai microfoni di Sky, differenza Conte e Spalletti, voglio dire la mia, svolta con McTominay, avete visto tutti come si muove. L'arrivo di McTominay è stata una svolta, avete visto tutti come si muove tanto, ha la qualità di segnare, molto bravo, sono felice di giocare con lui, la cosa più importante è che gioca per la nostra squadra, è semplice, facile per me giocare con un calciatore così, siamo contenti di averlo con noi. Le differenze tra Conte e Spalletti, tutti e due sono due allenatori molto bravi tecnicamente a livello di personalità. Conte ha un carattere più forte, dice sempre che preferisce dirti una brutta verità che una bella bugia. Tra di loro non posso dire le differenze, penso che siano due allenatori forti ed è sempre bello lavorare con loro. Queste appunto le dichiarazioni di Tesserati al termine del match giocato allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Como. Napoli che porta a casa il punteggio pieno, 3 gol per 3 punti. Napoli che con McTominay, Lukaku su rigore, Davide Neres si porta a +4 in questo momento in classifica dal secondo posto. Ovviamente è la prima gara quella che ha giocato il Napoli nella 7ª giornata del campionato di Serie A. Prossima settimana sosta per le nazionali, si ripartirà fra 15 giorni ad Empoli, si giocherà al Castellani di Empoli, Empoli-Napoli per l'8ª giornata del campionato di Serie A. Noi siamo in chiusura, non mi resta che ringraziare ovviamente i nostri inviati allo stadio, Pasquale Cacciola, Vittorio Bernardo, Manuel Guardasole, oltre a Giuseppe Ferrante.
Un ringraziamento ovviamente a Gennaro Scarlato, che è stata in nostra compagnia durante la nostra live reaction. Un saluto va a tutti quanti voi che ci avete seguito al canale 79 del Digitale Terrestre e soprattutto anche attraverso il nostro canale YouTube. Come sempre continuate a farlo, attivate la campanellina, like alle nostre dirette, lasciate messaggi e iscrivetevi al nostro canale. Un ringraziamento al mio compagno di viaggio Emanuele Bernardo in cabina di regia. Da Ciro Novellino è tutto, appuntamento a lunedì ovviamente con i programmi di Calcio Napoli 24 TV. Ciao!